Mastro Don Gesualdo di Giovanni Verga, uno dei capolavori del verismo italiano. Il racconto di un'ascesa sociale, giunta ormai al suo compimento, segnata da sacrifici, ambizione e una solitudine senza riscatto. Attraverso una narrazione intensa e realistica, l'opera conduce al suo esito finale, dove ogni conquista rivela il prezzo pagato. La narrazione è affidata a un gruppo di lettori di libri Vox, mentre questa versione YouTube è a cura di Benist, Onde Letterarie e Audiolibri. Buon ascolto! Parte terza, capitolo terzo. Allorché giunsero alla Solonia, trovarono che tutti gli altri inquilini della fattoria caricavano muli ed asinelli per fuggirsene. Inutilmente Bomma, che era venuto dalla vigna lì vicino, si sgolava a gridare: «Bestie! Sei una perniciosa! Se ha una febbre da cavallo! Non si muore di colera con la febbre!» «Non me ne importa se è una perniciosa», borbottò infine Giacalone. «I medici già son pagati per questo». Mastro Nunzio stava male davvero. La morte gli aveva pizzicato il naso e gli aveva lasciato il segno delle dita sotto gli occhi, un'ombra di filiggine che gli tingeva le narici assottigliate, gli sprofondava gli occhi e la bocca sdentata in fondo a dei buchi neri, gli velava la faccia terrea e sporca di peli grigi. Aprì quegli occhi a stento, udendo suo figlio Gesualdo che gli stava dinanzi al letto, e disse con la voce cavernosa: «Ah, sei venuta a vedere la festa, finalmente!» Santo, come un allocco, stava seduto sullo scalino dell'uscio, senza dir nulla, coi lucciconi agli occhi. Burgio e sua moglie si affrettavano a insaccare un po' di grano per non morir di fame dove andavano, appena avrebbe chiuso gli occhi il vecchio. Nel cortile c'erano anche le mule cariche di roba. Don Gesualdo afferrò pel vestito Bomma, il quale stava per andarsene anche lui. «Che si può fare, don Arcangelo? Comandate! Tutto quello che si può fare per mio padre, tutto quello che ho. Non guardate a spesa». Avrete poco da spendere. Non c'è nulla da fare. Sono venuto tardi. La china non giova più. Una perniciosa coi fiocchi, caro voi. Ma però non muore di colera e non c'è motivo di spaventare tutto il vicinato come fanno costoro. Il vecchio stava a sentire, con gli occhi inquieti e sospettosi in fondo alle orbite nere. Guardava Gesualdo che si affannava intorno al farmacista. Speranza, la quale strillava e singhiozzava aiutando il marito nei preparativi della partenza. Santo che non si muoveva, istupidito. I nipoti qua e là per la casa e nel cortile, e Bomma che gli voltava le spalle, scrollando il capo, facendo gesti di impazienza. Speranza, infine, andò a consegnare le chiavi a suo fratello, seguitando a brontolare. «Ecco, mi piace che siate venuto, così non direte che vogliamo fare man bassa sulla roba. Io e mio marito, appena chiude gli occhi, nostro padre». «Non sono ancora morto, no», si lamentò il vecchio dal suo cantuccio. Allora si alzò come una furia l'altro figliuolo, Santo, con la faccia sudicia di lacrime, vociando e pigliandosela con tutti quanti. «Il viatico che non glielo date, razza di porci, che lo fate morire peggio di un cane». «Non sono ancora morto», piagnucolò di nuovo il moribondo. «Lasciatemi morire in pace prima».
Non è per la roba, no, gli rispose il genero Burgio, accostandosi al letto e chinandosi sul malato come parlasse a un bambino. Anzi, è per vostro amore che vogliamo farvi confessare e comunicare prima di chiudere gli occhi. Ah, non vi parlo ora. Lasciatemi in pace, lasciatemi. Giunse la sera e passò la notte a quel modo. Mastro Nunzio, nell'ombra, stava zitto e immobile, come un pezzo di legno. Soltanto ogni volta che gli facevano inghiottire a forza la medicina, gemeva, sputava e lamentavasi che era amara come il veleno, che era morto, che non vedevano l'ora di levarselo dinanzi. Infine, perché non lo seccassero, voltò il naso contro il muro e non si mosse più. Poteva essere mezzanotte, sebbene nessuno s'arrischiasse ad aprire la finestra per guardar le stelle. Speranza ogni tanto s'accostava al malato in punta di piedi, lo toccava, lo chiamava adagio, ma lui zitto. Poi tornava a discorrere sottovoce col marito che aspettava tranquillamente, accoccolato sullo scalino, dormicchiando. Gesualdo stava seduto dall'altra parte col mento fra le mani. In fondo allo stanzone si udiva il russare di Santo. I nipoti erano già partiti con la roba, insieme agli altri inquilini, e un gatto abbandonato s'aggirava miagolando per la fattoria come un'anima di purgatorio. Una cosa che tutti alzavano il capo trasalendo e si facevano la croce al vedere quegli occhi che luccicavano nel buio fra le travi del tetto e i buchi del muro. E sulla parete sudicia vedevasi sempre l'ombra del berretto del vecchio, gigantesca, che non dava segno di vita. Poi 3 volte si udì cantare la civetta. Quando Dio volle, a giorno fatto, dopo un pezzo che il giorno trapelava dalle imposte e faceva impallidire il lume posato sulla botte, Burgio si decise ad aprire l'uscio. Era una giornata fosca, il cielo coperto, un gran silenzio per la pianura smorta e sassosa. Dei casolari nerastri qua e là, l'estremità del paese sulla collina in fondo, sembravano sorgere lentamente dalla caligine, deserti e silenziosi. Non un uccello, non un ronzio, non un alito di vento, solo un fruscio fuggì spaventato fra le stoppie all'affacciarsi che fece Burgio, sbadigliando e stirandosi le braccia. Massaro Fortunato, venite qua, venite, chiamò in quel punto la moglie con la voce alterata. Gesualdo, chino sul lettuccio del genitore, lo chiamava scuotendolo. La sorella, arruffata, discinta, che sembrava più gialla in quella luce scialba, preparavasi a strillare. Infine Burgio, dopo un momento, azzardò la sua opinione. Signori miei, a me sembra morto di 100 anni. Scoppiò allora la tragedia. Speranza cominciò a urlare e a graffiarsi la faccia. Santo, svegliato di soprassalto, si dava dei pugni in testa, fregandosi gli occhi, piangendo come un ragazzo. Il più turbato di tutti, però, era don Gesualdo. Sebbene non dicesse nulla, guardando il morto che guardava lui con la coda dell'occhio appannato. Poi gli baciò la mano e gli coprì la faccia col lenzuolo. Speranza, inconsolabile, minacciava di correre al paese per buttarsi nella cisterna, di lasciarsi morir di fame.
Cosa ci fo più al mondo adesso? Ho perso il mio sostegno, la colonna della casa. Quel piagnisteo durò la giornata intera. Inutilmente il marito, per consolarla, le diceva che don Gesualdo non li avrebbe abbandonati. Erano tutti figli suoi, orfanelli bisognosi. Santo, col viso sudicio, guardava or questo e or quello come aprivano bocca. No, s'ostinava Speranza, è morto ora mio padre. Non c'è nessuno che pensi a noi. Gesualdo, che l'aveva lasciata sfogare un pezzo tentennando il capo, con gli occhi gonfi, le disse infine: Hai ragione, non ho fatto mai nulla per voi altri. Hai ragione di lagnarti della buona misura. No, interruppe Burgio, no, parole che scappano nel brucio, cognato. Intanto bisognava pensare a seppellire il morto, senza un cane che aiutasse a pagarlo tant'oro. Un falegname, lì al Cameni, mise insieme alla meglio 4 asserelle a mo' di bara e Mastro Nardo scavò la buca dietro la casa. Poi Santo e don Gesualdo dovettero fare il resto con le loro mani. Burgio però stava a vedere da lontano, timoroso del contagio, e sua moglie piagnucolava che non le bastava l'animo di toccare il morto. Le faceva male al cuore, sì. Dopo, asciugatisi gli occhi, rifatto il letto, rassettata la casa, nel tempo che Mastro Nardo preparava le cavalcature e aspettavano seduti in crocchio, ella attaccò il discorso serio. E ora, come restiamo intesi? Tutti quanti si guardarono in faccia a quell'esordio. Massaro Fortunato tormentava la nappa della berretta e Santo sgranò gli occhi. Don Gesualdo, però, non aveva capito l'antifona. Col viso in aria cercava il verbo. Come restiamo intesi? Perché? Di che cosa? Per discorrere dei nostri interessi, per dividerci l'eredità che ha lasciato quella buonanima, tanto paradiso. Siamo 3 figliuoli, ciascuno la sua parte. Secondo vi dice la coscienza, voi siete il maggiore, voi fate le parti e ciascuno di noi piglia la sua. Però se ci avete il testamento, non dico, allora tiratelo fuori e si vedrà. Don Gesualdo, che era don Gesualdo, rimase a bocca aperta a quel discorso. Stupefatto, cercava le parole, balbettava. L'eredità, il testamento, la parte di che cosa? Allora Speranza infuriò. Come di questo si parlava? Non erano tutti figli dello stesso padre? E il capo della casa chi era stato? Sinora aveva avuto le mani in pasta a don Gesualdo, vendere, comprare. Ora ciascuno doveva avere la sua parte. Tutto quel ben di Dio, quelle belle terre, la Canziria, la Salonia stessa dove avevano i piedi, erano forse piovute del cielo? Burgio, più calmo, metteva buone parole, diceva che non era quello il momento, col morto ancora caldo, tappava la bocca alla moglie, cacciava indietro il cognato Santo, il quale aveva aperto tanto d'orecchi e vociava. No, no, lasciatela dire. Infine volle che si abbracciassero, lì, nella stanza dove erano rimasti poveri orfanelli. Don Gesualdo era un galantuomo, un buon cuore, non l'avrebbe fatta una porcheria.
non scappate, sentite qua, non è vero, non siete un galantuomo. No, no, lasciatemi sentire quello che pretendono. È meglio spiegarsi chiaro. Ma la sorella non gli dava più retta. Seduta su di un sasso, fuori dell'uscio, borbottando fra di sé. Massaro Fortunato toccò pure degli altri tasti, il gastigo di Dio che avevano sulle spalle, l'ora che si faceva tarda. Intanto Mastro Nardo tirò fuori la mula dalla stalla. Rimasero ancora un pezzetto lì fuori a tenersi il broncio. Poi don Gesualdo propose di condurseli tutti a Mangalavite. Il cognato Burgio serrava l'uscio chiave e caricava sul basto i pochi panni che aveva raccolti in un fagottino. Speranza non rispose subito all'invito del fratello, sciorinando lo scialle per accingersi alla partenza, guardando di qua e di là con gli occhi torvi. Infine spiattellò quel che aveva sullo stomaco. A Mangalavite? No, grazie tante. Cosa ci verrei a fare se dite che è roba vostra? Sarebbe anche un disturbo per vostra moglie e la figliuola, due signore avvezzi a stare coi loro comodi. Noi, poveretti, ci accomodiamo alla meglio. Andremo alla Canziria. Andremo piuttosto alla fornace del gesso che ha lasciato mio padre, buonanima. Quella sì, colà almeno saremo a casa nostra. Non direte d'averla comperata coi vostri guadagni, la fornace del gesso. No, no, sto zitta, Massaro Fortunato, se ne parlerà poi chi campa. Chi campa tutto l'anno, vede ogni festa. Vi saluto, don Gesualdo, sarà quel che vuol Dio. Beato quel poveretto che adesso è tranquillo sottoterra. Brontolava ancora che era già in viaggio, sballottata dall'ambio della cavalcatura, con la schiena curva e il vento che le gonfiava lo scialle dietro. Don Gesualdo montò a cavallo lui pure e se ne andò dall'altra parte, col cuore grosso dell'ingratitudine che raccoglieva sempre, voltandosi indietro di tanto in tanto a guardare la fattoria rimasta chiusa e deserta accanto alla buca ancora fresca e la cavalcata dei suoi che si allontanavano in fila uno dopo l'altro, di già come punti neri nella campagna brulla che s'andava oscurando. Dopo un pezzetto, Mastro Nardo, che ci aveva pensato su, fece l'orazione del morto. Poveretto, ha lavorato tanto per tirare su i figliuoli, per lasciarli ricchi. Ora è sottoterra. Vi rammentate, vossignoria, quando è rovinato il ponte a Fiumegrande e voleva annegarsi. Ecco cos'è il mondo. Oggi a te, domani a me. Il padrone gli rivolse un'occhiata brusca e tagliò corto. Zitto, bestia, anche tu. Potevano essere 2 ore di notte quando arrivarono alla fontana di don Cosimo, con una bella sera stellata, il cielo tutto che sembrava formicolare attorno a Budarturo sulla distesa dei piani e dei monti che s'accennava confusamente. La mula, sentendo la stalla vicina, si mise a ragliare. Allora abbaiarono dei cani. Laggiù in fondo comparvero dei lumi in mezzo all'ombra più fitta degli alberi che circondavano la casina e s'udirono delle voci, un calpestio precipitoso come di gente che corresse. Lungo il sentiero che saliva dalla valle si udì un fruscio di foglie secche, dei sassi che precipitarono rimbalzando, quasi alcuno s'inerpicasse cautamente. Poi
silenzio. A un tratto, dal buio, sul limite del boschetto, partì una voce. «Ehi, don Gesualdo! Ehi, Nanni, che c'è?» Compare Nanni non rispose, mettendosi a camminare accanto alla mula. Dopo un momento masticò sottovoce, quasi a malincuore. «C'è che son qui per guardarvi le spalle». Don Gesualdo non chiese altro. Scendevano per la viottola in fila. Nanni l'orbo aggiunse soltanto di lì a un po': «Si fece la festa, eh?» E come il padrone continuava a tacere, conchiuse: «L'ho capito alla cera che avete, vossignoria. Mondo di guai, l'uno dopo l'altro». Giunti alla fontana, infine disse: «Smontiamo qui, eh? Mastro Nardo se ne andrà pel viale con le cavalcature e noi da questa parte per far più presto». Don Gesualdo capì subito e non se lo fece dire due volte. A un certo punto l'orbo accennò delle pietre sparse per terra, una specie di breccia fra le spine che coronavano il muro, e disse piano: «Vedete, vossignoria?» L'altro affermò col capo e scavalcò il chiuso. Nanni l'orbo con l'acciarino accese uno zolfanello e andarono seguendo le pedate, passo passo, sino alla casina. Sotto la finestra di donna Isabella l'orbo additò in silenzio l'erba che era tutta pesta, quasi ci si fossero davvero sdraiati degli asini. «I cani poi come fossero alloppiati», osservò compare Nanni con quel fare misterioso. «Se non ero io che ho l'orecchio fino, dicevo a Diodata, finché manca il padrone bisogna stare coll'orecchio teso per guardargli le spalle. Allora ho mandato Nunzio al ponticello, mentre io con Gesualdo arrivavo dalla parte del palmento. Sissignore, dove è alloggiata donna Sarina col nipote. Se i cani sono stati zitti, dicevo fra di me. Va bene, adesso taci, di lassù potrebbero udirti». Il giorno dopo, ricevendo le visite di condoglianza, vestito di nero, con la barba lunga, appena donna Sarina ebbe fatto l'elogio del morto e del vivo, asciugandosi gli occhi, rimboccandosi le maniche per correre in cucina ad aiutare in quello scompiglio, don Gesualdo la fermò nell'andito senza tanti complimenti. «Sapete, donna Sarina, il servizio che dovreste farmi sarebbe d'andarvene. Patti chiari e amici cari, non è vero? Ho bisogno di quelle 2 stanze pei miei motivi. Sinora non vi ho detto nulla, ma voi avrete ammirato la mia prudenza, eh?» La Cirmena diventò verde, s'aggiustò il vestito sorridendo, pigliandola con disinvoltura. «Bene, bene, ho capito. Una volta che vi servono quelle 2 stanzucce, se avete i vostri motivi, anche subito su 2 piedi, colera o no. La gente non ha da dire se me ne mandate via in mezzo al colera. Siete il padrone, ciascuno sa i fatti di casa sua. Soltanto, se permettete, vado prima a salutare mia nipote. Non so cosa potrebbe pensare se me ne andassi zitta zitta. Le male lingue, sapete». Bianca non arrivava a capacitarsi. Come andarsene via nel fitto del colera? Perché? Cos'era stato? La zia Cirmena adduceva diversi pretesti strambi: forza maggiore, ciascuno ha i suoi motivi, interessi gravi di casa,
Corrado aveva ricevuto una lettera urgentissima. Gli rincresce anche a lui, poveretto. Gli è arrivata fra capo e collo. S'era tanto affezionato a questi luoghi. Anche poco fa mi diceva: zia, oggi è l'ultima passeggiata che andrò a fare alla sorgente. Don Gesualdo, fuori dei gangheri, tagliò corto a quei discorsi sciocchi. Scusate, donna Sarina, mia moglie non capisce più niente. Diventano tutti così nella sua famiglia. Doveva toccare a me. Isabella, invece, s'era fatta pallida come un cadavere, ma non si mosse, non disse nulla, una vera trao, col viso fermo e impenetrabile. Ricambiava anche gli abbracci e i saluti affettuosi della zia, sforzandosi di sorridere, con una ruga sottile fra le ciglia. Poi, quando fu sola, a un tratto, con un gesto disperato, si strappò la gorgerina che la soffocava, con un'onda di sangue al volto, un abbarbagliamento improvviso dinanzi agli occhi, una fitta, uno spasimo acuto che la fece vacillare, annaspando fuori di sé. Voleva vederlo l'ultima volta, a qualunque costo, quando tutti sarebbero stati a riposare, dopo mezzogiorno, e che alla casina non si muoveva anima viva. La Madonna l'avrebbe aiutata. La Madonna. Non diceva altro, con una confusione dolorosa nelle idee, la testa in fiamme, il sole che le ardeva sul capo, gli occhi che le abbruciavano, una vampa nel cuore che la mordeva, che le saliva alla testa, che la accecava, che la faceva delirare. Vederlo a qualunque costo. Domani non lo vedrò più. Non sentiva le spine, non sentiva i sassi del sentiero fuori mano che aveva preso per arrivare di nascosto sino a lui, ansante, premendosi il petto con le mani, trasalendo a ogni passo, spiando il cammino con l'occhio ansioso. Un uccelletto spaventato fuggì con uno strido acuto. La spianata era deserta, in un'ombra cupa. C'era un muricciuolo coperto d'edera triste, una piccola vasca abbandonata nella quale imputridivano delle piante acquatiche e dei quadrati d'ortaggi polverosi al di là del muro, tagliati dai viali abbandonati che affogavano nel bosco irto di seccumi gialli. Dappertutto quel senso di abbandono, di desolazione, nella catasta di legna che marciva in un angolo, nelle foglie fradicie ammucchiate sotto i noci, nell'acqua della sorgente, la quale sembrava gemere stillando dai grappoli di capelvenere che tappezzavano la grotta come tante lagrime. Soltanto fra le erbacce del sentiero pel quale lui doveva venire, dei fiori umili di cardo che luccicavano al sole, delle bacche verdi che si piegavano ondeggiando mollemente e dicevano: vieni, vieni, vieni. Attraversò guardinga il viale che scendeva alla casina. Col cuore che le balzava alla gola, le batteva nelle tempie, le toglieva il respiro. C'erano lì, fra le foglie secche, accanto al muricciuolo dove lui s'era messo a sedere tante volte, dei brani di carta abbruciacchiati, umidicci, che s'agitavano ancora quasi fossero cose vive, dei fiammiferi spenti, delle foglie d'edera strappate, dei virgulti fatti in pezzettini minuti dalle mani febbrili di lui, nelle lunghe ore d'attesa, nel lavorio macchinale delle fantasticherie. S'udiva il martellare di una scure in lontananza, poi una canzone malinconica che si perdeva lassù nella viottola. Che agonia lunga!
Il sole abbandonava lentamente il sentiero. Moriva, pallido, sulla rupe brulla di cui le forre sembravano più tristi, ed ella aspettava ancora, aspettava sempre. Signor Don Gesualdo, venite qua, se permettete, ho da parlarvi. Nanni l'orbo, continuando a chiamarlo dall'aia, affettava di non poter mettere il piede nel cortile, con l'aria misteriosa, finché il padrone andò a sentire quel che diavolo volesse, dandogli una buona strapazzata per cominciare. T'ho detto tante volte di non lasciarti vedere da queste parti. Che diavolo, se lo fai apposta? Nossignore, appunto vi ho chiamato qui fuori. Dobbiamo parlare da solo a solo, per quel che ho da dirvi, qui nel giardino. Siamo aspettati. C'erano, infatti, Nunzio e Gesualdo di Diodata, vestiti da festa, con le mani in tasca e un fazzolettino nero al collo. Compare Nanni lo fece notare al padrone. Il sangue è sangue. Avete da ridirci? Tutti e due hanno voluto portare il lutto alla buonanima di vostro padre, per rispetto, senza secondi fini. Soltanto vossignoria potete aiutarli senza mettere mano alla tasca. Ecco, loro vorrebbero a mezzadria quel pezzo di terra che è sotto la fontana. Sono due bravi ragazzi, laboriosi. Vi somigliano, don Gesualdo. Se date loro qualche agevolazione, pensate infine che non lo fate per degli estranei. Don Gesualdo tentennava, insospettito, da una parte d'esser preso così alla sprovvista, e cedendo nel tempo stesso, suo malgrado, a quella certa voce interna che gli andava ripicchiando dentro tutti gli argomenti messi fuori da compare Nanni per persuaderlo. Infine, cosa domandavano? Del lavoro. Lui che poteva tanto, un affare di coscienza. Avrebbe fatto un buon negozio anche. A un certo punto l'orbo propose di mandare a chiamare Diodata perché dicesse la sua. Don Gesualdo allora, per levarsi quella noia, per sgravio di coscienza, come diceva quell'altro fissando i due ragazzoni che seguivano passo passo con le mani in tasca senza aprir bocca, si lasciò scappare. Beh, se si parla soltanto del pezzo di terra che è sotto la fontana, se non fate come il riccio che poi allarga le spine. Sissignore, e che vuol dire? Saltò su compare Nanni pigliandolo subito in parola. Quello solo, mezza salma di terra in tutto. Possiamo andare a vedere, è qui vicino. Vi metteremo i segnali sotto i vostri occhi, giacché siete qui, perché non temiate che vi si rubi. Giusto, ci abbiamo anche dei testimoni, vedete? La signorina, lassù, sotto il gran noce. Don Gesualdo guardò dove diceva l'orbo e si sbiancò in viso. A un tratto mutò cera e maniera e congedò tutti bruscamente. Va bene, ne parleremo, c'è tempo. Non si piglia così la gente pel collo, santo e santissimo. Ho detto di sì, ora andatevene. I due giovani sgattaiolarono mogi mogi a quella sfuriata, mentre Nanni si cacciava fra le macchie per godersi la scena da lontano. Don Gesualdo saliva già in fretta pel viale come avesse 20 anni, sottosopra. Isabella se lo vide comparire dinanzi all'improvviso con una faccia che quasi la fece tramortire dallo spavento. Egli non le disse nulla,
se la prese per mano come una bambina e se la portò a casa. Lei si lasciava condurre come una morta, col cuore morto, senza vedere, inciampando nei sassi. Solo di tanto in tanto si cacciava la mano nei capelli, quasi sentisse lì un gran smarrimento, un gran dolore. Bianca, al vederli arrivare a quel modo, si mise a tremare come una foglia. Il marito le consegnò la figliuola con un'occhiata terribile, tentennando il capo, ma non disse nulla. Si mise a passeggiare per la stanza, asciugandosi tratto tratto col fazzoletto il fiele che ci aveva in bocca. Udivasi ovunque la sua voce che faceva tremare la casa. Nardo, dove sei stato sino ad ora? T'avevo detto di portarmi quelle forbici alla vigna. Non sono rientrati ancora i puledri? Me li farà storpiare quell'animale di Brasi. Gli darò ora il fatto suo appena torna. Di, Santoro, avete terminato di mietere i sommacchi lassù? Cosa diavolo avete fatto dunque tutta la giornata? Appena manca un momento il padrone. Assassini, nemici salariati. Martino, il lume accendi, Martino, per mungere le pecore. Mi verserai per terra tutto il latte così al buio, bestia! Ancora non hanno acceso il lume lassù, che fanno? Recitano il rosario. Concetta, Concetta, siamo ancora al buio. Cosa diavolo fate? Che casa, appena volto le spalle io. Che succederà se io chiudo gli occhi? Dopo un po' di tempo tornò a bussare all'uscio delle donne e siccome non aprivano subito, lo sfondò con un calcio. Bianca, allora, si rivoltò inferocita, simile a una chioccia che difende i pulcini, con un viso che nessuno le aveva mai visto. Il viso stralunato dei Trao, in cui gli occhi luccicavano come quelli di una pazza sul pallore e la magrezza spaventosa coprendo col suo il corpo della figliuola che era stesa bocconi sul letto col viso nel guanciale, scossa da sussulti nervosi. Ah, me la volete uccidere dunque? Non vi basta, non vi basta, me la volete uccidere? Non si riconosceva più tanto che lo stesso don Gesualdo rimase sconcertato. Ora cercava di pigliarla con le buone, vinto da uno sconforto immenso, dall'amarezza di tanta ingratitudine che gli saliva alla gola con le ossa rotte, il cuore nero come la pece. Avete ragione, io sono il tiranno, ho il cuore e la pelle dura io, sono il bue da lavoro. Se m'ammazzo a lavorare è per voi altri, capite? A me basterebbe un pezzo di pane e formaggio. Vuol dire che ho lavorato per buttare ogni cosa in bocca al lupo, il mio sangue e la mia roba. Avete ragione. Bianca volle balbettare qualche parola. Allora egli si voltò infuriato contro di lei, con le mani in aria, la bocca spalancata, ma non disse nulla. Guardò la figliuola che si era appoggiata tutta tremante alla sponda del lettuccio, col viso gonfio, le trecce allentate. Allora lasciò cadere le braccia e si mise a passeggiare innanzi e indietro per la camera, picchiando le mani una sull'altra, soffiando e sbuffando, con gli occhi a terra, quasi cercasse le parole, cercando le maniere che ci volevano per far capire la ragione a quelle teste dure. Via, via, Isabella, è una sciocchezza, capisci? È una sciocchezza guastarsi il sangue.
Non voglio guastarmi il sangue. Ho tanti altri guai. C'ho il cuore grosso. Vorrei che tu vedessi un po' quanti guai ci ho in testa. Ti metteresti a ridere, come vero Dio. Vedresti che sciocchezza è tutto il resto. Ancora sei giovane, certe cose non le capisci. Il mondo, vedi, è una manica di ladri. Tutti che fanno levati di lì e dammi il fatto tuo. Ognuno cerca il suo guadagno. Vedi, vedi, te lo dico, se tu non avessi nulla, nessuno ti seccherebbe. È un negozio, capisci? Il modo d'assicurarsi il pane per tutta la vita. Uno che è povero, uomo o donna, sia detto senza offendere nessuno, si industria come può. Gira l'occhio intorno, vede quello che farebbe al caso suo e allora mette in opera tutti i mezzi per arrivarci, ciascuno come può. Uno, poniamo, ci mette il casato e un altro quello che sa fare di meglio, le belle parole, le occhiate tenere. Ma chi ha giudizio dall'altra parte deve badare ai suoi interessi. Vedi come sono sciocchi quelli che piangono e si disperano. Il discorso gli morì in bocca dinanzi al viso pallido e agli occhi stralunati coi quali lo guardava la figliuola. Anche la moglie non sapeva dir altro. Lasciatela stare, non vedete com'è? Come una sciocca, gridò mastro don Gesualdo uscendo finalmente fuori dai gangheri. Come una che non sa e non vuol sapere. Ma io non sarò sciocco, no, io lo so quello che vuol dire. E se ne andò, infuriato. Parte terza, capitolo quarto. Cessata la paura del colera, appena ritornato in paese, don Gesualdo s'era vista arrivare la citazione della sorella, autorizzata dal marito Burgio, che voleva la sua parte dell'eredità paterna. Di tutto ciò che egli possedeva, una bricconata, adducendo che quei beni erano stati acquistati coi guadagni della società di cui era a capo mastro Nunzio e che adesso voleva appropriarsi tutto lui, Gesualdo, lui che li aveva avuti tutti quanti sulle spalle sino a quel giorno, che aveva dovuto chinare il capo alle speculazioni sbagliate del padre, che era stato la provvidenza del cognato Burgio nelle malannate, che pagava i debiti del fratello Santo all'osteria di Pecu Pecu. Anche Santo lo citava per avere la sua quota, aveva fatto parte della società anche lui, quel fannullone. Ora lo svillaneggiavano per mezzo d'usciere, gli davano del ladro, volevano mettere i sigilli, sequestrargli la roba. Lo trascinavano fra le liti, gli avvocati, i procuratori, un sacco di spese, tanti bocconi amari, tanta perdita di tempo, tanti altri affari che ne andavano di mezzo, i suoi nemici che ci ingrassavano. Nei caffè e nelle spezierie non si parlava d'altro, tutti addosso a lui perché era ricco e pigliando le difese dei suoi parenti che non avevano nulla. Il notaro Neri gli faceva anche l'avvocato contrario, gratis et amore, per le questioni vecchie e nuove che erano state fra di loro. Speranza l'aspettava sulle scale del pretorio per vomitargli addosso degli improperi, aizzandogli contro i figliuoli grandi e grossi inutilmente, aizzandogli contro Santo che non aveva faccia veramente di pigliarsela con don Gesualdo e cercava di sfuggirlo. Siete tutti quanti dei capponi, tale e quale mio marito. Io sola dovrei portare i calzoni qui.
Non mi tengo se non lo mando in galera quel ladro. Venderò la camicia che ho indosso. Voglio il fatto mio, il sangue di mio padre. Fu peggio ancora la prima volta che il giudice le diede causa persa. Signori miei, guardate un po', tutto si compra coi denari al giorno d'oggi, ma ricorrerò sino a Palermo, sino al re, se c'è giustizia a questo mondo. Il barone Zacco, siccome allora aveva in testa di combinare certo negozio con don Gesualdo, si intromise a farla da pacere. Una domenica riunì in casa sua tutti i Motta, compreso il marito di comare Speranza, che era una bestia e non sapeva dire le sue ragioni. Santo, costretto a trovarsi faccia a faccia con suo fratello don Gesualdo, cominciò dallo scusarsi. Che vuoi? Io non c'ho colpa. Mi condussero dall'avvocato. Cosa dovevo fare? Perché l'abbiamo chiesto il consiglio dell'avvocato? Quello che mi dice l'avvocato io fo. Don Gesualdo si mostrava arrendevole. Non che ci fosse obbligato, no, la legge lui la conosceva, ma per buon cuore. Il bene che aveva potuto fare ai suoi parenti l'aveva sempre fatto e voleva continuare a farlo. Lì un battibecco di prove e controprove che non finivano più. Speranza, che vedeva sfumare la sua parte dell'eredità, se si parlava di buon cuore, se la pigliava col marito e coi figliuoli, i quali non sapevano difendersi. Anche Santo stava zitto, come un ragazzo che ne ha fatta una grossa. Fortuna che c'era lei a dire il fatto suo. Che volete darci? La limosina? Qualche salma di grano a comodo vostro di tanto in tanto? Qualche salma di vino, quello che non potete vendere? Cosa vuoi che ti dia? L'Alia o Donninga? Vuoi che mi spogli io per empire il gozzo a voi altri che non avete fatto nulla? Ho figli, la roba non posso toccarla. La roba tua, sentite quest'altra. Allora vuol dire che nostro padre buonanima non ha lasciato nulla. E il negozio del gesso che avevate in comune, e quando avete preso insieme l'appalto del ponte, nulla è rimasto alla buonanima. I guadagni sono stati di voi solo per comprare delle belle tenute, quelle che volete appropriarvi perché avete dei figliuoli. C'è un Dio lassù, sentite. Ciò che volete togliere di bocca a questi innocenti, c'è già chi se lo mangia alla vostra barba. Andate a vedere la sera sotto le vostre finestre. Che passeggio! Finì in parapiglia. Il barone dovette mettersi a gridare e a fare il diavolo perché non si accapigliassero seduta stante invece di rappacificarsi. Speranza se ne andò da una parte ancora sbraitando e don Gesualdo dall'altra con la bocca amara, tormentato anche da quell'altra pulce che la sorella gli aveva messo nell'orecchio. Adesso, in mezzo a tanti guai e grattacapi, gli toccava pure dover sorvegliare la figliuola e quell'assassino di Corrado la Gurna che la Cirmena per dispetto gli metteva fra i piedi, lì in paese, a sue spese. Doveva tenere gli occhi aperti su ciascuno che andava e veniva, sulle serve, sui fogli di carta che mancavano, sulla figliuola la quale aveva l'aria di chi ne cova una grossa, pallida, allampanata. Ci si struggeva l'anima, la disgraziata. E lui doveva rodersi il fegato e mandar giù la bile per non far di peggio. Una sera, finalmente, la sorprese alla finestra con un tempo da lupi. «Ah, continua la musica! Che fai qui a quest'ora? A prendere il fresco per l'estate? Ti insegno io a contar le stelle. Non m'hai visto ancora uscir dai gangheri. Glieli insegno io a passeggiar di sera sotto le mie finestre a certi cavalieri.
un fracco di legnate se li incontro. M'hai visto finora con la bocca dolce, ma adesso ti fo vedere anche l'amaro. Ti faccio arar diritto come tiro l'aratro io. Da quel giorno ci fu un casa del diavolo, mattina e sera. Don Gesualdo prese Isabella con le buone, con le cattive, per levarle dalla testa quella follia, ma essa l'aveva sempre lì, nella ruga sempre fissa fra le ciglia, nella faccia pallida, nelle labbra strette che non dicevano una parola, negli occhi grigi e ostinati dei trao che dicevano invece sì, sì, a costo di morire. Non osava ribellarsi apertamente, non si lagnava, ci perdeva la giovinezza e la salute, non mangiava più, ma non chinava il capo, testarda, una vera trao, con la testa dura dei Motta per giunta. Il pover'uomo era ridotto a farsi da sé l'esame di coscienza. Dei genitori quella ragazza aveva preso i soli difetti, ma l'amore alla roba no. Il giudizio di capire chi le voleva bene e chi le voleva male, il giudizio di badare ai suoi interessi, no. Non era neppure docile e ubbidiente come sua madre. Gli aveva guastata anche Bianca. Anche costei, al vedere la sua creatura che diventava pelle e ossa, era diventata come una gatta che le si vogliano rubare i figliuoli, col pelo irto, tale e quale, la schiena incurvata dalla malattia e gli occhi luccicanti di febbre. Gli sfoderava contro le unghie e la lingua. Volete farla morire di mal sottile, la mia creatura? Non vedete com'è ridotta? Non vedete che vi manca di giorno in giorno? L'avrebbe aiutata sottomano anche a fare uno sproposito, anche a rompersi il collo. Avrebbe tradito il marito per la sua creatura. Gli diceva: me ne vo a stare da mio fratello, io e la mia figliuola, che vi pare? Con gli occhi di brace. Non l'aveva mai vista a quella maniera. Una volta, dietro al medico il quale veniva per la ragazza, egli vide capitare una faccia che non gli piacque. Una vecchia del vicinato che portava la medicina del farmacista, come don Luca il sagrestano e sua moglie Grazia portavano in casa Trao le sue ambasciate amorose. Era ridotto a passare in rivista le ricette del medico e la carta delle pillole che mandava a Bomma. In un mese mutarono 5 donne di servizio. Era un tanghero lui, ma non era un minchione come i fratelli Trao. Teneva ogni cosa sotto chiave, non lasciava passare un baiocco che potesse aiutare a fargli il tradimento. Era un cane alla catena anche lui, pover'uomo. Infine, per togliersi da quell'inferno, si decise a mettere Isabella in convento, lì al collegio di Maria, come quando era bambina, carcerata. Sua moglie ebbe un bel piangere e disperarsi. Il padrone era lui. Sentite, gli disse Bianca con le mani giunte, io ho poco da penare, ma lasciatemi la mia figliuola fino a quando avrò chiuso gli occhi. No, rispose il marito, non ha neppure compassione di te, quell'ingrata. Ci siamo ammazzati tutti per farne un'ingrata. Ha perso l'amore ai parenti, lontana di casa sua. Il tradimento glielo fecero lì al collegio. Dell'altra gente beneficata da lui, la sorella di Gerbido, che faceva la portinaia, Giacalone, che veniva a portare i regali della zia Cirmena e faceva passare i bigliettini dalla ruota, Bomma, che teneva conversazione aperta nella spezieria per far comodo a don Corrado la gurna, il quale mettevasi subito a telegrafare appena la ragazza saliva apposta sul campanile.
lo facevano per pochi baiocchi, per piacere, per niente, per inimicizia. Congiuravano tutti quanti contro di lui per rubargli la figliuola e la roba, come se lui l'avesse rubata agli altri. Un bel giorno, infine, mentre le monache erano salite in coro, che c'erano le 40 ore, la ragazza si fece aprir la porta dai suoi complici e spiccò il volo. Fu il 2 febbraio, giorno di Maria Vergine. C'era un gran concorso di devoti quell'anno alla festa, perché non pioveva dall'ottobre. Don Gesualdo era andato in chiesa anche lui a pregare Iddio che gli togliesse quella croce d'addosso. Invece il Signore doveva aver voltati gli occhi dall'altra parte quella mattina. Appena tornò dalla Santa Messa, quel giorno segnalato, trovò la casa sottosopra. Sua moglie con le mani nei capelli, le serve che correvano di qua e di là. Infine gli narrarono l'accaduto. Fu come un colpo d'accidente. Dovettero mandare in fretta e furia pel barbiere e cavargli sangue. La gnà Lia si buscò uno schiaffo tale da fracassarle i denti. Bianca, più morta che viva, scendeva le scale ruzzoloni quasi per fuggirsene anche lei dalla paura. Lui, paonazzo dalla collera, con la schiuma alla bocca, non ci vedeva dagli occhi. Non vedeva lo stato in cui era la poveretta. Voleva correre dal giudice, dal sindaco, mettere sottosopra tutto il paese, far venire la compagnia d'arme da Caltagirone, farli arrestare tutti e due, figliuola e complice, farlo impiccare nella pubblica piazza, quel birbante, farlo squartare dal boia, fargli lasciare le ossa in fondo a un carcere, quell'assassino, quel briccone. In galera voglio farlo morire, tutti e due. In mezzo a quelle furie capitò la zia Cirmena, col libro da messa in mano, il sorriso placido, vestita di seta. Chetatevi, don Gesualdo, vostra figlia è in luogo sicuro, pura come Maria Immacolata. Chetatevi, non fate scandali, che è peggio. Vedete vostra moglie, che pare stia per rendere l'anima a Dio, poveretta. Lei è madre, non possiamo sapere quello che ci ha nel cuore in questo momento. Sono venuta apposta per accomodar la frittata. Io non ci ho il pelo nello stomaco come tanti altri, non so tener rancore. Sapete che mi sono sbracciata sempre pei parenti. Mi avete messo sulla strada, col colera, con un orfanello sulle spalle. Ma non importa, eccomi qua ad accomodare la faccenda. Ho il cuore buono, tanto peggio, mio danno, ma non so che farci. Ora bisogna pensare al riparo, bisogna maritar quei due ragazzi, ora che il male è fatto. Non ci è più rimedio. Del resto, sul giovane non avete che dire di buona famiglia. Don Gesualdo stavolta le perse il rispetto addirittura, con tanto di bocca aperta, quasi volesse mangiarsela. Con quel pezzente! Dargli la mia figliuola! Piuttosto la faccio morire tisica come sua madre. In campagna, in convento. Bel negozio che mi portate, da pari vostra. Ci vuole una bella faccia tosta. Mi fate ridere con questa bella nobiltà. So quanto vale. Tutti quanti siete. Successe un parapiglia. Donna Sarina sfoderò anche lei la sua lingua tagliente, rossa al pari di un gallo. Parlate da quello che siete, almeno dovevate tacere per riguardo a vostra moglie. Villano, mastro don Gesualdo, siete la vergogna di tutto il parentado. Ah, la vergogna! Andate là che avete ragione a parlare di vergogna. Voi, mezzana. Ci avete tenuto mano anche voi. Siete la complice di quel ladro. Bel mestiere alla vostra età.
vi farò arrestare insieme a lui, donna Sarina dei miei stivali. Donna, cosa dovrebbero chiamarvi? Sopraggiunse lo zio Limòli, nonostante i suoi acciacchi, pel decoro della famiglia, per cercar di metter pace anche lui con le buone e con le cattive. Non fate scandali, non strillate tanto, che è peggio. I panni sporchi si lavano in casa. Vediamo piuttosto d'accomodare questo pasticcio. Il pasticcio è fatto, caro mio, e bisogna digerirselo in santa pace. Bianca, Bianca, non far così che ti rovini la salute. Non giova nulla. Don Gesualdo partì subito a rompicollo per Caltagirone. Voleva l'ordine d'arresto, voleva la compagnia d'arme. Lo zio Marchese, dal canto suo, provvide a quello che era di meglio da fare, con prudenza ed accorgimento. Prima di tutto andò a prendere subito la nipote e l'accompagnò al monastero di Santa Teresa, raccomandandola a una sua parente. La gente di casa, un po' con le minacce e un po' col denaro, furono messi a tacere. Poco dopo giunse, come un fulmine da Caltagirone, l'ordine d'arresto per Corrado la Gurna. Donna Sarina Cirmena, impaurita, tenne la lingua a casa anche lei. Intanto il marchese lavorava sottomano a cercare un marito per Isabella. Era figlia unica. Don Gesualdo, per amore o per forza, avrebbe dovuto darle una bella dote e con le sue numerose relazioni era certo di procurarle un bel partito. Ne scrisse ai suoi amici, ne parlò alle persone che potevano aiutarlo in simili faccende, il canonico Lupi, il notaro Neri. Quest'ultimo gli scovò finalmente colui che faceva al caso. Un gran signore di cui il notaro amministrava i possessi, alquanto dissestato, è vero, nei suoi affari, ingarbugliato fra liti e debiti, ma di gran famiglia, che avrebbe dato un bel nome alla discendenza di mastro don Gesualdo. Quando si venne poi a discorrere della dote con quest'ultimo, fu un altro par di maniche. Lui non voleva lasciarsi mangiar vivo, neanche un baiocco. Il suo denaro se l'era guadagnato col sudore della fronte, la vita intera. Non gli piaceva di lasciarsi aprir le vene per uno che doveva venire da Palermo a bersi il sangue suo. Di dove volete che venga, dunque? Dalla luna? Caro mio, queste son parole al vento. Sapete com'è. Vi porto un paragone a modo vostro, per farvi intendere ragione. La grandine che vi casca nella vigna. Bisogna mandare alla fiera la giovenca che si è rotta le corna e chiudere gli occhi sul prezzo. Bisogna chinare il capo, per amore o per forza. Del resto non avete altri figliuoli. Almeno sapete di farla una signorona. Il marchese nel tempo istesso andava a far visita alla nipotina. La pigliava con le buone, col giudizio che ci vuole per toccare certi tasti. Hai ragione, piangi pure che hai ragione. Sfogati con me che capisco queste cose. Un brucio, una cosa che sembra di morire. Tuo padre non ne capisce nulla, poveretto. È stato sempre in mezzo ai suoi negozi e ai suoi villani, un po' rozzo anche, se vogliamo, ma ha lavorato per te, per farti ricca. Tu, col nome di tua madre e coi quattrini di lui, puoi rappresentare la prima parte anche in una grande città, quando vorrai. Non qui, in questo buco. Qui mi sembra di soffocare anche a me. Sono stato giovane, me li son goduti anch'io, i begli anni. Appunto, ti dicevo, capisco quello che devi averci adesso nel tuo cuoricino.
Quando si è giovani pare che al mondo non ci debba essere altro che quello. Tuo padre ha preso la via storta, ma se lui si ostina a non darti nulla, neanche quel giovane, poveretto, ne ha. E allora, se ti tocca scopar la casa, se lui deve tirare il diavolo per la coda, sarà un affar serio, intendi? Vengono le quistioni, i pentimenti, i musi lunghi. I musi imbruttiscono te e lui, mia cara. Perché poi, con qual costrutto, se tuo padre ha detto di no, sarà di no, che non lo sposerai. Morirai qui, in questa specie d'ergastolo. Ci consumerai i tuoi begli anni. Corrado rimarrà in esilio, ad arbitrio della polizia, finché vorrà tuo padre. Egli ha le braccia lunghe adesso. Nemmeno a chi vuoi bene gioveresti se ti ostini. Tuo cugino ha bisogno d'aver la testa quieta, di lavorare in pace per guadagnarsi da vivere onestamente. Invece potresti sposare un gran signore. E se è vero che quel giovane ti vuol tanto bene, dovrebbe essere contento lui per primo. Quello si chiama amore. Un gran signore, capisci? Per ora non dirne nulla con le tue compagne. Qui nel monastero, sai, creperebbero d'invidia. Ma so che c'è per aria il progetto di farti sposare un gran signore. Saresti principessa o duchessa, altro che donna tal dei tali. Carrozze, cavalli, palco e teatro tutte le sere, gioielli e vestiti quanti ne vuoi. Con quel bel visetto so io quante teste farai girare in una gran città. Quando si entra in una sala di ballo, scollacciata, coperta di brillanti, tutti che domandano chi è quella bella signora? E si sente rispondere la duchessa tale o la principessa tal'altra. Via, vieni a veder tua madre che è ancora ammalata, poveretta. L'ha finita quel colpo. Sai che è di poca salute. Anche tuo padre t'aspetta a braccia aperte. È un buon uomo, poveraccio, un cuor d'oro, uno che s'è ammazzato a lavorare per farti ricca. Adesso torna a casa, poi si vedrà. Quando finalmente lo zio marchese condusse dai genitori la pecorella smarrita, fu una scena da far piangere i sassi. Isabella cadde ginocchioni dinanzi al letto della mamma che trovava così mutata, singhiozzando e domandandole perdono, mentre sua madre, poveretta, passava da uno svenimento all'altro, tanta era la consolazione. Poi arrivò don Gesualdo e stettero zitti tutti quanti. Egli infine prese la parola, un po turbato anche lui, con gli occhi gonfi, che il sangue infine non è acqua e il cuore non l'aveva di sasso. Me l'hai fatta grossa, questa non me la meritavo. Ci siamo tolto il pan di bocca, io e tua madre, per farti ricca. Vedi com'è ridotta, poveraccia. Se chiude gli occhi è un cadavere addirittura, ma sei il sangue nostro, la nostra creatura, e ti abbiamo perdonato. Ora non se ne parli più. Però Isabella ne parlava sempre con lo zio marchese, con la zia Mendola, con la zia Macrì, con tutti i parenti. Da tutti cercava aiuto, fin dal suo confessore, come una pazza, desolata, lavando dal piangere le pietre del confessionario. Tutti le dicevano: che possiamo farci se tuo padre non vuole? Lui è il padrone.
Lui deve mettere fuori i denari della dote. Lo fa per il tuo meglio, cerca il tuo vantaggio. Tutte quante si maritano come vogliono i genitori. Il confessore stesso tirava fuori la volontà di Dio. Anche la zia Cirmena, quando aveva visto che non era bastata nemmeno la fuga a cavare i denari della dote dalle mani di don Gesualdo, s'era stretta nelle spalle. Che vuoi, mia cara? Io ho fatto il possibile, ma senza denari non si canta messa. Corrado non ha nulla, tu non hai nulla neppure, se tuo padre si ostina a dir di no. Fareste un bel matrimonio. Vedi com'è andata a finire, che quel povero giovane ci ha rimesso anche la libertà pel capriccio di tuo padre. Lascialo stare in pace almeno, perché adesso, alle lettere che scrive ai parenti ogni giorno, tutte che piangono guai e vorrebbero denari, in conclusione, è un affare serio. Il marchese Limòli poi gliela cantava su un altro tono. Figliuola mia, quando uno non è ricco, non può darsi il gusto di innamorarsi come vuole. Voi altri siete giovani tutti e due e avete gli occhi chiusi. Non vedete altro che una cosa sola. Bisogna vedere anche quello che verrà poi. La pentola da mettere al fuoco, le camicie da rattoppare. Sarà un bel divertimento. Tu sei nata bene, per parte di madre lo so anch'io, ma vedi tua madre cosa ha dovuto fare e tuo zio Ferdinando, io stesso, siamo tutti nati dalla costola di Adamo, figliuola mia. Anche Corrado è della costola d'Adamo, ma i baiocchi li tiene tuo padre. Se non vuol darvene, andrete a scopar le strade tutti e due e dopo un mese vi piglierete pei capelli. Invece puoi fare un gran matrimonio, sfoggiarla da gran signora in una gran città. Dopo, quando avrai il cuoco in cucina, la carrozza che t'aspetta, le tue buone rendite garantite nell'atto dotale, potrai darti il lusso di pensare alle altre cose. Verso la Pasqua giunse in paese il duca di Leyra, col pretesto di dar sesto ai suoi affari da quelle parti che ne avevano tanto bisogno. Era un bell'uomo, magro, elegante, un po' calvo, gentilissimo. Si cavava il cappello anche per rispondere al saluto dei contadini. Aveva lo stesso sorriso e le medesime maniere cortesi per tutti i seccatori, dai quali fu tosto assediato fin dal primo giorno. Nel paese fu l'argomento di tutti i discorsi. Quel che aveva detto, quel che era venuto a fare, quanto tempo si sarebbe fermato lì, quanti anni aveva. Le signore asserivano che non dimostrava più di 40 anni. Il giorno della processione del Cristo risuscitato ci fu il caffè dei nobili pieno zeppo di signore. Le Zacco con certi cappellini che facevano male agli occhi. La signora capitana stecchita nel suo eterno lutto che la ringiovaniva e la faceva chiamare ancora la bella vedovella da 10 anni da che era morto suo marito. Le margarone in gran gala, verdi, rosse, gialle, svolazzanti di piume, di nastri, di ricciolini diventati neri col tempo, grasse da scoppiare, color di mattone in viso, tutte che ci calavano e si davano un gran da fare per dar nell'occhio ai signori forestieri. Il duca s'era tirato dietro lo zio Balì, onde sembrar più giovane. Dicevano le male lingue, un vecchietto grasso e rubicondo che doveva lasciargli l'eredità e intanto faceva la corte alle signore. Come non sanno farla più al giorno d'oggi, osservò la capitana. Sul più bello, mentre la statua dell'Evangelista correva a balzelloni da Gesù a Maria e il popolo gridava «Viva Dio resuscitato!»,
capitò la carrozza nuova di don Gesualdo Motta. Lui, con la giamberga dai bottoni d'oro e il solitario al petto della camicia, la moglie, in gala anche lei, poveretta, che la veste nuova le piangeva addosso, allampanata, ridotta a uno scheletro, e la figliuola con un vestito nuovo fatto venire apposta da Palermo. La folla si apriva per lasciarli passare senza bisogno di spintoni. Dei curiosi guardavano a bocca aperta. Lo stesso duca domandò chi fossero. Ah, una trao si vede subito, quantunque abbia l'aria un po' sofferente, povera signora. Il marchese Limòli ringraziava lui con un cenno del capo e lo presentò alla nipote. Il duca e il balì di Leyra fecero un gruppo a parte sul marciapiede del Caffè dei Nobili con la famiglia di don Gesualdo e il marchese Limòli. Tutto intorno c'era un cerchio di sfaccendati. Il barone Zacco attaccò discorso col cocchiere per scavare cosa c'era sotto. Mèndola fingeva d'accarezzare i cavalli. Canali ammiccava di qua e di là. Guardate un po', signori miei, che ruota è il mondo. Nessuno badava più alla processione. C'era un bisbiglio in tutto il caffè. Don Ninì Rubiera, da lontano, col cappello in cima al bastone appoggiato alla spalla, si morsicava le labbra dal dispetto, pensando a quel che era toccato a lui, invece. Donna Giuseppina Alòsi in moglie, una mandra di figliuoli, la lite per la casa che mastro don Gesualdo voleva acchiapparsi col pretesto del debito dopo tanto tempo. La moglie, al vederlo così stralunato, con gli occhi fissi addosso a sua cugina, gli piantò una gomitata aguzza nelle costole. Quando volete finirla? È uno scandalo. I vostri figliuoli stessi che vi osservano. Vergogna! Ma sei pazza, rispose lui. Diavolo, ho altro pel capo adesso. Non vedi che ha già i capelli bianchi, che è una mummia? Ma sei pazza! Egli pure era invecchiato, floscio, calvo, panciuto, acceso in viso, con le gote ed il naso ricamati di filamenti sanguigni che lo minacciavano della stessa malattia di sua madre. Ora si guardavano come due estranei, lui e Bianca, indifferenti, ciascuno coi suoi guai e i suoi interessi pel capo. Anche le malelingue, dopo tanto tempo, avevano dimenticato le chiacchiere corse sui due cugini. Però invidiavano mastro don Gesualdo, il quale era arrivato a quel posto, e donna Bianca che aveva fatto quel gran matrimonione. La sua figliuola sarebbe arrivata chissà dove. Donna Agrippina Macrì e le cugine Zacco saettavano occhiate di fuoco sul cappellino elegante di Isabella e sui salamelecchi che le faceva il duca di Leyra, inguantato con un cravattone di raso che gli reggeva il bel capo signorile, giocherellando con un bastoncino sottile che aveva il pomo d'oro. La signora capitana fece osservare a don Mommino Neri, il quale era diventato un rompicollo dopo la storia della prima donna. È inutile, basta guardarlo un momento per saper con chi avete da fare. Dirà magari delle sciocchezze adesso, ma è il modo in cui le dice, ogni parola come se ve la mettesse in un vassoio. Il signor duca andò poi a presentare i suoi omaggi in casa Motta. Don Gesualdo si fece trovare nel salotto buono. Avevano lavorato tutto il giorno a dar aria e spolverare le serve, lui, mastro Nardo. Il signor duca con la parlantina sciolta discorreva un po' di tutto, di agricoltura col padrone di casa, di mode con le signore, di famiglie antiche col marchese Limòli.
egli aveva sulla punta delle dita tutto l'almanacco delle famiglie nobili dell'isola. Arrivò anche a confidare che la sua era originaria del paese. Desiderava fare il suo dovere con don Ferdinando Trao e visitare il palazzo, che doveva essere interessantissimo. Con la ragazza, di sfuggita, lasciò cadere il discorso sulle opere allora in voga, raccontò qualche fatterello della società, narrò aneddoti del tempo in cui era a Palermo la corte, la regina Carolina, gli inglesi. Un mondo di chiacchiere, come una lanterna magica nella quale passavano delle gran dame, del lusso e delle feste. Nell'andarsene baciò la mano a donna Bianca. Per le scale dal pollaio, sull'uscio della legnaia, tutta la gente di casa s'affollava per vederlo passare. Dopo, la sera non si fece altro che parlare di lui in cucina fin le serve, e mastro Nardo, il quale sgranava gli occhi. Il Balì di Leyra e il marchese Limòli poi avevano intavolato un altro discorso, così a fior di labbra, tenendosi sulle generali. Il giorno dopo intervenne anche il duca, il quale confessò prima di tutto che era innamorato della ragazza, un vero fiorellino dei campi, una violetta nascosta, e dichiarò sorridendo che in quanto al resto, d'affari voleva dire, non s'era occupato mai per sua disgrazia, non era il suo forte, e aveva pregato il notaro Neri di far lui. Un vero usuraio quel notaro, sottile, avido, insaziabile. Don Gesualdo avrebbe preferito 1000 volte trattare il negozio faccia a faccia col genero, da galantuomini. No, no, caro suocero, non è la mia patria, non me ne intendo. Quello che farete voi altri sarà ben fatto. Quanto a me, il tesoro che vi domando è vostra figlia. Però le trattative tiravano in lungo. Mastro don Gesualdo cercava di difendere la sua roba, vederci chiaro in quella faccenda, toccar con mano che quanto ci metteva il signor Genero nell'altro piatto della bilancia fosse tutto oro colato. Il duca aveva dei gran possessi, è vero, mezza contea, ma dicevasi pure che ci fossero dei gran pasticci, delle liti, delle ipoteche. Del notaro Neri non poteva fidarsi. L'altro sensale, il marchese Limòli, non aveva saputo badare nemmeno ai suoi interessi. Voleva intromettercisi il canonico Lupi, protestando l'amicizia antica, ma lui rispose: vi ringrazio, grazie tante, canonico. Mi è bastato una volta sola. Non voglio abusare. Tutti miravano alla sua roba. Ci furono dei tira e molla, delle difficoltà che sorgevano a ogni passo, delle vecchie carte in cui ci si smarriva. Intanto la figliuola, dall'altra parte, aveva sempre quell'altro in testa. Scongiurava il babbo e la mamma che non volessero sacrificarla. Andava a piangere dai parenti e a supplicare che l'aiutassero. Non posso, non posso. Ai piedi del confessore aprì il suo cuore. Tutto. Il peccato mortale in cui era. Quel servo di Dio non capiva nulla, badava solo a raccomandarle di non cascarci più e le metteva il cuore in pace con la soluzione. La poveretta arrivò a scappare in casa dello zio Trao, onde buttarsi nelle sue braccia. Zio, tenetemi qui, salvatemi voi. Non ho altri al mondo. Sono sangue vostro.
non mi mandate via. Don Ferdinando era malato, con l'asma. Non poteva parlare, non capiva nulla del resto. Faceva dei gesti vaghi con la mano scarna e chiamava in aiuto Grazia, come un bambino, sbigottito da ogni viso nuovo che vedesse. Sì, tenetemi qui in luogo di Grazia. Vi servirò con le mie mani. Non mi mandate via. Vogliono maritarmi per forza, in peccato mortale. Il vecchio allora ebbe come un ricordo negli occhi appannati, nel viso smorto e rugoso. Tutti i peli grigi della barba ispida parvero trasalire. Anche tua madre s'è maritata per forza. Diego non voleva. Vattene ora, se no viene tuo padre a condurti via di qua. Vattene, vattene. Lo zio marchese, uomo di mondo, che ne sapeva più di tutti sulle chiacchiere raccolte a casaccio, prese a quattr'occhi don Gesualdo. Insomma, volete capirla. Vostra figlia dovete maritarla subito. Datela a chi vi piace, ma non c'è tempo da perdere. Avete capito? Come? Balbettò il povero padre sbiancandosi in viso. Sicuro, avete trovato un galantuomo che se la piglia in buona fede, ma non potete pretendere troppo, infine, da lui. Talché don Gesualdo, stretto da tutte le parti, tirato pei capelli, si lasciò aprir le vene e mise il suo nome in lettere di scatola al contratto nuziale. Gesualdo Motta, sotto la firma del genero che pigliava 2 righe. Alvaro Filippo Maria Ferdinando Gargantas di Leyra. Da Palermo giunsero dei regali magnifici, dei gioielli e dei vestiti che asciugarono a poco le lagrime della sposa, uno sfoggio di grandezze che la pigliava come una vertigine, che chiamava un pallido sorriso fin sulle labbra della mamma e che lo zio marchese andava spampanando dappertutto. Solo don Gesualdo borbottava di nascosto. Si aspettavano gran cose per quello sposalizio. La capitana mandò un espresso a Catania dal primo sarto. Le Zacco stettero 8 giorni in casa a cucire. Però alle nozze non fu invitato nessuno. Gli sposi vestiti da viaggio, i genitori, i testimoni, 4 candele e nessun altro, nella meschina chiesetta di Sant'Agata, dove s'era maritata Bianca. Quanti ricordi per la povera madre, la quale pregava inginocchiata dinanzi a quell'altare, coi gomiti sulla seggiola e il viso fra le mani. Fuori aspettava la lettiga che doveva portarsi via gli sposi. Fu una delusione e un malumore generale fra i parenti e in tutto il paese. Dei pettegolezzi e delle critiche che non finivano più intorno a quel matrimonio fatto come di nascosto. Della gente era andata a far visita ai Margarone e in casa Alòsi per vedere se la sposa era rossa o pallida. La capitana aveva un bel fare, un bel cercare di non darsi vinta, dicendo che quella era la moda di sposarsi adesso. Donna Agrippina rispose che a quel modo non le pareva nemmeno un sacramento. Povera Isabella, la cirmena masticava altre cose fra i denti, come sua madre. Vedrete che sarà fortunata perché è figlia di sua madre. Ciolla, che vide passare dalla piazza la lettiga, si mise a gridare: «Gli sposi! Ecco la lettiga degli sposi che partono!» Poi andò a confidare di porta in porta, al caffè, nella spezieria di Bomma:
è partita anche una lettera per don Corradino Lagurna. Sicuro, una lettera per fuori regno. Me l'ha fatta vedere il postino in segretezza. Non so che dicesse, ma non mi parve scrittura della Cirmena. Avrei pagato qualche cosa per vedere che c'era scritto. La lettera diceva tante belle cose per mandare giù la pillola, lei e il cuginetto che si disperava e penava lontano. Addio, addio, se ti ricordi di me, se pensi ancora a me, dovunque sarai, eccoti l'ultima parola di Isabella che amasti tanto. Ho resistito, ho lottato a lungo, ho sofferto, ho pianto tanto, ho pianto tanto. Addio, partirò, andrò lontano da questi luoghi che mi parlano ancora di te. Andrò lontano, nelle feste, in mezzo alle pompe della capitale, dovunque sarò, nessuno vedrà il pallore sotto la mia corona di duchessa, nessuno saprà quel che mi porto nel cuore, sempre, sempre. Ricordati, ricordati. Parte quarta, capitolo primo. Erano appena trascorsi 6 mesi, quando sopravvennero altri guai a don Gesualdo. Isabella minacciava di suicidarsi. Il genero aveva preso a viaggiare fuori regno e faceva temere di voler intentar causa di separazione per incompatibilità di carattere. Altre chiacchiere giunsero in segreto sino al povero padre, il quale corse a rotta di collo alla villa di Carini, dove era confinata la duchessa per motivi di salute. Ritornò poi invecchiato di 10 anni, pigliandosela colla moglie che non capiva nulla, maledicendo in cuor suo la Cirmena e tutto il parentado che gli dava soltanto bocconi amari, costretto a correr dietro al notaio per raccomodare la faccenda e placare il signor Genero a furia di denari. Fu un gran colpo pel poveretto. Tacque alla moglie il vero motivo per non affliggerla inutilmente. Tenne tutto per sé, ma non si dava pace. Parevagli che la gente lo segnasse a dito. Sentivasi montare il sangue al viso quando ci pensava, da solo o anche se incontrava quell'infame della Cirmena. Lui era un villano, non c'era avvezzo a simili vergogne. Intanto la figlia duchessa gli costava un occhio. Prima di tutto le terre della Canziria, Dalia e Donninga, che le aveva assegnato in dote e gli facevano piangere il cuore ogni qualvolta tornava a vederle, date in affitto a questo e a quello, divise a pezzi e bocconi dopo tanti stenti durati a metterle insieme, mal tenute, mal coltivate, lontane dall'occhio del padrone, quasi fossero di nessuno. Di tanto in tanto gli arrivavano pure all'orecchio altre male nuove che non gli lasciavano requie, come tafani, come vespe pungenti. Dicevasi in paese che il signor duca vi seminasse a 2 mani debiti fitti al pari della grandine, la medesima gramigna che devastava i suoi possessi e si propagava ai beni della moglie peggio delle cavallette. Quella povera Canziria, che era costata tante fatiche a don Gesualdo, tante privazioni, dove aveva sentito la prima volta il rimescolio di metter nella terra i piedi di padrone, Donninga, per cui si era tirato addosso l'odio di tutto il paese, le buone terre della Lia, che aveva covato 10 anni con gli occhi, sera e mattina, le buone terre al sole, senza un sasso, e sciolte così che le mani vi sprofondavano e le sentivano grasse e calde al pari della carne viva. Tutto, tutto se ne andava in quella cancrena,
come Isabella aveva potuto stringere la penna con le sue mani e firmare tanti debiti? Maledetto il giorno in cui le aveva fatto imparare a scrivere. Sembravagli di veder stendere l'ombra delle ipoteche sulle terre che gli erano costate tanti sudori, come una brinata di marzo, peggio di un nebbione primaverile che brucia il grano in erba. 2 o 3 volte, in circostanze gravi, era stato costretto a lasciarsi cavar dell'altro sangue. Tutti i suoi risparmi se ne andavano da quella vena aperta, le sue fatiche, il sonno della notte, tutto. Eppure Isabella non era felice. L'aveva vista in tale stato nella villa sontuosa di Carini. Indovinava ciò che doveva esserci sotto. Quando essa scriveva delle lettere che gli mettevano addosso la febbre, l'avvelenavano con l'odore sottile di quei foglietti stemmati. Lui che aveva fatto il cuoio duro anche alla malaria. Il signor Duca, invece, trattava simili negozi per mezzo del notaro Neri, poiché non erano il suo forte. E alla fine, quando mastro don Gesualdo s'impennò sul serio, sbuffando, recalcitrando, gli fece dire: si vede che mio suocero, poveretto, non sa quel che ci vuole a mantenere la figliuola col decoro del nome che porta. Il decoro! Io me ne lustro gli stivali del decoro! Io mangio pane e cipolle per mantenere il lustro della duchea! Diteglielo pure al signor genero! In pochi anni s'è mangiato un patrimonio! Fu una casa del diavolo. Donna Bianca, la quale era assai malandata e sputava sangue ogni mattina, fece una ricaduta che in 15 giorni la condusse in fin di vita. Nel paese ormai si sapeva che era tisica. Tutti così, quei Trao. Una famiglia che si estingueva per esaurimento, diceva il medico. Soltanto il marito, che era sempre fuori, in faccende, occupato dai suoi affari, con tanti pensieri e tanti guai per la testa, si lusingava di farla guarire appena avrebbe potuto condursela a Mangalavite, in quell'aria balsamica che avrebbe fatto risuscitare un morto. Essa sorrideva tristamente e non diceva nulla. Era ridotta uno scheletro, docile e rassegnata al suo destino, senza aspettare o desiderare più nulla. Soltanto avrebbe voluto riveder la figliuola. Suo marito glielo aveva anche promesso, ma siccome erano in dissapore col genero, non ne aveva più parlato. Isabella prometteva sempre di venire, da un autunno all'altro, ma non si decideva mai, come avesse giurato di non metterci più i piedi in quel paese maledetto, e se lo fosse tolto dal cuore interamente. A misura che le mancavano le forze, Bianca sentiva dileguare anche quella speranza, come la vita che le sfuggiva, e sfogavasi a ruminare dei progetti futuri, vanneggiando, accendendosi in viso delle ultime fiamme vitali, con gli occhi velati di lagrime che volevano sembrare di tenerezza ed erano di sconforto. Farò questo, farò quell'altro. Faceva come quegli uccelletti in gabbia i quali provano il canto della primavera che non vedranno. Il letto le mangiava le carni, la febbre la consumava a fuoco lento. Adesso, quando era presa dalla tosse, si metteva a dansare, sfinita, con la bocca aperta, gli occhi smaniosi in fondo alle occhiaie che sembravano fonde fonde, brancicando con le povere braccia stecchite quasi volesse afferrarsi alla vita. Bene, sospirò infine don Gesualdo, che vedeva la moglie in quello stato. Farò anche questa. Pagherò anche stavolta perché il signor Duca ti faccia rivedere la figliuola. Già son fatto per portare il carico. Il medico andava e veniva, provava tutti i rimedi, tutte le sciocchezze che leggeva nei suoi libracci. C'era un conto spaventoso aperto dal farmacista. Almeno giovassero a qualche cosa, brontolava don Gesualdo. Io non guardo ai denari spesi per mia moglie, ma voglio spenderli perché le giovino e le si veggano in faccia, non già per provare i medicamenti nuovi come l'ospedale.
ora che si sono messi in testa che io sia ricco, ciascuno se ne giova pei suoi fini. La prima volta però che s'arrischiò a fare velatamente queste lagnanze allo stesso medico, Saleni, un altro dottorone che era peggio di Tavuso, buon'anima, gli piantò in faccia gli occhiacci e rispose burbero: allora perché mi chiamate? Dovette anche pregarlo e scongiurarlo di continuare a fare il comodo suo, quantunque non giovasse a nulla. La vigilia dell'Immacolata parve proprio che la povera Bianca volesse render l'anima a Dio. Il marito, che era andato ad aspettare il medico sulla scala, gli disse subito: non mi piace, dottore, stasera mia moglie non mi piace. Ve ne accorgete soltanto adesso? Ma è un pezzo che non mi piace. Credevo che l'aveste capita. Ve ne accorgete soltanto adesso? A me è un pezzo che non mi piace. Credevo che l'aveste capita. Ma che, non c'è rimedio, vossignoria? Fate tutto ciò che potete. Non guardate a spesa. I denari servono in queste occasioni. Ah, adesso me lo dite. Adesso capite la ragione? Me ne congratulo tanto. Saleni ricominciò la commedia. Il polso, la lingua, 4 chiacchiere seduto ai piedi del letto, col cappello in testa e il bastone fra le gambe. Poi scrisse la solita ricetta, le solite porcherie che non giovavano a nulla, e se ne andò lasciando nei guai marito e moglie. La casa era diventata una spelonca, tutti che vogavano alla larga, finanche le serve temevano del contagio. Zacco era il solo parente che si rammentasse di loro nella disgrazia, dacché avevano fatto società per l'appalto dello stradone, tornati amici con don Gesualdo. Egli veniva ogni giorno insieme a tutta la famiglia, la baronessa impresciuttita e ubbidiente, le figliuole che empivano la camera, stagionate, grasse e prosperose, che sfidavano le cannonate. Lui non aveva paura del contagio. Sciocchezze. Poi, quando si tratta di parenti. Quella sera aveva sentito dire in piazza che la cugina Bianca stava peggio ed era giunto più presto del solito. Per distrarre un po' don Gesualdo lo tirò nel vano del balcone e cominciò a parlargli dei loro negozi. Volete ridere adesso? Il cugino Rubiera dirà all'asta per gli altri 2 tronchi di strada. Sissignore, quella bestia. Che ne dite? Lui che non ha potuto pagarvi ancora i denari della prima donna? C'è l'inferno a causa vostra con la moglie che non vuol pagar del suo. I figliuoli sì, glieli ha portati in dote, ma i denari vuol tenerseli per sé. È predestinato quel povero don Ninì. E sapete chi comparisce all'asta? Volete saperlo? Canali, figuratevi. Canali che fa l'appaltatore in società col barone Rubiera. Ora s'è svegliata in tutti quanti la fame del guadagno. Non avevo ragione di dire? Non ridete? Ma l'amico non gli dava retta, inquieto, con l'orecchio sempre teso dall'altra parte. Indi si alzò e andò a vedere se Bianca avesse bisogno di qualche cosa. Essa non aveva bisogno di nulla, guardando fisso con quegli occhi di creatura innocente, recandosi alla bocca di tanto in tanto il fazzoletto che ricacciava poi sotto il guanciale insieme alla mano scarna. Le cugine Zacco stavano sedute in giro dinanzi al letto, con le mani sul ventre. La mamma, per rompere il silenzio, balbettò timidamente: sembra un po più calma da che siam qui noi. Le figliuole a quelle parole guardarono tutte insieme e approvarono col capo. Il barone s'accostò al letto lui pure, dimostrando molto interesse per l'ammalata. Sì, sì, non c'è confronto. L'occhio è più sveglio, anche la fisionomia è più animata, si capisce. Udendo discorrere intorno a lei, bisogna distrarla, tenerle un po' di conversazione. Per fortuna siete in buone mani. Il dottore sa il fatto suo. Poi, quando si hanno dei mezzi, quando non manca nulla,
Ne conosco tanti altri, invece, ben nati, di buona famiglia, cui manca di giorno il pane e di notte la coperta, vecchi e malati, senza medico né speziale. Si chinò all'orecchio di don Gesualdo e spifferò il resto. Bianca l'udì, o lo indovinò, con gli occhi luminosi che fissavano in volto la gente, e cavò di sotto il guanciale la mano scarna e pallida che sembrava quella di una bambina, per far segno al marito d'avvicinarsi. Don Gesualdo s'era chinato su di lei e accennava di sì col capo. Il barone, vedendo che non era più il caso dei misteri, parlò chiaro. Non verrà. Don Ferdinando è diventato proprio un ragazzo. Non capisce nulla, poveretto. Bisogna compatirlo. Diciamola qui, fra noi parenti, che gli sarebbe mancato un cognato con tanto di cuore come questo qui. L'inferma agitò di nuovo in aria quella mano che parlava da sola. Che dice? Cosa vuole? Domandò il barone. Donna Lavinia, la maggiore delle ragazze, s'era alzata premurosa per servirla in quel che occorresse. Donna Marietta, l'altra sorella, tirò invece il papà per la falda. Bianca s'era chiusa in un silenzio che le affilò come un coltello il viso smunto, sì che il barone stesso se ne avvide e mutò discorso. Domeneddio, alle volte ci allunga i giorni per farci provare altri guai. Parlo della baronessa Rubiera, poveretta, vivere per vedersi disfare sotto i propri occhi la roba che s'è fatta, senza poter dire una parola né muovere un dito. Suo figlio è una bestia. La nuora gli conta i bocconi che mangia, come vero Iddio. Non vede l'ora di levarsela dai piedi. E lei no, non vuole andarsene. Vuol vivere apposta per vedere come farà suo figlio a togliersi dal collo il debito e don Gesualdo. Ho parlato or ora con vostro marito dei gran progetti che ha don Ninì pel capo. Don Gesualdo stava zitto, sopra pensieri. Poi, siccome il barone aspettava la risposta della cugina Bianca, col risolino fisso in bocca brontolò. No, non c'è tanto da ridere. Dietro il paravento deve essere anche il canonico Lupi. Zacco rimase interdetto. Quel briccone, quell'intrigante, come lo sapete? Chi ve l'ha detto? Nessuno. È un'idea mia. Ma vedrete che non m'inganno. Del resto non me ne importa nulla o altro pel capo adesso. Ma il barone non si dava pace. Che non ve ne importa. Grazie tante. Sapete cosa dicono pure? Che vogliono levarci di mano le terre del comune. Dicono che stavolta hanno trovato il modo e la maniera e che né voi né io potremmo rimediarci. Capite? Don Gesualdo si strinse nelle spalle. Sembrava che davvero non gliene importasse nulla di nulla adesso. Il barone a poco andò calmandosi in mezzo al coro dei suoi che mormoravano sottovoce contro il canonico. Un intrigante, un imbroglione, non si fa nulla in paese che non voglia ficcarsi il naso lui. Donna Marietta, più prudente, tirò il babbo per la falda un'altra volta. Scusate, scusate, aggiunse lui, si chiacchiera per dire qualche cosa, per distrarre l'ammalata. Non si sa di che parlare. Sapete voi cosa vanno narrando pure i malintenzionati come Ciolla? Che fra 8 giorni si farà la rivoluzione per spaventare i galantuomini. Vi rammentate nel 21, don Gesualdo? Ah, che volete? La rivoluzione adesso l'ho in casa. Capisco, ma infine non mi pare. La baronessa, che parlava al bisogno, si rivolse a don Gesualdo con quella faccia di malaugurio, chiedendogli se alla duchessa avessero scritto di sua madre che era in quello stato. Bianca aveva l'orecchio fino degli ammalati gravi. No, non c'è premura, interruppe Zacco. Intanto donna Lavinia si era alzata per andare a prendere un bicchier d'acqua. Come si udì suonare il campanello dell'uscio, voleva anche correre a vedere chi fosse. Una spada a 2 mani, esclamò sottovoce il barone, quasi facesse una confidenza e sorridendo di compiacimento. Una ragazza che in casa vale un tesoro.
giudiziosa. Per sua cugina Bianca poi si butterebbe nel fuoco. La mamma sorrideva lei pure, discretamente. In quella sopraggiunse la serva ad annunziare che c'era il barone Rubiera con la moglie. Lui, ci vuole una bella faccia tosta. Saltò sul barone cercando il cappello che teneva in testa. Vedrete chi viene a parlarvi di ciò che v'ho detto. Non ci avete un'altra uscita? Per non vederlo in faccia, quella bestia. La sua famiglia toglieva commiati in fretta e in furia al pari di lui, cercando gli scialli, rovesciando le seggiole, urtandosi fra di loro. Quasi don Ninì stesse a irrompere a mano armata nella camera. La povera inferma, smarrita in quel parapiglia, si lasciò sfuggire con un fil di voce. Per l'amor di Dio, non ne posso più. No, non potete farne a meno, cugina mia. Sono parenti anch'essi. Vedrete che vengono apposta, onde approfittare dell'occasione. Finta di farvi una visita. Piuttosto ce ne andremo noi. È giusto. Chi prima arriva al mulino. Ma i Rubiera non spuntavano ancora. Don Gesualdo andò nell'anticamera, dove seppe dalla serva che aspettavano nel salotto come avevano sentito che c'erano i Zacco. Meglio, osservò il barone, vuol dire che desidera parlarvi a quattr'occhi, don Ninì. Allora noi non ci muoviamo, restiamo a far compagnia alla cugina, intanto che voi fate gli affari vostri. Sentiremo poi cosa è venuto a dirvi quello sciocco. La serva aveva portato un lumicino nel salotto e in quella semioscurità don Ninì sembrava addirittura enorme, infagottato nel cappotto, con la sciarpa di lana sino alle orecchie, una zazzera sulla nuca che non tagliava sino a maggio. Donna Giuseppina, invece, s'era aggobbita, aveva il viso floscio e grinzoso nel cappuccio rotondo, i capelli d'un grigio sudicio mal pettinati, lisciati in fretta con le mani e fermati dal fazzoletto di seta che portava legato sotto il mento, le mani corrose e nere, delle mani di buona massaia con le quali gesticolava per difendere gli interessi del marito, agitandosi nel cappottino seminato di pillacchere che la copriva tutta quanta, mostrando in tutta la persona l'incuria e la trascuraggine della signora ricca che non ha bisogno di parere, della moglie che ha cessato di far figliuoli e non deve neppure piacere al marito, e sulla bocca sdentata teneva fisso un sorriso di povera, il sorriso umile di chi viene a sollecitare un favore, mentre don Ninì cercava le parole, girando il cappellaccio fra le mani, con quella sciarpa sino al naso che gli dava un aspetto minaccioso. La moglie gli fece animo con un'occhiata e cominciò lei. Abbiamo sentito che la cugina sta male. Siam corsi subito con Ninì. Infine siam parenti, dello stesso sangue. Le questioni, gli interessi, si sa in tutte le famiglie, ma ogni cosa deve mettersi da banda in certe occasioni. Anche Ninì, poveretto, non si dava pace. Diceva sempre: infine vorrei sapere perché. Don Ninì approvava coi gesti e con tutta la persona che aveva lasciato cadere sul canapè, facendolo scricchiolare, e subito intavolò il discorso per cui erano venuti. Sua moglie volle assolutamente che il cugino sedesse in mezzo, fra due fuochi. Abbiamo quell'affare del nuovo appalto, caro don Gesualdo. Perché dobbiamo farci la guerra fra di noi, dico io, a vantaggio altrui, giacché infine siam parenti? Sicuro, interruppe la moglie, siam venuti per questo. Come sta la cugina? Come Dio vuole, come ci avessi il castigo di Dio sulle spalle. Non ho testa di pensare agli affari adesso. No, no, non voglio che ci pensiate. Appunto dicevo, dovreste rimettervene a una persona di fiducia, salvo l'interesse, ben inteso. Don Ninì a un tratto si fece scuro di viso, cacciandosi all'indietro, appuntandogli in faccia gli occhi sospettosi. Ditemi un po', vi fidate voi di Zacco? Vi fidate? Don Gesualdo, malgrado il malumore che aveva in corpo, mosse la bocca a riso, come a dire che non si fidava di nessuno. Bene, se sapeste che roba è quell'uomo, ciò che diceva di voi prima di essere pane e cacio con voi, che roba gli scappava di bocca. Donna Giuseppina, con le gote gonfie, stringeva le labbra, quasi per non lasciarselo scappare neppure lei.
Infine lasciamo andare. Chiacchiera non macina al mulino, è parente anche lui. Dunque torniamo a noi. Perché ci facciamo la guerra? Perché facciamo campare giudici ed avvocati alle nostre spalle? Cosa sono questi malumori fra parenti? Per quella miseria che vi devo? Sì, una miseria. Per voi è una presa di tabacco. Scusate, scusate, anche per voi. Allora interloquì donna Giuseppina, contando miserie, una famiglia numerosa, sua suocera, la baronessa, finché viveva lei. Scusate, non c'entra. È che i denari servono, sapete? I miei denari li ho dati a vostro marito. Don Ninì prese a scusarsi dinanzi alla moglie. Certo, i denari se li era fatti prestare, in un momento che aveva persa la testa. Quando si è giovani, sarebbe meglio tagliarsela la testa, alle volte. Voleva pagare, col tempo, sino all'ultimo baiocco, senza liti, senza altre spese. Appena chiudeva gli occhi sua madre, ma era giusto inasprirgli contro la baronessa santo Dio? Farle commettere qualche bestialità? Ah, disse don Gesualdo. Ah, e guardò donna Giuseppina come per chiedere perché non pagasse lei. Don Ninì, imbarazzato, guardava ora lui ed ora la moglie. Essa infine interloquì, troncandogli la parola con un segno del fazzoletto che aveva tirato fuori dalla borsa. Non è questo soltanto l'affare delle terre. Non gliene avete ancora parlato al cugino don Gesualdo? Sì, l'affare delle terre comunali. Lo so, rispose don Gesualdo. L'affitto scade in agosto. Chi vorrà dire all'asta poi? No, no, né voi né io ce le mangeremo. Legge nuova, interruppe donna Giuseppina con un sorriso agro. Le terre non si danno più in affitto. Il comune le dà a censo, ai più poveri. Un bocconcino per ciascuno. Saremo tutti possidenti nel paese, da qui a un po'. Non lo sapete? Don Gesualdo drizzò le orecchie, mettendo da parte un momento i suoi guai, indi abbozzò un sorriso svogliato. Com'è vero Dio, soggiunse il barone Rubiera, ho visto il progetto, sì, al palazzo di città. Dicono che il comune ci guadagna e ciascuno avrà il suo pezzo di terra. Allora don Gesualdo cavò fuori la tabacchiera fiutando un agguato. Cioè? Cioè? Don Gesualdo, chiamò la serva dall'uscio. Un momento, vossignoria. Fate pure il comodo vostro, disse donna Giuseppina. Non abbiamo premura, aspetteremo. La padrona vuol parlare con vossignoria. Che vogliono? Che dicono? L'assalirono subito i Zacco appena don Gesualdo entrò nella stanza dell'inferma. Son io che ho mandato a chiamarvi, disse il barone col sorriso furbo. Ma lui non rispose, chino sulla moglie, la quale s'aiutava con gli occhi e con quella povera mano pallida e scarna che diceva per lei: no, non vi mettete con colui, se volete darmi retta una volta sola. Non vi mettete insieme con mio cugino Rubiera, voi. Guardate che vi parlo in punto di morte. Aveva la voce afonica, gli occhi che penetravano così lucenti e fissi. Zacco, che si era chinato anche lui sul letto per udire, esclamò trionfante: benedetta, parla come una che vede al di là. Non fareste nulla di buono con quell'uomo, una bestia, una banderuola. Ciò che vi dice vostra moglie in un momento come questo è Vangelo, don Gesualdo. Ricordatevi bene, io mi farei scrupolo a non darle retta, in parola d'onore. E donna Giuseppina, finta, maligna, aggiunse lo Zacco, ha abbreviato i giorni della suocera, non vede l'ora di levarsela dagli occhi. Andate a sentire il resto, qui ci siamo noi, andateci pure, se no vi restano lì fino a domani. Don Ninì stava ancora seduto sul canapè, sbuffando dal caldo nella sciarpa di lana, col cappello in testa, e donna Giuseppina si era alzata per osservare al buio le galanterie disposte in bell'ordine sui mobili, il servizio da caffè, i fiori di carta sotto le campane di cristallo, l'orologio che segnava sempre la stessa ora.
vedendo don Gesualdo di ritorno, gli disse subito: vi ha fatto chiamare il barone Zacco? Non c'era motivo. Qui non si fanno misteri. Non si fanno misteri, ripigliò il marito. Si tratta di metterci d'accordo, tutti i bene intenzionati. Se è bene intenzionato anche lui, quel signore. Ma, osservò don Gesualdo, se la cosa è come dite, io non saprei che farci. Cosa volete da me? Donna Giuseppina si era perfino trasformata in volto, appuntando in faccia a questo e a quello gli occhi come due spilli, masticando un sorriso con la bocca nera. Cacciò indietro del tutto il marito e si prese tutto per sé il cugino Motta. Sì, il rimedio c'è. E stette un po' a guardarlo fisso per fare più colpo. Poscia, tenendo stretta la borsa fra le mani, gli si accostò con una mossa dei fianchi in confidenza. Si tratta di far prendere le terre a gente nostra, sottomano, disse il barone. No, no, lasciate che gli spieghi io. Le terre del comune devono darsi a censo, a pezzi e a bocconi, perché ogni villano abbia la sua parte? Va bene, lasciamoli fare. Anzi, mettiamo avanti sottomano degli altri pretendenti, dei maestri di bottega, della gente che non sa cosa farsene della terra e non ne caverà neppure i denari del censo. Ci hanno tutti lo stesso diritto, non è vero? Allora, con un po' di giudizio, anticipando a questo e a quello una piccola somma, loro falliscono in capo all'anno e noi ci pigliamo la terra in compenso del credito. Avete capito? Bisogna evitare, per quanto si può, che ci mettano mano i villani. Quelli non se la lasciano scappare mai più il loro pezzetto di terra. Ci lasciano le ossa, piuttosto. Don Gesualdo si alzò di botto con le narici aperte, la faccia rianimata a un tratto, e si mise a passeggiare per la stanza. Poi, tornando in faccia ai due, che s'erano alzati pure, sorpresi. Questa non viene da voi, esclamò. Questa è buona. Questa so di dove viene. Ah, ah, capite? Vedete? Rispose il barone trionfante. Prima di tutto bisogna tappare la bocca a Nanni l'orbo, col giudizio, con un po' di denaro, senza far torto a nessuno, ben inteso. La giustizia. Ma voi che ci avete mano, quello è un imbroglione, un arruffapopolo, capace di aizzarci contro tutto il paese. Voi che ci avete mano dovreste chiudergli la bocca. Don Gesualdo tornò a sedersi, pentito d'essersi lasciato trasportare dal primo movimento, grattandosi il capo. Ma il barone Zacco, che stava di là con l'orecchio teso, non seppe più frenarsi. Scusate, scusate, signori miei, disse entrando. Se disturbo, se avete da parlare in segreto, me ne vo. E si mise a sedere pure lui, col cappello in testa. Tacquero tutti, ciascuno sbirciando sottecchi il compagno. Don Ninì col naso dentro la sciarpa, sua moglie con le labbra strette. Infine disse che le rincresceva tanto della malattia di Bianca. Proprio. C'è un lutto nel paese. Ninì è un pezzo che mi predica. Giuseppina mia, dobbiamo andare a vedere come sta mia cugina. Gli interessi sono una cosa, ma la parentela poi è un'altra. Dunque, riprese don Gesualdo, questa bella pensata di pigliarci sotto mano le terre del comune, chi l'ha fatta? Allora non fu più il caso di fingere. Donna Giuseppina tornò a discorrere del fermento che c'era in paese, della rivoluzione che minacciavano. Il barone Zacco si agitò facendo segno col capo a don Gesualdo. Eh? Cosa vi ho detto or ora? Infine, conchiuse donna Giuseppina, è meglio parlarci chiaro e darci la mano tutti quelli che abbiamo da perdere. E tornò su quella birbonata di sminuzzare le terre del comune fra i più poveri, in tante briciole, un pizzico per ciascuno, che non fa male a nessuno. Essa rideva così che le ballava il ventre dalla bile. Ah? Esclamò il barone paonazzo in viso e con gli occhi fuori dall'orbita. Ah? E non disse altro don Gesualdo, rideva anche lui. Ah, voi ridete, ah? Cosa volete che faccia? Non me ne importa nulla, vi dico.
donna Giuseppina rimase stupefatta. Come? Voi? Quindi lo tirò in disparte, vicino al canterano, dov'era l'orologio fermo, parlandogli piano, con le mani negli occhi. Don Gesualdo stava zitto, lisciandosi il mento, con quel risolino calmo che faceva schiattare la gente. I due baroni, da lontano, tenevano gli occhi fissi su di lui, come due mastini. Infine egli scosse il capo. No, no, ditegli al canonico Lupi che denari non ne metto fuori più per simili pasticci. Le terre le pigli chi vuole, io ho le mie. Gli altri gli si rivoltarono contro tutti d'accordo, vociando e citandosi l'un l'altro. Zacco, adesso che aveva capito di che si trattava, scalmanavasi più di tutti. Una pensata seria, da uomo con tanto di barba, il miglior modo per evitare quella birbonata di dividere fra i nullatenenti i fondi del comune. Capite? Allora vuol dire che il mio non è più mio e ciascuno vuole la sua parte. Don Gesualdo, duro, scrollava il capo, badava a ripetere: no, no, non mi ci pigliano. Tutto a un tratto il barone Zacco afferrò don Ninì per la sciarpa e lo spinse verso il canapè, quasi volesse mangiarselo, sussurrandogli nell'orecchio: volete sentirla? Volete che ve la canti? È segno che quello lì c'è al suo fine per farci rimanere tutti quanti siamo con tanto di naso. Lo conosco. Le signore Zacco, allo strepito, s'erano affacciate sull'uscio dell'anticamera. Successe un istante d'imbarazzo fra i parenti. Zacco e don Ninì si calmarono di botto, tornando cerimoniosi. Scusate, scusate, la cugina Bianca crederà chissà cosa al sentirci gridare. Per nulla poi. Zacco sorrideva bonariamente, con la faccia ancora infocata. Don Ninì s'avvolgeva di nuovo la sciarpa al collo. Sua moglie, col sorriso amabile lei pure, tolse commiato. Tanti salute donna Bianca. Non vogliamo disturbarla. Speriamo che la Madonna abbia a fare il miracolo. Don Ninì, con la bocca coperta, grugnì anche lui qualche parola che non poté udirsi. Un momento, vengo con voi, esclamò Zacco, e, fingendo di cercare il cappello e la canna d'india, s'accostò a don Gesualdo nel buio dell'anticamera. Sentite, fate male, in parola d'onore, quella è una proposta seria. Fate male a non intendervi col barone Rubiera. No, non voglio impicci. Ho tanti altri fastidi pel capo. Poi mia moglie ha detto di no. Avete udito voi stesso. Il barone stava per montare in furia davvero. Ah, vostra moglie. Le date retta quando vi accomoda. Ma cambiò tono subito. Del resto, fate voi, amico mio. Aspettate, don Ninì, veniamo subito. Sua moglie non la finiva più. Sembrava che non potesse staccarsi dal letto dell'ammalata, rincalzando la coperta, sprimacciandole il guanciale, mettendole sotto mano il bicchiere d'acqua e le medicine, con la faccia lunga, sospirando, biasciando avemarie. Voleva pure che restasse la sua ragazza ad assister la notte, se mai. Donna Lavinia acconsentiva di tutto cuore, dandosi da fare anch'essa, premurosa, impadronendosi già delle chiavi, vigilando su tutto come una padrona. No, mormorò Bianca con la voce rauca. No, non ho bisogno di nessuno. Non voglio nessuno. Li seguiva per la camera con l'occhio inquieto, sospettoso, diffidente, con un certo tono di rancore nella voce cavernosa. Sforzavasi di mostrarsi più forte, sollevandosi a stento sui gomiti tremanti, con gli omeri appuntati che sembravano forare la camiciuola da notte. Poscia, appena le Zacco se ne furono andate, ricadde sfinita, facendo segno al marito d'accostarsi. Sentite, sentite, non le voglio più. Non le fate venire più quelle donne. Si sono messe in testa di darvi moglie, come se fossi già morta. E col capo seguitava a far segno di sì, che non si ingannava, col mento aguzzo nell'ombra della gola infossata, mentr'egli, chino su di lei, le parlava come una bimba sorridendo, con gli occhi gonfi però. Vi portano in casa la Lavinia, non vedono l'ora che io chiuda gli occhi. Lui protestava di no,
che non gliene importava nulla della Lavinia, che non voleva più rimaritarsi, che ne aveva visti abbastanza dei guai. E la poveretta stava ad ascoltarlo tutta contenta, con gli occhi lustri che penetravano fin dentro per vedere se dicesse la verità. Sentite, ancora, un'altra cosa. Accennava sempre con la mano, poiché la voce le mancava, quella voce che sembrava venire da lontano. Gli occhi che si velavano a quando di un'ombra. Aveva fatto anche uno sforzo per sollevarsi, onde passargli un braccio al collo, come non le restasse che lui per attaccarsi alla vita, agitando il viso che si era affilato maggiormente, quasi volesse nasconderglielo in petto, quasi volesse confessarsi con lui. Dopo un momento allentò le braccia, con volto rigido e chiuso, con la voce mutata. Più tardi, vi dirò più tardi, ora non posso. Parte quarta, capitolo secondo. Adesso tutto andava a rotta di collo per don Gesualdo. La casa in disordine, la gente di campagna, lontano dagli occhi del padrone, faceva quel che voleva. Le stesse serve scappavano ad una, temendo il contagio della tisi. Persino Mena, l'ultima che era rimasta per bisogno, quando parlarono di farle lavare i panni dell'ammalata, che la lavandaia rifiutavasi di portare al fiume, temendo di perdere le altre pratiche, disse chiaro il fatto suo. Don Gesualdo, scusate tanto, ma la mia pelle vale quanto la vostra, che siete ricco. Non vedete com'è ridotta vostra moglie? Mal sottile è. Dio liberi. Io ho paura e vi saluto tanto. Dopo che s'erano ingrassati nella sua casa, ora tutti l'abbandonavano quasi rovinasse, e non c'era neppure chi accendesse il lume. Sembrava quella notte alla Salonia, in cui aveva dovuto mettere con le sue mani il padre nel cataletto. Né denari né nulla giovava più. Allora don Gesualdo si scoraggiò davvero, non sapendo dove dar di capo. Pensò agli amici antichi, quelli che si ricordano nel bisogno, e mandò a chiamare Diodata per dare una mano. Venne invece il marito di lei, sospettoso, guardandosi intorno, badando dove metteva i piedi, sputacchiando di qua e di là. Quanto a me, anche la mia pelle, se la volete, don Gesualdo, ma Diodata è madre di famiglia, lo sapete. Se le capita qualche disgrazia, Dio ne liberi voi e me. Se piglia la malattia di vostra moglie, siamo povera gente, voi siete tanto ricco, ma io non avrei neppure di che pagarle il medico e lo speziale. Insomma, le solite litanie, la solita giaculatoria per cavargli dell'altro sangue. Finalmente, dopo un po' di tira e molla, s'accordarono sul compenso. Gli toccava chiudere gli occhi e chinare il capo. Nanni l'orbo, tutto contento del negozio che aveva fatto, conchiuse. Quanto a noi siete padroni anche della nostra pelle, don Gesualdo. Comandateci pure, di notte e di giorno. Vo a pigliare mia moglie e ve la porto. Ma Bianca soffriva adesso di un altro male. Non voleva vedersi Diodata per casa. Non pigliava nulla dalle sue mani. No, tu no. Vattene via. Che sei venuta a fare tu? Irritavasi contro quegli affamati che venivano a mangiare alle sue spalle. Come s'affezionasse anche alla roba, in quel punto. Come si risvegliasse in lei un rancore antico, una gelosia del marito che volevano rubarle. Quella cattiva gente venuta apposta a chiuderle gli occhi, a impadronirsi di tutto il suo. Era diventata tale quale una bambina, sospettosa e irascibile, capricciosa. Si lagnava che le mettessero qualche cosa nel brodo, che le cambiassero le medicine. Ogni volta che si udiva il campanello dell'uscio c'era una scena. Diceva che mandavano via la gente per non fargliela vedere. Ho sentito la voce di mio fratello don Ferdinando.
è arrivata una lettera di mia figlia e non hanno voluto darmela. Il pensiero della figlia era un altro tormento. Isabella stava anch'essa poco bene, lontano tanto, un viaggio che l'avrebbe rovinata per sempre, scriveva suo marito. Del resto sapevano che da un pezzo come Bianca si trascinasse fra letto e lettuccio e non avrebbero mai creduto alla catastrofe così prossima. Intanto la povera madre non sapeva darsi pace e se la pigliava con don Gesualdo e con tutti quanti le stavano vicino. Ci voleva una pazienza da santi. Aveva un bel dire suo marito. Guarda, cosa diavolo ti viene in mente adesso? Anche la gelosia ti viene in mente? Essa aveva certe occhiate nere che non le aveva mai visto. Con certo suono che non le aveva mai udito nella voce rauca, essa gli diceva: mi avete tolto mia figlia. Anche adesso che sono in questo stato, ve lo lascio per scrupolo di coscienza. Oppure gli rinfacciava di averle messo fra i piedi quell'altra gente. Oppure non rispondeva affatto, col viso rivolto al muro, implacabile. Nanni l'orbo s'era installato come un papa in casa di don Gesualdo, mangiava e beveva, veniva ogni giorno a empirsi la pancia. Diodata badava a quel che c'era da fare e lui correva in piazza a spassarsela, a confabulare con gli amici, a dir che ci voleva questo e si doveva far quell'altro, a difender la causa della povera gente nella quistione di spartirsi i feudi del comune, ciascuno il suo pezzetto, come voleva Dio, e quanti figliuoli ogni galantuomo aveva sulle spalle, tante porzioni. Egli conosceva anche per filo e per segno tutti i maneggi dei pezzi grossi che cercavano di appropriarsi le terre. Una volta attaccò una gran discussione su questo argomento con Canali e andò a finire a pugni, adesso che non era più il tempo delle prepotenze e ognuno diceva le sue ragioni. Il giorno dopo mastro Titta era andato da Canali a radergli la barba, allorché suonarono il campanello e Canali andò a vedere colla saponata al mento. Mentre affilava il rasoio, mastro Titta allungò il collo per semplice curiosità e vide Canali, il quale parlava nell'anticamera con Gerbido, una faccia tutti e due da far tender l'orecchio a chiunque. Canali diceva a Gerbido: ma ti fidi poi? E Gerbido rispose: oh, nient'altro. Canali tornò a farsi la barba, tranquillo come nulla fosse, e mastro Titta non ci pensò più. Soltanto la sera, non sapeva egli stesso il perché, un presentimento, vedendo Gerbido appostato alla cantonata della masera, colla carabina sotto, gli tornarono in mente le parole di poco prima. Chissà per chi è destinata quella pillola, Dio liberi, pensò fra sé. Già i tempi erano sospetti e la gente s'era affrettata a casa prima che suonasse l'Avemaria. Più in là, incontrando Nanni l'orbo che stava da quelle parti, il cuore gli disse che Gerbido aspettasse appunto lui. che fate a quest'ora fuori, compare Nanni? Gli disse mastro Titta. Venitevene a casa piuttosto, che faremo la strada insieme. No, mastro Titta, devo passare qui dal tabaccaio e poi vo un momento a vedere Diodata, che è ad assistere la moglie di don Gesualdo. Fatemi questo piacere, compare Nanni, venite a casa piuttosto. Il tabacco ve lo darò io e da vostra moglie ci andrete domani. Non son tempi d'andare per le strade a quest'ora, credete a me. L'altro lo voltava in burla, diceva di non aver paura lui, che gli rubassero i denari che non aveva. L'aspettava sua moglie con un piatto di maccheroni e tante altre cose. Per un piatto di maccheroni, Dio liberi, ci lasciò la pelle. Appena mastro Titta udì il rumore della schioppettata, 2 minuti dopo disse fra sé: questa è compare Nanni che se l'è presa. Don Gesualdo quel giorno aveva avuto degli altri dispiaceri.
Speranza mandava l'usciere giusto quando sapeva di fargli dare l'anima al diavolo. Non gli lasciavano requie da anni ed anni e gli avevano fatto incanutire i capelli con quella lite. Anche Speranza ci si era ridotta simile a una strega. Ci s'era mangiata la chiusa e la vigna, stuzzicata da ciascuno che avesse avuto da dire con suo fratello. Andava vituperandolo dappertutto. L'aspettava apposta nella strada per vomitargli addosso delle ingiurie. Gli aizzava contro i figliuoli, poiché il marito non voleva guastarsi il sangue. Era buono soltanto per portarsi la pancia a spasso nel paese, lui. E lo stesso santo, allorché aveva bisogno di denari, voltava casacca e si metteva dalla parte di Gesualdo a sputare contro di lei gli stessi improperi che aveva diretto al fratello, una banderuola che girava a seconda del vento. È una vera bricconata, vedete, don Camillo? Mi tirano di queste sassate giusto mentre sono nei guai sino al collo. Ho seminato bene e raccolgo male da tutti quanti, vedete? Don Camillo si strinse nelle spalle. Scusate, don Gesualdo, io fo l'ufficio mio. Perché vi siete guastato col canonico Lupi? Per l'appalto dello stradone? Per una cosa da nulla. Quello è un servo di Dio che bisogna tenerselo amico. Ora soffia nel fuoco coi vostri parenti. Non voglio dir male di nessuno, ma vi darà da fare, caro don Gesualdo. E don Gesualdo stava zitto, curvava le spalle adesso che ciascuno gli diceva la sua, e chi poteva gli tirava la sassata. Come sapevasi che sua moglie stava peggio, il marchese Limoli era venuto a visitare la nipote e ci aveva condotto pure don Ferdinando, tutti e due a braccetto, sorreggendosi a vicenda. La morte e l'ignorante osservavano quanti l'incontravano a quell'ora per le strade, col fermento che c'era nel paese, e si facevano la croce vedendo ancora al mondo don Ferdinando, con quella palandrana che non teneva più insieme. I due vecchi s'erano messi a sedere dinanzi al letto, col mento sul bastone, mentre don Gesualdo faceva la storia della malattia, e il cognato gli voltava la schiena senza dir nulla, rivolto alla sorella, la quale guardava or questo ed or quell'altro. Poveretta, con quegli occhi che volevano far festa a tutti quanti, allorché s'udì un vocio per la strada, gente che correva strillando, quasi fosse scoppiata la rivoluzione che s'aspettava. Tutto a un tratto si udì bussare al portone e una voce che gridava: comare Diodata, aprite, correte subito, andate a vedere che vostro marito si è preso una schioppettata lì nella farmacia. Diodata corse così come si trovava, a testa scoperta, urlando per le strade. In un momento la casa di don Gesualdo fu tutta sottosopra. Venne anche il barone Zacco, sospettoso, inquieto, masticando le parole, guardandosi dinanzi e di dietro prima d'aprir bocca. Avete visto? È fatta! Hanno ammazzato il marito di Diodata. Don Gesualdo allora si lasciò scappare la pazienza. Che ci posso fare io? Mi mancava anche questa. Che diavolo volete da me? Ah, cosa potete farci? Scusate, credevo che doveste ringraziarmi se vengo subito ad avvertirvi, pel bene che vi voglio, da amico, da parente. Intanto sopraggiungeva dell'altra gente. Zacco allora andava a vedere chi fosse, socchiudendo l'uscio dell'anticamera. Ogni momento si udiva sbattere il portone, tanti scossoni per la povera ammalata. A un certo punto Zacco venne a dire, tutto stravolto: a Palermo c'è una casa del diavolo, la rivoluzione, vogliono farla anche qui. Quel briccone di Nanni l'Orbo doveva farsi ammazzare giusto adesso. Don Gesualdo continuava a stringersi nelle spalle, come uno che non gliene importa nulla ormai, tutto per la poveretta che era in fin di vita. Dopo un po' giunsero la moglie e le figlie del barone Zacco, vestite di casa, con gli scialli giù pel dorso, le facce lunghe,
senza salutar nessuno. Si vedeva che era finita. La baronessa andava a parlare ogni momento sottovoce col marito. Donna Lavinia s'impadronì delle chiavi. A quella vista don Gesualdo si sbiancò in viso. Non ebbe il coraggio neppure di chiedere se era giunta l'ora. Soltanto con gli occhi lustri interrogava tutti quanti ad uno. Ma gli rispondevano con delle mezze parole. Il barone allungava il muso, sua moglie alzava gli occhi al cielo, con le mani giunte. Le ragazze, già prese dal sonno, stavano zitte sedute nella stanza accanto a quella dov'era l'ammalata. Verso mezzanotte, come la poveretta s'era chetata poco a poco, don Gesualdo voleva mandarli a riposare. No, disse il barone, non vi lasceremo solo questa notte. Allora don Gesualdo non fiatò più, giacché non c'era più speranza. Si mise a passeggiare in lungo e in largo, a capo chino, con le mani dietro la schiena. Di tanto in tanto si chinava sul letto della moglie, poi tornava a passeggiare nella stanza vicina, borbottava fra di sé, scrollava il capo, si stringeva nelle spalle. Infine si rivolse a Zacco con la voce piena di lagrime. Io direi di mandare a chiamare i suoi parenti. Don Ferdinando? Che ne dite voi? Zacco fece una smorfia. I suoi parenti? Ah, va bene, come volete. Domani, a giorno fatto. Ma il pover'uomo non seppe più frenarsi. Le parole gli cuocevano dentro e sulle labbra. Capite? Neanche farle vedere la figliuola per l'ultima volta. È un porco, quel signor Duca. 3 mesi che scrive oggi verremo e domani verremo, come se avesse dovuto campar 100 anni quella poveretta. Dice bene il proverbio, lontano dagli occhi e lontano dal cuore. Ci ha rubato la figlia e la dote, quell'assassino. E continuò a sfogarsi così per un pezzo con la moglie di Zacco, che era mamma anche lei, e accennava di sì, sforzandosi di tenere aperti gli occhi che le si chiudevano da soli. Egli, che non sentiva né sonno né nulla, tornava a brontolare. Che notte, che nottata eterna! Come lunga questa notte! Domeneddio! Appena spuntò il giorno, aprì il balcone per chiamare Nardo il manovale e mandarlo da tutti i parenti, che Bianca, poveretta, stava assai male, se volevano vederla. Per la strada c'era un viavai straordinario e laggiù, in piazza, udivasi un gran sussurro. Mastro Nardo al ritorno portò la notizia. Hanno fatto la rivoluzione. C'è la bandiera sul campanile. Don Gesualdo lo mandò al diavolo. Gliene importava assai della rivoluzione adesso. L'aveva in casa la rivoluzione adesso. Ma Zacco procurava di calmarlo. Prudenza, prudenza. Questi son tempi che ci vuol prudenza, caro amico. Di lì a un po' si udì bussare di nuovo al portone. Don Gesualdo corse in persona ad aprire, credendo che fosse il medico o qualchedun altro di tutti coloro che aveva mandato a chiamare. Invece si trovò di faccia il canonico Lupi, vestito di corto, con un cappellaccio a cencio, e il baronello Rubiera, che se ne stava in disparte. Scusate, don Gesualdo, non vogliamo disturbarvi, ma è un affare serio. Sentite qua. Lo tirò nella stalla onde dirgli sottovoce il motivo per cui erano venuti. Don Ninì, da lontano, ancora imbroncito, approvava col capo. S'ha da fare la dimostrazione, capite? Gridare che vogliamo Pio IX e la libertà anche noi, se no ci pigliano la mano i villani. Dovete esserci anche voi. Non diamo cattivo esempio, santo Dio. Ah, la stessa canzone della carboneria? Saltò su don Gesualdo infuriato. Vi ringrazio tanto, canonico. Non ne fo più di rivoluzioni. Bel guadagno che ci abbiamo fatto a cominciare. Adesso ci hanno preso gusto e ogni po' ve ne piantano un'altra per togliervi i denari di tasca. Oramai
ho capito cos'è. Levati di lì e dammi il fatto tuo. Vuol dire che difendete il Borbone? Parlate chiaro. Io difendo la mia roba, caro voi. Ho lavorato col mio sudore. Allora va bene, ma adesso non ho più motivo di fare il comodo di coloro che non hanno e non posseggono. E allora ve la fanno a voi, capite? Vi saccheggiano la casa e tutto. Il canonico aggiunse che veniva nell'interesse di coloro che avevano da perdere e dovevano darsi la mano in quel frangente per il bene di tutti, se no non ci avrebbe messi i piedi in casa sua, dopo il tiro che gli aveva giocato per l'appalto dello stradone. Scusate, giacché volete fare il sordo, sapete che avete tanti nemici, invidiosi, quel che volete. Intanto non vi guardano di buon occhio, dicono che siete peggio degli altri, ora che avete dei denari. Questo è il tempo di spenderli, i denari, se volete salvar la pelle. A quel punto prese la parola anche don Ninì. Lo sapete che ci accusano di aver fatto uccidere Nanni l'orbo? Per chiudergli la bocca, voi pel primo. Mi dispiace che m'hanno visto venire con mia moglie l'altra sera. Già, osservò il canonico, siamo giusti. Chi poteva avere interesse che compare Nanni non chiacchierasse tanto? Una bocca d'inferno, signori miei. La storia di Diodata la sa tutto il paese. Ora vi scatenano contro anche i figliuoli. Vedrete, don Gesualdo. Va bene, rispose don Gesualdo. Vi saluto. Non posso lasciare mia moglie in quello stato per ascoltare le vostre chiacchiere. E volse loro le spalle. Ah, soggiunse il canonico andandogli dietro su per le scale. Scusate, non ne sapevo nulla. Non credevo che fossimo già a questo punto. Giacché erano lì, non potevano fare a meno di salire un momento a vedere donna Bianca, lui e il baronello. Don Ninì si fermò all'uscio col cappello in mano, senza dire una parola, e il canonico, che se ne intendeva, dopo un po' fece cenno col capo a don Gesualdo, come a dirgli di sì, che era ora. Io me ne vo, disse don Ninì rimettendosi il cappello. Scusatemi tanto, io non ci reggo. C'era già don Ferdinando Trao al capezzale, come una mummia, e la zia Macrì, la quale asciugava il viso della nipote con un fazzoletto di tela fine. Le Zacco erano pallide della notata persa e donna Lavinia non si reggeva più in piedi. Sopraggiunse il marchese Limoli insieme al confessore. Donna Agrippina allora li mise fuori tutti quanti. Don Gesualdo, dietro a quell'uscio chiuso, si sentiva un gruppo alla gola, quasi gli togliessero prima del tempo la sua povera moglie. Ah, borbottò il marchese, che commedia, povera Bianca. Noi restiamo qui per assistere ogni giorno alla commedia e don Ferdinando. Anche la morte s'è scordata che ci siamo al mondo noi. Don Ferdinando stava a sentire istupidito. Tratto tratto guardava timidamente di sottecchi il cognato, che aveva gli occhi gonfi, la faccia gialla e ispida di peli, e faceva atto d'andarsene, impaurito. No, disse il marchese, non potete lasciare la sorella in questo punto. Siete come un bambino, caspita. Entrò in quel mentre il barone Mèndola, col fiato ai denti, cominciando dallo scusarsi a voce alta. Mi dispiace, non ne sapevo nulla, non credevo. Poi, vedendosi intorno quei visi e quel silenzio, abbassò la voce e andò a finire discorsi in un angolo, all'orecchio del barone Zacco. Costui tornava a parlare della nottata che avevano persa, le sue ragazze senza chiudere occhio, Lavinia che non si reggeva in piedi. Don Gesualdo guardava, è vero, stralunato di qua e di là, ma si vedeva che non gli dava retta. In quella tornò ad uscire il prete, strascicando i piedi con una commozione che gli faceva tremar le labbra cadenti. Povero vecchio. Una santa, disse al marito, una santa addirittura. Don Gesualdo affermò col capo, col cuore gonfio anche lui. Bianca ora stava supina,
con gli occhi sbarrati, il viso come velato da un'ombra. Donna Agrippina preparava l'altare sul comò, con la tovaglia damascata e i candelieri d'argento. A che gli giovava, adesso, avere i candelieri d'argento? Don Ferdinando andava toccando ogni cosa, proprio come un bambino curioso. Infine si piantò ritto dinanzi al letto, guardando la sorella che stava facendo i conti con Domeneddio in quel momento, e si mise a piangere e a singhiozzare. Piangevano tutti quanti. In quell'istante fece capolino dall'uscio donna Sarina Cirmena, scalmanata, col manto alla rovescia, esitante, guardando intorno per vedere come l'avrebbero accolta, cominciando di già a fregarsi gli occhi col fazzoletto ricamato. Scusate, perdonate, io non ci ho il pelo nello stomaco. Ho sentito che mia nipote, il cuore l'ho qui, di carne. L'ho tenuta come una figliuola. Bianca, Bianca! No, zia, disse donna Agrippina. S'aspetta il viatico. Non la disturbate adesso con pensieri mondani. È giusto, disse donna Sarina. Scusatemi, don Gesualdo. Dopo che si fu comunicata, Bianca parve un po' più calma. L'affanno era cessato e arrivò a balbettare qualche parola, ma aveva una voce che s'udiva appena. Vedete, disse donna Agrippina, vedete, ora che si è messa in grazia di Dio, alle volte il Signore fa il miracolo. Le misero sul petto la reliquia della Madonna. Donna Agrippina si tolse il cingolo della tonaca per ficcarglielo sotto il guanciale. La zia Cirmena portava esempi di guarigioni miracolose. Tutto sta ad avere fede nei santi e nelle reliquie benedette. Il Signore può far questo ed altro. Lo stesso don Gesualdo allora si mise a piangere come un bambino. Anche lui, borbottò donna Sarina, fingendo di parlare all'orecchio della Macrì. Anche lui il cuore non l'ha cattivo in fondo. Non capisco però come Isabella non sia venuta, duchessa o no. Mamme ne abbiamo una sola. Se bisognava fare tante storie per arrivare a questo bel risultato. È un porco, un infame, un assassino, seguitò a brontolare don Gesualdo, stralunato, con le labbra strette, gli occhi accesi, che pareva un pazzo. Che cosa? Domandò la Cirmena. Shh, shh, interruppe donna Agrippina. Il barone Mèndola si chinò all'orecchio di Zacco per dirgli qualche cosa. L'altro scosse il testone arruffato e gonfio 2 o 3 volte. La baronessa approfittò del buon momento per indurre don Gesualdo a pigliare un po' di ristoro dalle mani stesse di Lavinia. Sì, un po' di brodo. 2 giorni che non apriva bocca, il pover'uomo. Come passarono nella stanza accanto, che dava sulla strada, si udì da lontano un rumore che pareva del mare in tempesta. Mèndola narrò allora quello che aveva visto nel venire. Sissignore, hanno messo la bandiera sul campanile. Dicono che è il segno di abolire tutti i dazi e la fondiaria. Perciò or ora faranno la dimostrazione. Il procaccia delle lettere ha portato la notizia che a Palermo l'hanno già fatta e anche in tutti i paesi lungo la strada, sicché sarebbe una porcheria a non farla anche qui da noi. Infine, cosa può costare? La banda, 4 palmi di mussolina. Guardate, guardate! Dalla via del Rosario spuntava una bandiera tricolore in cima a una canna e dietro una fiumana di gente che vociava e agitava braccia e cappelli in aria. Di tanto in tanto partiva anche una schioppettata. Il marchese, che era sordo come una talpa, domandò: Che c'è? Il finimondo c'era. Don Gesualdo rimase con la chicchera in mano. S'udì in quel punto una forte scampanellata all'uscio e Zacco corse a vedere. Dopo un momento sporse il capo dall'uscio dell'anticamera e chiamò a voce alta: Marchese! Marchese Limoli! Rimasero a discutere sottovoce nell'altra stanza. Pareva che il barone mettesse buone parole con un terzo che era arrivato allora e il marchese andasse scaldandosi.
no, no, è una porcheria. In quella rientrò Zacco, solo col viso acceso. Sentite, don Gesualdo, un momento, una parolina. La folla era giunta lì, sotto la casa. Si vedeva la bandiera all'altezza del balcone, quasi volesse entrare. Si udivano degli urli. Viva! Morte! Un momento, esclamò allora Zacco, mettendo da parte ogni riguardo. Affacciatevi un momento, don Gesualdo. Fatevi vedere, se no succede qualche diavolo. C'era il canonico Lupi, che portava il ritratto di Pio IX, il baronello Rubiera, giallo come un morto, sventolando il fazzoletto tant'altra gente, tutti gridando: viva! Abbasso! Morte! Don Gesualdo, accasciato sulla seggiola, con la chicchera in mano, seguitava a scrollare il capo, a stringersi nelle spalle, pallido come la camicia, ridotto un vero cencio. Il marchese assolutamente voleva sapere cosa cercasse quella gente laggiù. Che cosa? Vogliono la vostra roba, esclamò infine il barone Zacco fuori dai gangheri. Il marchese si mise a ridere dicendo: padroni, padronissimi. In quel momento passò di furia donna Agrippina Macrì, con la tonaca color pulce che le sbatteva dietro, e nella camera della moribonda si udì un gran trambusto, seggiole rovesciate, donne che strillavano. Don Gesualdo s'alzò di botto, vacillando, coi capelli irti, posò la chicchera sul tavolino e si mise a passeggiare innanzi e indietro, fuori di sé, picchiando le mani l'una sull'altra e ripetendo: s'è fatta la festa, s'è fatta. Parte quarta, capitolo terzo. Giunse poco dopo una lettera d'Isabella, la quale non sapeva nulla ancora della catastrofe e fece piangere gli stessi Sassi. Il duca scrisse anche lui un foglietto con una lista nera larga un dito e il sigillo stemmato, pur esso nero, che stringeva il cuore, inconsolabile per la perdita della suocera. Diceva che alla duchessa s'era dovuto nascondere la verità per consiglio degli stessi medici, visto che sarebbe stato un colpo di fulmine, malaticcia come era anch'essa, giusto alla vigilia di mettersi in viaggio per andare a vedere sua madre. Terminava chiedendo per lei qualche ricordo della morta, una bazzeccola, una ciocca di capelli, il libro da messa, l'anellino nuziale che soleva portare al dito. Al notaro, poi, scrisse per chiedere se la defunta, buon'anima, avesse lasciati beni stradotali. Si seppe poi da don Emanuele Fiorio, l'impiegato della posta, il quale scovava i fatti di tutto il paese, giacché il notaro non rispose neppure, e solo con qualche intimo, brontolone come s'era fatto con l'età, andava dicendo: mi pare che il signor duca sia ridotto a cercar la luna nel pozzo, mi pare. La povera morta se n'era andata alla sepoltura in fretta, fra quattro ceri, nel subbuglio della gente ammutinata che voleva questo e voleva quell'altro, stando in piazza dalla mattina alla sera, a vociare con le mani in tasca e la bocca aperta, aspettando la manna che doveva piovere dal campanile imbandierato. Ciolla, che era diventato un pezzo grosso alfine, con una penna nera nel cappello e un camiciotto di velluto che sembrava un bambino, a quell'età passeggiava su e giù per la piazza, guardando di qua e di là come a dire alla gente: ehi, badate a voi adesso. Don Luca, portando la croce dinanzi alla bara, ammiccava gentilmente per farsi strada fra la folla e sorrideva ai conoscenti, come udiva lungo la via tutti quei gloria che recitava la gente alle spalle di mastro don Gesualdo. Un brigante, un assassino, uno che s'era arricchito,
mentre tanti altri erano rimasti poveri e pezzenti peggio di prima. Uno che aveva i magazzini pieni di roba e mandava ancora l'usciere in giro per raccogliere il debito degli altri. A strillare più forte erano i debitori, che s'erano mangiato il grano in erba prima della messe. Gli rinfacciavano pure di essere il più tenace a non voler che gli altri si pigliassero le terre del comune, ciascuno il suo pezzetto. Non si sapeva donde fosse partita l'accusa, ma ormai era cosa certa. Lo dicevano tutti: il canonico Lupi, armato sino ai denti, il barone Rubiera, colla cacciatora di fustagno, come un povero diavolo. Essi erano continuamente in mezzo ai capannelli, alla mano e bonaccioni, col cuore sulle labbra. Quel mastro don Gesualdo sempre lo stesso. Aveva fatto morire la moglie senza neppure chiamare un medico da Palermo. Una trao, una che l'aveva messo all'onore del mondo. A che le era giovato essere tanto ricca? Il canonico si lasciava sfuggire dell'altro ancora, in confidenza. Le stesse messe in suffragio dell'anima avevano lesinato alla poveretta. Lo so di certo, sono stato in sagrestia, se non a cuore neppure pel sangue suo. Non mi fate parlare, che domattina devo dir messa. Nobili e plebei, passato il primo sbigottimento, erano diventati tutti una famiglia. Adesso i signori erano infervorati a difendere la libertà. Preti e frati col crocefisso sul petto, o la coccarda di Pio IX e lo schioppo ad armacollo. Don Nicolino Margarone s'era fatto capitano, con gli speroni e il berretto gallonato. Donna Agrippina Macrì preparava filacce e parlava d'andare al campo appena cominciava la guerra. La signora capitana raccoglieva per la compera dei fucili, vestita di 3 colori, il casacchino rosso, la gonnella bianca e un cappellino calabrese con le penne verdi che era un amore. Le altre dame ogni giorno portavano sassi alle barricate, fuori porta, coi canestrini ornati di nastri e la musica avanti. Sembrava una festa, mattina e sera, con tutte quelle bandiere, quella folla per le strade, quelle grida di viva e di abbasso, ogni momento lo scampanio, la banda che suonava, la luminaria più tardi. Le sole finestre che rimanessero chiuse erano quelle di don Gesualdo Motta, lui solo, che se ne stesse, rintanato come un lupo, nemico del suo paese, adesso che ci s'era ingrassato, lagnandosi continuamente che venivano a pelarlo ogni giorno, la commissione per i poveri, il prestito forzoso, la questua pei fucili. Lui lo mettevano in capolista, lo tassavano il doppio degli altri, gli toccava difendersi e litigare. I signori del comitato, che tornavano stanchi di casa sua, dopo un'ora di tira e molla, ne contavano delle belle. Dicevano che non capiva più niente, uno stupido, l'ombra di mastro don Gesualdo, un cadavere addirittura, che stava ancora in piedi per difendere i suoi interessi, ma la mano di Dio arriva, tosto o tardi. Intanto i villani e gli affamati, che stavano in piazza dalla mattina alla sera, a bocca aperta, aspettando la manna che non veniva, si scaldavano il capo a vicenda, discorrendo delle soperchierie patite, delle invernate di stenti, mentre c'era della gente che aveva i magazzini pieni di roba, dei campi e delle vigne. Pazienza i signori che c'erano nati, ma non si davano pace, pensando che don Gesualdo Motta era nato povero e nudo al par di loro. Se lo rammentavano tutti povero bracciante. Speranza, la stessa sua sorella, predicava lì, di faccia alla bandiera inalberata sul palazzo della città, che era giunto alfine il momento di restituire il mal tolto, di farsi giustizia con le proprie mani. Aizzava contro allo zio i suoi figliuoli, che s'erano fatti grandi e grossi e capaci di far valere le loro ragioni, se non fossero stati 2 capponi, come il genitore, che s'era acquetato subito, quando il cognato aveva mandato un gruzzoletto allorché Bianca stava male,
dicendo che voleva fare la pace con tutti quanti e dei guai ne aveva anche troppi. Giacalone, a cui don Gesualdo aveva fatto pignorar la mula pel debito del raccolto, l'erede di Pirtuso, che litigava ancora con lui per certi denari che il sensale s'era portati all'altro mondo. Tutti coloro che gli erano contro per un motivo o per l'altro soffiavano adesso nel fuoco, dicendone roba da chiodi, raccontando tutte le porcherie di mastro don Gesualdo, sparlandone in ogni bettola e in ogni crocchio, stuzzicando anche gli indifferenti con quella storia delle terre comunali che dovevano spartirsi fra tutti quanti, delle quali ciascuno aspettava il suo pezzetto di giorno in giorno, e ancora non se ne parlava, e chi ne parlava lo facevano uccidere a tradimento per tappargli la bocca. Si sapeva da dove era partito il colpo. Mastro Titta aveva riconosciuto Gerbido, l'antico garzone di don Gesualdo, mentre fuggiva celandosi il viso nel fazzoletto. Così tornò a galla la storia di Nanni l'orbo, il quale s'era accollata la ganza di don Gesualdo coi figliuoli, dei poveri trovatelli che andavano a zappare nei campi del genitore per guadagnarsi il pane e gli baciavano le mani per giunta, come quella bestia di Diodata che a chi gli dava un calcio rispondeva grazie. Dai e dai erano arrivati a scatenargli contro anche loro una sera che li avevano tirati in quelle chiacchiere all'osteria, e i due ragazzacci non possedevano neppure di che pagar da bere agli amici. Don Gesualdo si vide comparire a quell'ora Nunzio, il più ardito. Il nome del nonno sì, glielo aveva dato, ma la roba no. Per poco non s'accapigliarono padre e figlio. Si fece un gran gridare, una lite che durò mezz'ora. Accorse anche Diodata, coi capelli per aria, vestita di nero. Nunzio, ubriaco fradicio, pretendeva il fatto suo lì su due piedi, e gliene disse di tutte le specie, a lei e a lui. Lo zio Santo, che s'era accomodato col fratello, dopo la morte della cognata, aiutandolo a passar l'angustia, mangiando e bevendo alla sua barba, afferrò la stanga per metter pace. Il povero don Gesualdo andò a coricarsi più morto che vivo. In mezzo a tanti dispiaceri s'era ammalato davvero. Gli avvelenavano il sangue tutti i discorsi che sentiva fare alla gente. Don Luca, il sagrestano, il quale gli s'era ficcato in casa quasi fosse già l'ora di portargli l'olio santo, pretendeva che don Gesualdo dovesse aprire i magazzini alla povera gente se voleva salvare l'anima e il corpo. Lui ci aveva 5 figliuoli sulle spalle, 5 bocche da sfamare, e la moglie 6. Mastro Titta, quando era venuto a cavargli il sangue, gli cantò il resto con la lancetta in aria. Vedete, se non mettono giudizio, certuni va a finir male stavolta. La gente non ne può più. Sono 40 anni che levo pelo e cavo sangue, e sono ancora quello di prima, io. Don Gesualdo, malato, giallo, con la bocca sempre amara, aveva perso il sonno e l'appetito. Gli erano venuti dei crampi allo stomaco che gli mettevano come tanti cani arrabbiati dentro. Il barone Zacco era il solo amico che gli fosse rimasto, e la gente diceva pure che doveva averci il suo interesse a fargli l'amico, qualche disegno in testa. Veniva a trovarlo sera e mattina, gli conduceva la moglie e le figliuole, vestiti di nero tutti quanti, che annebbiavano una strada. Gli lasciava la sua ragazza per curarlo. Lavinia ci ha la mano apposta per far decotti. Lavinia è un diavolo per tener d'occhio una casa. Lasciate fare a Lavinia, che sa dove metter le mani. Dall'altro canto, poi, faceva il viso brusco se Diodata aveva la faccia di farsi vedere ancora lì, da don Gesualdo, con il fazzoletto nero in testa, carica di figliuoli, di già canuta e curva come una vecchia. No, no, buona donna, non abbiamo bisogno di voi. Badate ai fatti vostri piuttosto,
che qui la cucagna è finita. Poscia in confidenza spifferava anche delle parternarie all'amico. Che diavolo ne fate di quella vecchia? Non vi conviene di lasciarvela abbazzicar fra i piedi colei, ora che è vedova, dopo che l'avete avuta in casa anche da zitella. Il mondo, sapete bene, ha la lingua lunga. Poi quell'altra storia, la morte di suo marito. È vero che se lo meritava, ma infine è meglio chiudere la bocca alla gente. Del resto non avete bisogno di nulla, ora che ci abbiamo qui la mia ragazza. Lui stesso si faceva in quattro a disporre e a ordinare nella casa del cugino don Gesualdo, a ficcare il naso in tutti i suoi affari, a correre su e giù con le chiavi dei magazzini e della cantina. Gli consigliava pure di mettere a frutto il denaro contante, se ce n'aveva in serbo, casomai le faccende s'imbrogliassero peggio. Datelo a mutuo, col suo bravo atto dinanzi notaio, un po' per uno, a tutti coloro che gridano più forte, perché non hanno nulla da perdere e minacciano adesso di scassinarvi i magazzini e bruciarvi la casa. Taceranno per adesso, poi se arrivano a pigliarsi le terre del comune, voi ci mettete subito una bella ipoteca. Le cose non possono andare sempre a questo modo. I tempi torneranno a cambiare e voi ci avrete messo sopra le unghie a tempo. Ma lui non voleva sentir parlare di denaro. Diceva che non ne aveva, che suo genero l'aveva rovinato, che preferiva riceverli a schioppettate quelli che venivano a bruciargli la casa o a scassinargli i magazzini. Era diventato una bestia feroce, verde dalla bile. La malattia stessa gli dava la testa. Minacciava. Ah, la mia roba! Voglio vederli! Dopo 40 anni che ci ho messo a farla, un tarì dopo l'altro. Piuttosto cavatevi fuori il fegato e tutto il resto in una volta, che li ho fradici dai dispiaceri. A schioppettate voglio ammazzarne prima una dozzina. A chi ti vuol togliere la roba, levagli la vita. Perciò aveva armato Santo e Mastro Nardo, il vecchio manovale, con sciabole e carabine. Teneva il portone sbarrato, 2 mastini feroci nel cortile. Dicevasi che in casa sua ci fosse un arsenale, che la sera ricevesse Canali, il marchese Limoli, dell'altra gente ancora, per congiurare, e un bel mattino si sarebbero trovate le forche in piazza e appesi tutti coloro che avevano fatta la rivoluzione. I pochi amici perciò l'avevano abbandonato, onde non esser visti di cattivo occhio, e Zacco correva davvero un brutto rischio continuando ad andare da lui e a condurgli tutta la famiglia. Peccato che con voi ci si rimette il ranno e il sapone, gli disse però più di una volta. Sua moglie, infine, vedendo che non si veniva a una conclusione con quell'uomo, lasciò scoppiare la bomba. Un giorno che don Gesualdo s'era appisolato sul canapè, giallo come un morto, e la sua ragazza gli faceva da infermiera, messa a guardia accanto alla finestra. Scusatemi, cugino, sono madre e non posso più tacere, infine. Tu, Lavinia, vai di là, che ho da parlare col cugino don Gesualdo. Ora che non c'è più la mia ragazza, apritemi il cuore, cugino mio, e ditemi chiaro la vostra intenzione. Quanto a me ci avrei tanto piacere, ed anche il barone mio marito, ma bisogna parlarci chiaro. Il poveraccio spalancò gli occhi assonnati, ancora disfatto dalla colica. Che dite? Che volete? Io non vi capisco. Ah, non mi capite? Allora che ci sta a fare qui la mia Lavinia, una zitella? Siete vedovo finalmente e gli anni del giudizio li dovete anche avere per pigliare una risoluzione e sapere quel che volete fare. Niente, io non voglio far niente, voglio stare in pace, se mi lasciano stare. Ah, così? Stateci pure a comodo vostro, ma intanto non è giusto, capite bene, sono madre. E stavolta
risoluta, ordinò alla figliuola di prendere il manto e venirsene via. Lavinia obbedì, furibonda anche lei. Tutte e due, uscendo da quella casa per l'ultima volta, fecero tanto di croce sulla soglia. Una galera, quella baracca. La povera cugina Bianca ci aveva lasciato le ossa col mal sottile. Zacco, la sera stessa, andò a far visita al barone Rubiera, invece di annoiarsi con quel villano di mastro don Gesualdo, che passava la sera a lamentarsi, tenendosi la pancia all'oscuro per risparmiare il lume. Mi volete, cugino Rubiera, donna Giuseppina. Don Ninì era uscito per assistere a certo conciliabolo in cui si trattavano affari grossi. Intanto che aspettava, il barone Zacco volle fare il suo dovere con la baronessa madre, che era stato un pezzo senza vederla. La trovò nella sua camera, inchiodata sul seggiolone di faccia al letto matrimoniale, accanto al quale era ancora lo schioppo del marito, buon'anima, e il crocefisso che gli avevano messo sul petto in punto di morte, imbacuccata in un vecchio scialle e con le mani inerte in grembo. Appena vide entrare il cugino Zacco, si mise a piangere di tenerezza, rimbambita, delle lacrime grosse e silenziose che si gonfiavano a poco negli occhi torbidi e scendevano lentamente giù per le guance flosce. Bene, bene, mi congratulo, cugina Rubiera. La testa è sana. Conoscete ancora la gente. Essa voleva narrargli anche i suoi guai, biasciando, sbuffando e imbrogliandosi, con la lingua grossa e le labbra pavonazze, spumanti di bava. Il barone, affettuoso, tendeva l'orecchio, si chinava su di lei. Che cosa? Sì, sì, capisco. Avete ragione, poveretta. In quella sopraggiunse la nuora infuriata. Non si capisce una maledetta, osservò Zacco. Deve essere un purgatorio per voi altri parenti. La paralitica fulminò un'occhiata feroce, rizzando più che poteva il capo piegato sull'omero, mentre donna Giuseppina la sgridava come una bimba, asciugandole il mento con un fazzoletto sudicio. Che avete? Che volete? Stolida. Vi rovinate la salute. È proprio una creaturina di latte, Dio lodato. Non bisogna credere a quello che dice. Ci vuole una pazienza da santi a durarla con lei. La suocera adesso spalancava gli occhi, guardandola atterrita, rannicchiando il capo nelle spalle, quasi aspettando di essere battuta. Vedete? Santa pazienza. Ve l'ho detto, conchiuse il barone. Avete il purgatorio in terra per andarvene dritti in paradiso. Indi giunse don Ninì a prendere le chiavi della cantina. Trovando il cugino, fece un certo viso sciocco. Ah, cugino, che c'è di nuovo? Vostra moglie sta bene? Qui da me lo vedete. Guai con la pala. Che c'è? Mammà? I soliti capricci? Permettetemi, cugino Zacco, devo scendere giù un momento. Le chiavi stavano sempre lì, appese allo stipite dell'uscio. La paralitica li accompagnava con gli occhi, senza poter pronunziare una parola, sforzandosi più che potesse di girare il capo a ogni passo che faceva il figliuolo, con delle chiazze di sangue guasto che gli ribollivano a un tratto nel viso cadaverico. Zacco allora cominciò a snocciolare il rosario contro di mastro don Gesualdo. Signore Dio, me ne accuso e me ne pento. L'ho durata fin troppo con lui. Mi pareva una brutta cosa abbandonarlo nel bisogno, in mezzo a tutti i suoi nemici. Non fosse altro per carità cristiana. Ma via, è troppo. Neanche i suoi parenti possono tollerarlo, quell'uomo, figuratevi. Neanche quello stolido di don Ferdinando. Si contenta di non uscire più di casa pur di non essere costretto a mettere il vestito nuovo che gli ha mandato a regalare il cognato. Sin che campa, avete inteso? Quello è un uomo di carattere. Infine sono stanco, avete capito? Non voglio rovinarmi per amore di mastro don Gesualdo.
ho moglie e figliuoli. Dovrei portarmelo appeso al collo come un sasso per annegarmi? Ah, ve l'avevo detto io. Vediamo, via, in coscienza. Cosa era mastro don Gesualdo 20 anni fa? Ora ci metti i piedi sul collo, a noi altri. Vedete, signori miei, un barone Zacco che gli lustra le scarpe e si inimica coi parenti per lui. L'altro chinava il capo, contrito. Confessava che aveva errato, a fin di bene, per impedirgli di fare dell'altro male e cercare di cavarne quel poco di buono che si poteva. Una volta in vita si può sbagliare. L'avete capita finalmente? Avete visto chi aveva ragione di noi due? La moglie gli chiuse la parola in bocca con una gomitata. Lasciatelo parlare. È lui che deve dire ciò che vuole adesso da noi, quel che è venuto a fare. Bene, conchiuse Zacco con una risata bonaria. Son venuto a fare il figliuol prodigo. Via. Siete contenti? Donna Giuseppina era contenta a bocca stretta. Suo marito guardò prima lei, poi il cugino Zacco e non seppe che dire. Bene, riprese Zacco un'altra volta. So che stasera quei ragazzi vogliono fare un po' di chiasso per le strade. Ci avete appunto in mano le chiavi della cantina per tenerli allegri. Badate che non ho peli sulla lingua se a qualcuno salta in mente di venire a seccarmi sotto le mie finestre. Ci ho molta roba anch'io nello stomaco e non voglio aver dei nemici a credenza come mastro don Gesualdo. Marito e moglie si guardarono negli occhi. Son padre di famiglia, tornò a dire il barone. Devo difendere i miei interessi. Scusate se giochiamo a darci il gambetto fra di noi. Donna Giuseppina prese la parola lei, scandolezzata. Ma che discorsi son questi? Scusatemi piuttosto se metto bocca nei vostri affari, ma infine siamo parenti. Questo dico io, siamo parenti ed è meglio stare uniti fra noi di questi tempi. Don Ninì gli tese la mano. Che diavolo, che sciocchezze! Quindi si sbottonò completamente, guardando ogni tanto sua moglie. Venite in teatro questa sera per la cantata dell'inno. Fatevi vedere insieme a noi altri. Ci sarà anche il canonico. Dice che non fa peccato perché è l'inno del Papa. Discorreremo poi. Bisogna metter mano alla tasca, amico mio. Bisogna spendere e regalare. Vedete io? E agitava in aria le chiavi della cantina. La vecchia, che non aveva perduto una parola di tutto il discorso, sebbene nessuno badasse a lei, si mise a grugnire in una collera ostinata di bambina, gonfiando apposta le vene del collo per diventare pavonazza in viso. Ricominciò il baccano. Nuora e figliuolo la sgridavano a un tempo. Lei cercava di urlare più forte, agitando la testa furibonda. Accorse anche Rosaria, col ventre enorme, le mani sudice nella criniera arruffata e grigiastra, minacciando la paralitica lei pure. Guardate un po', è diventata cattiva come un asino rosso. Cosa gli manca, eh? Mangia come un lupo. Rosaria non la finiva più su quel tono. Il barone Zacco pensò bene di accomiatarsi in quel frangente. Dunque, stasera alla cantata. Parte quarta, capitolo quarto. C'era un teatrone, poiché s'entrava gratis. Lumi, cantate, applausi che salivano alle stelle. La signora Aglae era venuta apposta da Modica, a spese del comune, per declamare l'inno di Pio IX ed altre poesie d'occasione. Al vederla vestita alla greca, con tutta quella grazia di Dio addosso, prosit a lei, don Ninì Rubiera, nella commozione generale, si sentiva venire le lagrime agli occhi e smanacciava più forte degli altri, borbottando fra di sé. Corpo di... e ancora un bel pezzo di donna. Fortuna che non ci sia mia moglie qui. Ma i rimasti fuori, che spingevano senza potere entrare,
partirono finalmente a strillare viva e morte per conto proprio, e quanti erano in teatro al baccano uscirono in piazza, lasciando la prima donna e il signor Pallante a sbracciarsi da soli, colle bandiere in mano. In un momento si riunì una gran folla che andava ingrossando sempre al par di un fiume. Udivasi un gridio immenso, degli urli che nel buio e nella confusione suonavano minacciosi. Don Nicolino Margarone, Zacco, Mommino Neri, tutti bene intenzionati, si sgolavano a chiamare fuori i lumi per vederci chiaro e che non nascessero dei guai. La folla durò un pezzo a vociare di qua e di là, indi si rovesciò come un torrente giù per la via di San Giovanni. Dinanzi all'osteria di Pecu Pecu c'era un panchettino con dei tegami di roba fritta che andò a catafascio, petronciani e pomidori sotto i piedi. Santo Motta, che stava lì di casa e bottega, strillava come un ossesso, vedendo andare a male tutta quella roba. Bestie, animali, che non ne mangiate, grazia di Dio? Quasi pestavano anche lui nella furia. Giacalone e più infervorati proposero di sfondare l'uscio della chiesa e portare il santo in processione per far più colpo. Sì e no, bestemmie e sorgozzoni lì all'oscuro sul sagrato. Mastro Cosimo intanto s'era arrampicato sul campanile e suonava a distesa. Le grida e lo scampanio giungevano sino alla Lia, sino a Monte Lauro, come delle folate di uragano. Dei lumi si vedevano correre nel paese alto, un finimondo. A un tratto, quasi fosse corsa una parola d'ordine, la folla s'avviò tumultuando verso il fosso, dietro coloro che sembravano i caporioni. Mèndola, don Nicolino, lo stesso canonico Lupi, che s'era cacciato nella baraonda fin di bene, strillavano inutilmente: ferma, ferma! Il barone Zacco, non avendo più le gambe di prima, faceva piovere delle legnate a chi piglia piglia per far intender ragione agli orbi. Ehi, che facciamo? Adagio, signori miei, non cominciamo a far porcherie. In queste cose si sa dove si comincia e non si sa. Come molti avevano messo orecchio al discorso di sfondar usci e far la festa a tutti i santi, la marmaglia ora pigiavasi dinanzi ai magazzini di mastro don Gesualdo. Dicevasi che erano pieni sino al tetto. Uno che era nato povero come Giobbe e adesso aveva messo superbia ed era nemico giurato dei poveretti dei liberali. Coi sassi, coi randelli. 2 o 3 s'erano armati di un pietrone e davano sulla porta che parevano cannonate. Si udiva la vocetta stridula di Brasi Camauro, il quale piagnucolava come un ragazzo: signori miei, non c'è più religione, non vogliono più sapere né di Cristi né di santi, vogliono lasciarci crepare di fame tutti. All'improvviso dal frastuono scapparono degli urli da far accapponare la pelle. Santo Motta, malconcio e insanguinato, rotolandosi per terra, riuscì a far fare un po di largo dinanzi all'uscio del magazzino. Allora i galantuomini, vociando anche loro, spingendo, tempestando, cacciarono indietro i più riottosi. Il canonico Lupi, aggrappato all'inferriata della finestra, tentava di farsi udire: maniera, religione, la roba altrui, il Santo Padre, se cominciamo. Altre grida rispondevano dalla moltitudine: eguali, poveri, tirare pei piedi, bue grasso. Giacalone, onde aizzar la folla, spinse avanti i 2 bastardi di Diodata che erano nella calca, schiamazzando: don Gesualdo, se c'è giustizia, abbandonate in mezzo a una strada, se ne lagna anche Domeneddio, andare a fare i conti con lui. Dalla piazza di Santa Maria di Gesù, dalle prime case di San Sebastiano, i vicini, spaventati,
videro passare una fiumana di gente, una baraonda, delle armi che luccicavano, delle braccia che si agitavano in aria, delle facce accese e stravolte che apparivano confusamente al lume delle torce a vento. Usci e finestre si chiudevano con fracasso. Si udivano da lontano strilli e pianti di donne, voci che chiamavano Maria Santissima, santi cristiani. Don Gesualdo era in letto malato quando udì bussare alla porticina del vicoletto che pareva volessero buttarla giù. Poi il rombo della tempesta che sopravveniva. La sera stessa un'anima caritatevole era corsa a prevenirlo. Badate, don Gesualdo, ce l'hanno con voi perché siete borbonico, chiudetevi in casa. Lui, che aveva tanti altri guai, s'era stretto nelle spalle, ma al vedere adesso che facevano sul serio, balzò dal letto così come si trovava, col fazzoletto in testa e il cataplasma sullo stomaco, infilandosi i calzoni a casaccio, mettendo da parte i suoi malanni a quella voce che gli gridava don Gesualdo, presto, scappate. Una voce che non l'avrebbe dimenticata in 1000 anni, arruffato, scamiciato, con gli occhi che luccicavano simili a quelli di un gatto inferocito, nella faccia verde di bile, andava e veniva per la stanza cercando pistole e coltellacci, risoluto a vender cara la pelle almeno. Mastro Nardo e quei pochi di casa che gli erano rimasti affezionati per il bisogno si raccomandavano l'anima a Dio. Finalmente il barone Mèndola riescì a farsi aprire l'uscio del vicoletto. Don Gesualdo, appostato alla finestra col fucile, stava per fare un subisso. Gridò Mèndola entrando trafelato, tirate ad ammazzarmi per giunta? Questa è la ricompensa? L'altro non voleva sentir ragione. Tremava tutto dalla collera. Ah, così, a questo punto siamo arrivati, che un galantuomo non è sicuro neppure in casa, che la roba sua non è più sua. Eccomi. Cadrà Sansone con tutti i filistei, però. Lo stesso lupo, quando lo mettono con le spalle al muro. Zacco e 2 o 3 altri ben intenzionati, che erano sopravvenuti intanto, sudavano a persuaderlo, vociando tutti insieme. Che volete fare? Contro un paese intero? Siete impazzito? Bruceranno ogni cosa. Cominciano di qua la strage degli innocenti. Ci farete ammazzare tutti quanti. Lui s'ostinava furibondo coi capelli irti. Quand'è così, giacché pretendono metterci le mani in tasca per forza, giacché mi pagano a questo modo, ho fatto del bene, ho dato da campare a tutto il paese. Ora gli fo mangiar la polvere al primo che mi capita. Proprio era risoluto di fare uno sterminio. Per fortuna irruppe nella stanza il canonico Lupi e gli si buttò addosso senza badare al rischio, spingendolo e sbatacchiandolo di qua e di là, finché arrivò a strappargli di mano lo schioppo. Che diavolo! Con le armi da fuoco non si scherza! Aveva il fiato ai denti, il cranio rosso e pelato che gli fumava come quando era giovane, e balbettava con la voce rotta. Santo diavolone, don Beniddio, perdonatemi, mi fate parlare come un porco, don Asino. Siamo qui per salvarvi la vita e non ve lo meritate. Volete far mettere il paese intero a sacco e fuoco? Non m'importa di voi, bestia che siete, ma certe cose non bisogna lasciarle incominciare neppure per ischerzo, capite? Neppure un nemico mortale, se coloro che sinora si sfogano a gridare pigliano gusto anche a metter mano nella roba altrui, siamo fritti. Il canonico era addirittura fuori della grazia di Dio. Gli altri davano addosso ancor essi su quella bestia testarda di mastro don Gesualdo, che risicava di comprometterli tutti quanti. Lo mettevano in mezzo, lo spingevano verso il muro, gli rinfacciavano l'ingratitudine, lo stordivano. Il barone Zacco arrivò a passargli un braccio al collo, in confidenza, confessandogli all'orecchio che era con lui, contro la canaglia, ma per il momento ci voleva prudenza, lasciar correre, chinare il capo. Dite di sì,
tutto quello che vogliono adesso. Non c'è lì il notaio per mettere in carta le vostre promesse. Un po' di maniera, un po' di denaro, meglio dolor di borsa che dolor di pancia. Don Gesualdo, seduto su di una seggiola asciugandosi il sudore con la manica della camicia, non diceva più nulla, stralunato. Giù al portone intanto il barone Rubiera, don Nicolino, il figlio di Neri, si sbracciavano a calmare i più riottosi. Signori miei, avete ragione, si farà tutto quello che volete. Abbiamo la bocca per mangiar tutti quanti. Viva! Viva! Tutti fratelli! Una mano lava l'altra. Domani, alla luce del sole. Chi ha bisogno venga qui da noi. Ora è tardi e siamo tutti d'un colore, birbanti e galantuomini. Ehi, ehi, dico! Don Nicolino dovette afferrare pel collo un tale che stava per cacciarsi dentro il portone socchiuso, approfittando della confusione e della ressa che facevasi attorno a una donna la quale strillava e supplicava: Nunzio, Gesualdo, figliuoli miei, che vi fanno fare? Nunzio, ah, Madonna Santa! Era Diodata, la quale aveva sentito dire che i suoi ragazzi erano nella baraonda, a gridare viva e morte contro don Gesualdo anche loro, ed era corsa con le mani nei capelli. Madonna Santa, che vi fanno fare? Zacco e Mastro Nardo portarono giù intanto dei barili pieni e aiutavano a metter pace mescendo da bere a chi ne voleva, mentre il canonico di lassù predicava: domani, tornate domani chi ha bisogno, adesso non c'è nessuno in casa. Don Gesualdo è fuori, in campagna, ma col cuore è anch'esso qui, con noi altri, per aiutarvi. Sicuro, ciascuno ha da avere il suo pezzo di pane e il suo pezzo di terra. Ci aggiusteremo. Tornate domani. Domani un corno! Brontolò di dentro don Gesualdo. Mi pare che vossignoria aggiustate ogni cosa a spese mie. Canonico! Volete star zitto? Volete farmi fare la figura del bugiardo? Se ho detto che non ci siete, per salvarvi la pelle. Don Gesualdo tornò a ribellarsi. Perché? Che ho fatto? Io sono in casa mia. Avete fatto che siete ricco come un maiale, gli urlò infine all'orecchio il canonico, che perse la pazienza. Gli altri allora l'assaltarono tutti insieme, con le buone, con le cattive, dicendogli che se i rivoltosi lo trovavano lì, della casa non lasciavano pietra sopra pietra, pigliavano ogni cosa, neanche gli occhi per piangere gli lasciavano, finché lo indussero a scappare dalla parte del vicoletto. Mèndola corse a bussare all'uscio dello zio Limoli. Al baccano il marchese, ormai sordo come una talpa, s'era buttato un ferraiuolo sulle spalle e stava a vedere dietro l'invetriata del balcone, in camicia, con lo scaldino in mano e i piedi nudi nelle ciabatte, quando gli capitò quella nespola fra capo e collo. Ci volle del bello e del buono a fargli capire ciò che volevano da lui a quell'ora. Mastro don Gesualdo, più morto che vivo, gli altri che gli urlavano nell'orecchio uno dopo l'altro: vogliono fargli la festa a vostro nipote don Gesualdo, bisogna nasconderlo. Egli ammiccava con le palpebre flosce e cascanti, accennando di sì, mentre abbozzava un sorriso malizioso. Ah, la festa? A don Gesualdo? È giusto, è venuto il vostro tempo, caro mio, siete il campione della mercanzia. Ma finalmente, al sentire che invece volevano accopparlo, mutò registro, fingendo d'essere inquieto con la vocetta fessa. Che? Lui pure? Cosa vogliono dunque? Dove andiamo di questo passo? Mèndola gli spiegò che don Gesualdo era il pretesto per dare addosso ai più danerosi, ma lì non sarebbero venuti a cercarne dei denari. Il vecchio accennava di no anche lui, guardando intorno con quel sorrisetto agro sulla bocca sdentata. Erano 2 stanzacce invecchiate con lui, nelle quali ogni sua abitudine aveva lasciato l'impronta. La macchia d'unto dietro la seggiola su cui appisolavasi dopo pranzo,
i mattoni smossi in quel breve tratto fra l'uscio e la finestra, la parete scalcinata accanto al letto dove soleva accendere il lume, e in quel sudiciume il marchese ci stava come un principe, sputando in faccia a tutti quanti le sue miserie. Scusate, signori miei, se vi ricevo in questa topaia. Non è per il vostro merito, don Gesualdo. La bella parentela che avete presa, eh? Sul vecchio canapè, addossato al muro, puntellandolo con gli stessi mattoni rotti, improvvisarono, alla meglio, un letto per don Gesualdo, che non stava più in piedi, mentre il marchese continuava a brontolare. Guardate cosa ci capita. Ne ho viste tante, ma questa qui non me l'aspettavo. Pure gli offrì di dividere con lui la scodella di latte in cui aveva messo a inzuppare delle croste di pane. Son tornata a Balia, vedete? Non ho altro da offrirvi a cena. La carne non è più pei miei denti, né per la mia borsa. Voi sarete avvezza a ben altro, amico mio. Che volete farci? Il mondo gira per tutti, caro don Gesualdo. Ah, rispose lui, non è questo, no, signor marchese, è che lo stomaco non mi dice. L'ho pieno di veleno, un cane arrabbiato ci ho. Bene, dissero gli altri, ringraziate Dio, qui nessuno vi tocca. Fu un colpo tremendo per mastro don Gesualdo, l'agitazione, la bile, il malanno che ci aveva in corpo. La notte passò come Dio volle, ma il giorno dopo, all'Ave Maria, tornò Mèndola intabarrato, col cappello sugli occhi, guardandosi intorno prima d'infilar l'uscio. Un'altra adesso, esclamò entrando. Vi hanno fatto la spia, don Gesualdo, e vogliono stanarvi anche di qua, per costringervi a mantenere ciò che ha promesso il canonico. Ciolla in persona, l'ho visto laggiù, a far sentinella. Il marchese, che era tornato arzillo e gaio fra tutto quel parapiglia, aguzzando l'udito, ficcandosi in mezzo per acchiappar qualche parola, corse al balcone. Sicuro, eccolo lì, col camiciotto, come un bambino. Vuol dire che si torna indietro tutti. Don Gesualdo s'era alzato sbuffando, gridando che era meglio finirla, che correva giù a dargliela lui, la promessa, al ciolla, e giacché lo cercavano, era lì, pronto a riceverli. Certo, certo, ripeteva il marchese, se vi cercano vuol dire che hanno bisogno di voi. Di me non vengono a cercare sicuro. Vogliono farvi gridare vive e morte insieme a loro? E voi andateci. Viva voi che avete da fargli gridare. No, so io quello che vogliono, ribatté don Gesualdo imbestialito. Scusate, non si tratta soltanto di voi adesso, osservò Mèndola. È che dietro di voi ci siamo tutto il paese. Sopraggiunse il canonico grattandosi il capo, impensierito della piega che pigliava la faccenda. Durava la baldoria, una bella cosa per certa gente. Quei bricconi s'erano legate al dito le parole di pace che egli si era lasciato sfuggire in quel frangente e stavano in piazza tutto il giorno ad aspettare la manna dal cielo. M'avete messo in un bell'imbroglio, voi, don Gesualdo. A quell'uscita del canonico successe un altro battibecco fra loro due. Io? Eh? Io? Son io che ho promesso mari e monti? Per chetarli in nome di Dio, parole che si dicono, si sa. Avrei voluto vedervi dinanzi a quelle facce scomunicate. Il marchese si divertiva. Senti, senti, guarda, guarda. Insomma, conchiuse Mèndola, queste son chiacchiere e bisogna pigliar tempo. Intanto voi levatevi di mezzo. Causa causarum. In fondo a una cisterna, in un buco, dove diavolo volete, ma non è la maniera di compromettere tanti padri di famiglia per causa vostra. In casa Trao, suggerì il canonico. Vostro cognato vi accoglierà a braccia aperte. Nessuno sa che c'è ancora lui al mondo e non verranno a cercarvi sin lì. Il marchese approvò anch'esso. Benissimo, è una bella pensata. Cane e gatto chiusi insieme. Don Gesualdo s'ostinava a opporsi. Allora, esclamò il canonico, io me ne lavo le mani come Pilato, anzi vado a chiamarvi Ciolla e tutti quanti se volete. Don Gesualdo era ridotto in uno stato che di lui ne facevano quel che volevano. A 2 ore di notte,
per certe stradicciuole fuori mano, andarono a svegliare Grazia, che aveva la chiave del portone, e al buio tentoni arrivarono sino all'uscio di don Ferdinando. chi è si udì belare di dentro una voce asmatica. Grazia, chi è? Siamo noi, don Gesualdo, vostro cognato. Nessuno rispose. Poi si udì frugare nel buio e a un tratto don Ferdinando si chiuse dentro col paletto e si mise ad ammonticchiare sedie e tavolini dietro l'uscio, continuando a strillare spaventato. Grazia, Grazia! Corpo del diavolo, esclamò Mèndola. Qui si fa peggio. Quella bestia farà correre tutto il paese. Il canonico rideva sotto il naso, scuotendo il capo. Grazia, intanto, aveva acceso un mozzicone di candela e li guardava in faccia ad uno, allibita, battendo le palpebre. Che volete fare, signori miei? Azzardò infine timidamente. Don Gesualdo non si reggeva più in piedi, pallido e disfatto, proruppe in tono disperato. Io voglio tornarmene a casa mia, a qualunque costo. Sono risoluto. Nossignore, interruppe il canonico. Qui siete in casa vostra. C'è la quota di vostra moglie. Ah, caspita, avete avuto pazienza sino adesso. Ora basta. Lì, nella camera di donna Bianca. Il letto è ancora tal quale. Mèndola s'era messo di buon umore mentre preparavano la stanza. Frugava dappertutto, andava a cacciare il naso nell'andito oscuro, dietro l'usciolino. Trovava delle barzellette, ricordando le vecchie storie. Quanti casi, quante vicende. Chi ve lo avrebbe detto, don Gesualdo? Lo stesso canonico Lupi si lasciò sfuggire un sorrisetto. Intanto che siete qui, potete fare le vostre meditazioni sulla vita e sulla morte, per passare il tempo. Che commedia questo mondaccio! Vanitas vanitatum. Don Gesualdo gli rivolse un'occhiata nera, ma non rispose. Ci aveva ancora dello stomaco per chiudervi dentro i suoi guai e le sue disgrazie, senza farne parte agli amici, per divertirli. Si buttò a giacere sul letto e rimase solo al buio coi suoi malanni, soffocando i lamenti, mandando giù le amarezze che ogni ricordo gli faceva salire alla gola. D'una cosa sola non si dava pace, che avrebbe potuto crepare lì dov'era, senza che sua figlia ne sapesse nulla. Allora, nella febbre, gli passavano dinanzi agli occhi torbidi Bianca, Diodata, Mastro Nunzio, degli altri ancora, un altro se stesso che affaticavasi e s'arrabattava al sole e al vento, tutti col viso arcigno, che gli sputavano in faccia. Bestia, bestia, che hai fatto? Ben ti stia. A giorno tornò Grazia per aiutare un po'. Sfinita, ansando, si smuoveva una seggiola, fermandosi ogni momento per piantarsi dinanzi a lui con le mani sul ventre enorme e ricominciare le lagnanze contro i parenti di don Ferdinando che le lasciavano quel poveretto sulle spalle, lesinandogli il pane e il vino. Sissignore, l'hanno tutti dimenticato, lì nel suo cantuccio, come un cane malato. Ma io, il cuore non mi dice. Siamo stati sempre vicini, buoni servi della famiglia, una gran famiglia. Il cuore non mi dice no. Dietro di lei veniva una masnada di figliuoli che mettevano ogni cosa a soqquadro. Poi sopraggiunse Speranza, strepitando che voleva vedere suo fratello, quasi egli stesse per render l'anima a Dio. Lasciatemi entrare, è sangue mio infine. Ora che è in questo stato mi rammento solo di esser sua sorella. Lei, il marito, i figliuoli, mise rumore tutto il vicinato. Don Gesualdo lasciò il letto sbuffando, non lo avrebbero tenuto le catene. Voglio tornare a casa mia, che ci sto a fare qui? Tanto lo sanno tutti. A gran stento lo indussero ad aspettare la sera e dopo l'Ave Maria, quatti quatti, Burgio e tutti i parenti l'accompagnarono a casa. Speranza volle restare a guardia del fratello, giacché trovavasi tanto malato, e per miracolo quella notte non gli avevano messo ogni cosa a sacco e ruba. Non vuol dire se siamo in lite. Al bisogno si vede il cuore della gente. Gli interessi sono una cosa
e l'amore è un'altra. Abbiamo litigato, litigheremo sino al giorno del giudizio, ma siamo figli dello stesso sangue. Protestò che l'avrebbe tenuto meglio delle pupille dei propri occhi, lui e la sua roba. Gli schierò dinanzi al letto marito e figliuoli che giravano intorno sguardi cupidi, ripetendo: questo è il sangue vostro, questi non vi tradiscono. Lui, combattuto, stanco, avvilito, non ebbe neanche la forza di ribellarsi. Così, a poco, gli si misero tutti quanti alle costole, i nipoti scorazzando per la casa e pei poderi, spadroneggiando, cacciando le mani dappertutto, la sorella, con le chiavi alla cintola, frugando, rovistando, mandando il marito di qua e di là, pei rimedi e a cogliere erbe medicinali. Come Massaro Fortunato si lagnava di non aver più le gambe di 20 anni per affacchinarsi a quel modo, essa lo sgridava: che volete? Non lo fate per amore di vostro cognato? Carcere, malattie e necessità, si conosce l'amistà. Lei non aveva suggezione di Ciolla e di tutti gli altri della sua risma. Una volta che Vito Orlando pretese di venire a fare una sbravazzata con la pistola in tasca per liquidare certi conti con don Gesualdo, essa lo inseguì giù per le scale buttandogli dietro una catinella d'acqua sporca. Lo stesso canonico Lupi aveva dovuto mettersi la coda fra le gambe e non era tornato a fare il generoso con la roba altrui, ora che Ciolla e più facinorosi erano partiti a cercar fortuna in città con bandiere e trombette. Il canonico, onde chetare gli altri, aveva preso il ripiego di sortire in processione con la disciplina e la corona di spine, e così gli altri si sfogavano in feste e quarant'ore, mentre lui andava predicando la fratellanza e l'amore del prossimo. Però un baiocco non lo mette fuori, sbraitava comare Speranza, e questo va bene, ma se torna a fare il camorrista qui da noi lo ricevo come va, tal quale Vito Orlando. Intanto la casa di don Gesualdo era messo a sacco e ruba egualmente. Vino, olio, formaggio, pezze di tela anche sparivano in un batter d'occhio. Dalla Canziria e da Mangalavite giungevano fattori e mezzadri a reclamare contro i figliuoli di Massaro Fortunato Burgio, che comandavano a bacchetta e saccheggiavano i poderi dello zio, quasi fosse già roba senza padrone. Lui, poveraccio, confinato in letto, si rodeva in silenzio, non osava ribellarsi al cognato e alla sorella, pensava ai suoi guai. Ci aveva un cane lì nella pancia che gli mangiava il fegato, il cane arrabbiato di San Vito Martire, che lo martirizzava anche lui. Inutilmente Speranza, amorevole, cercava erbe e medicine, consultava zanni e persone che avevano segreti per tutti i mali. Ciascuno portava un rimedio nuovo, dei decotti, degli unguenti, fino la reliquia e l'immagine benedetta del santo, che don Luca volle provare con le sue mani. Non giovava nulla. L'infermo badava a ripetere: non è niente, un po' di colica, ho avuto dei dispiaceri, domani mi alzerò. Ma non ci credeva più neppur lui, e non si alzava mai. Era ridotto quasi uno scheletro, pelle e ossa. Soltanto il ventre era gonfio come un otre. Nel paese si sparse la voce che era spacciato, la mano di Dio che l'agguantava e l'affogava nelle ricchezze. Il signor Genero scrisse da Palermo onde avere notizie precise. Parlava anche d'affari da regolare e di scadenze urgenti. Nella poscritta c'erano 2 righe sconsolate di Isabella, la quale non si era ancora riavuta dal gran colpo che aveva ricevuto poco prima. Speranza, che era presente mentre il fratello si inteneriva sulla lettera, sputò fuori il veleno. Ecco, ora vi gustate il sangue, per giunta. Potreste andarvene all'altro mondo, solo e abbandonato, come uno che non ha né possiede. Chi vi siete trovato accanto nel bisogno? Ditelo. Vostra figlia vi manda soltanto belle parole. Suo marito però va al sodo. Don Gesualdo non rispose, ma di nascosto, rivolto verso il muro, si mise a piangere cheto cheto.
sembrava diventato un bambino, non si riconosceva più, allorché Diodata, sentendo che era tanto malato, volle andare a visitarlo e a chiedergli perdono per la mancanza che gli avevano fatto i suoi ragazzi la notte della sommossa. Rimase di stucco al vederlo così disfatto, che puzzava di sepoltura, e gli occhi, che a ogni faccia nuova diventavano lustri lustri. Signor Don Gesualdo, sono venuto a vedervi perché mi hanno detto che siete in questo stato. Dovete perdonare a quelli screnzati che vi hanno offeso, ragazzi senza giudizio, si son lasciati prendere in mezzo, senza sapere quello che facessero. Dovete perdonare, per amor mio, signor Don Gesualdo. E si vedeva che parlava sincera, la poveretta, con quel viso, mandando giù per nasconderle le lacrime che a ogni parola le tornavano agli occhi, cercando di pigliargli la mano per baciargliela. Egli faceva un gesto vago e scuoteva il capo, come a dire che non gliene importava, oramai. In quella sopravvenne Speranza e fece una partaccia a quella sfacciata che veniva a tentarle il fratello in fin di vita, per cavargli qualcosa, per pelarlo sino all'ultimo. Una sanguisuga. Ci s'era ingrassata alle spalle di lui. Non le bastava? Ora calavano i corvi all'odor del carname. Il malato chiudeva gli occhi per sfuggire al supplizio e agitavasi nel letto come al sopraggiungere di un'altra colica. Talché Diodata se ne andò senza poterlo salutare, a capo chino, stringendosi nella mantellina. Speranza tornò al fratello, tutta amorevole e sorridente. Per assistervi adesso ci avete qui noi. Non vi lasceremo solo, non temete. Tutto ciò che avete bisogno. Comandate. Che ne fareste adesso di quella strega? Vi mangerebbe anima e corpo. Neanche il viatico potreste ricevere con quello scandalo in casa. Lei lo assisteva meglio di una serva e lo curava con amore, senza guardare a spesa né a fatiche. Vedendo che nulla giovava, arrivò a chiamare il figlio di Tavuso, il quale tornava fresco fresco da Napoli, laureato in medicina, un ragazzotto che non aveva ancora peli al mento e si faceva pagare come un principe. Però don Gesualdo gli disse il fatto suo, al vedergli metter mano alla penna per scrivere le solite imposture. Don Margheritino, io vi ho visto nascere. A me scrivete la ricetta? Per chi mi pigliate, amico caro? Allora, ribatté il dottorino infuriato, allora fatevi curare dal maniscalco. Perché mi avete fatto chiamare? Prese il cappello e se ne andò. Ma siccome il malato soffriva tutti i tormenti dell'inferno, nella lusinga che qualcheduno trovasse il rimedio che ci voleva, per non far parlare anche i vicini che li accusavano di avarizia, dovettero chinare il capo a codesto, chinare il capo a medici e a medicamenti. Il figlio di Tavuso, Bomma, quanti barbassori c'erano in paese, tutti sfilarono dinanzi al letto di don Gesualdo, arrivavano, guardavano, tastavano, scambiavano fra di loro certe parolacce turche che facevano accapponar la pelle e lasciavano detto ciascuno la sua su di un pezzo di carta. Degli sgorbi come sanguisughe. Don Gesualdo, sbigottito, non diceva nulla, cercava di cogliere le parole al volo, guardava sospettoso le mani che scrivevano. Soltanto per non buttar via il denaro malamente, prima di spedire la ricetta, prese a parte don Margheritino e gli fece osservare che aveva un armadio pieno di vasetti e boccettine, comperati per la buonanima di sua moglie. Non ho guardato a spesa, signor dottore. Li ho ancora lì, tali e quali. Se vi pare che possono giovare adesso. Non gli davano retta neppur quando tornava a balbettare, spaventato da quelle facce serie. Mi sento meglio. Domani mi alzo. Mandatemi in campagna che guarirò in 24 ore. Gli dicevano di sì, per contentarlo, come a un bambino. Domani, doman l'altro. Ma lo tenevano lì, per smungerlo, per succhiargli il sangue, medici, parenti e speziali. Lo voltavano, lo rivoltavano, gli picchiavano sul ventre con 2 dita, gli facevano bere 1000 porcherie, lo ungevano di certa roba che gli apriva dei vescicanti sullo stomaco.
c'era di nuovo sul cassettone un arsenale di rimedi, come negli ultimi giorni di Bianca, buon'anima. Egli borbottava tentennando il capo. Siamo già ai medicamenti che costano cari. Vuol dire che non c'è più rimedio. Il denaro a fiumi, un va e vieni, una baraonda per la casa, tavola imbandita da mattina a sera. Burgio, che non c'era avvezzo, correva a mostrare la lingua ai medici, come venivano per il cognato. Santo non usciva più nemmeno per andare all'osteria, e i nipoti, quando tornavano dai poderi, si pigliavano pei capelli, liti e quistioni fra di loro che facevano a chi più arraffa, degli strepiti che arrivavano fin nella camera dell'infermo, il quale tendeva l'orecchio, smanioso di sapere quello che facevano della sua roba, e anche lui si metteva a strillare dal letto. Lasciatemi andare a Mangalavite! Ci ho tutti i miei interessi alla malora. Qui mi mangio il fegato. Lasciatemi andare, se no crepo. Ci aveva come una palla di piombo nello stomaco che gli pesava. Voleva uscir fuori, con un senso di pena continuo, di tratto in tratto. Si contraeva, s'arroventava e martellava, e gli balzava la gola e lo faceva urlare come un dannato, e gli faceva mordere tutto ciò che capitava. Egli rimaneva sfinito, anelante, col terrore vago di un altro accesso negli occhi stralunati. Tutto ciò che ingoiava per forza, per aggrapparsi alla vita, i bocconi più rari, senza chiedere quel che costassero, gli si mutavano in veleno, tornava a rigettarli come roba scomunicata, più nera dell'inchiostro, amara, maledetta da Dio. E intanto i dolori e la gonfiezza crescevano, una pancia che le gambe non la reggevano più. Bomma, picchiandovi sopra, una volta disse: qui c'è roba. Che volete dire, vossignoria? Balbettò don Gesualdo, balzando a sedere sul letto, coi sudori freddi addosso. Bomma lo guardò bene in faccia, accostò la seggiola, si voltò di qua e di là per vedere se erano soli. Don Gesualdo, siete un uomo, non siete più un ragazzo, eh? Sissignore, rispose lui con voce ferma, calmatosi a un tratto, col coraggio che aveva sempre avuto al bisogno. Sissignore, parlate. Bene, qui ci vuole un consulto. Non avete mica una spina di fico d'India nel ventre. È un affare serio, capite? Non è cosa per la barba di don Margheritino o di qualcun altro. Sia detto senza offenderli, qui in confidenza. Chiamate i migliori medici forestieri, don Vincenzo Capra, il dottore Muscio di Caltagirone, chi volete. Denari non ve ne mancano. A quelle parole don Gesualdo montò in furia. I denari? Vi stanno a tutti sugli occhi i denari che ho guadagnato. A che mi servono se non posso comprare neanche la salute? Tanti bocconi amari m'hanno dato, sempre. Ma però volle stare a sentire la conclusione del discorso di Bomma. Alle volte non si sa mai. Lo lasciò finire, stando zitto, tenendosi il mento, pensando ai casi suoi. Infine volle sapere: il consulto? Che mi fa il consulto? Bomma perse le staffe. Che vi fa? Caspita! Quello che vi può fare? Almeno non si dirà che vi lasciate morire senza aiuto. Io parlo nel vostro interesse. Non me ne viene nulla in tasca. Io fo lo speziale. Non è affar mio. Non me ne intendo. Vi ho curato per amicizia. Come l'altro tentennava il capo, diffidente, col sorriso furbo sulle labbra smorte, il farmacista mise da banda ogni riguardo. Morto siete, don Minchione. A voi dico. Allora don Gesualdo volse un'occhiata lenta e tenace in giro, si soffiò il naso e si lasciò andare giù sul letto supino. Di lì a un po', guardando il soffitto, aggiunse con un sospiro: va bene, facciamo il consulto. La notte non chiuse occhio, tormentato da un'ansietà nuova, con dei brividi che lo assalivano di tratto in tratto, dei sudori freddi, delle inquietudini che lo facevano rizzare all'improvviso sul letto coi capelli irti, guardando intorno nelle tenebre, vedendo sempre la faccia minacciosa di Bomma, tastandosi, soffocando i dolori, cercando di illudersi. Parevagli di sentirsi meglio, infatti. Voleva curarsi,
giacché era un affar serio. Voleva guarire, ripeteva le parole stesse dello speziale. Denari ne aveva. S'era logorata la vita apposta, non li aveva guadagnati per far la barba al signor Genero, perché se li godessero degli ingrati che lo lasciavano crepare lontano, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Il mondo è fatto così, che ciascuno tira l'acqua al suo mulino. Il mulino suo, di lui, era di riacquistare la salute coi suoi denari. C'erano al mondo dei buoni medici che l'avrebbero fatto guarire, pagandoli bene. Allora asciugavasi quel sudore d'agonia e cercava di dormire. Voleva che i medici forestieri che aspettava il giorno dopo gli trovassero miglior cera. Contava le ore, gli pareva 1000 anni che fossero lì dinanzi al suo letto. La stessa luce dell'alba gli faceva animo. Poi, allorché udì le campanelle della lettiga che portava il muscio e don Vincenzo Capra, si sentì slargare il cuore tanto fatto. Si tirò su svelto a sedere sul letto come uno che si senta proprio meglio. Salutò quella brava gente con un bel sorriso che doveva rassicurare anche loro, appena li vide entrare. Essi invece gli badarono appena. Erano tutti orecchi per don Margheritino, che narrava la storia della malattia con gran prosopopea. Approvavano coi cenni del capo di tanto in tanto, volgevano solo qualche occhiata distratta sull'ammalato che andavasi scomponendo in volto, alla vista di quelle facce serie, al torcer dei musi, alla lunga cicalata del mediconzolo che sembrava recitasse l'orazione funebre. Dopo che colui ebbe terminato di ciarlare, s'alzarono l'uno dopo l'altro e tornarono a palpare e a interrogare il malato, scrollando il capo, con certo ammiccare sentenzioso, certe occhiate fra di loro che vi mozzavano il fiato addirittura. Ce n'era uno specialmente, dei forestieri, che stava accigliato e pensieroso e faceva a ogni momento senza aprir bocca. I parenti, la gente di casa, dei vicini anche, per curiosità, si affollavano all'uscio, aspettando la sentenza, mentre i dottori confabulavano a bassa voce fra di loro in un canto. A un cenno dello speziale, Burgio e sua moglie andarono a sentire anch'essi in punta di piedi. Parlate, signori miei, esclamò allora il pover'uomo pallido come un morto. Sono io il malato, infine. Voglio sapere a che punto sono. Il muscio abbozzò un sorriso che lo fece più brutto e don Vincenzo Capra, in bel modo, cominciò a spiegare la diagnosi della malattia. Pylori cancer, il pirosis dei greci. Non s'avevano ancora indizi d'ulcerazione. L'adesione stessa del tumore agli organi essenziali non era certa, ma la degenerazione dei tessuti accusavasi già per diversi sintomi patologici. Don Gesualdo, dopo aver ascoltato attentamente, riprese: tutto questo va benone, però ditemi se potete guarirmi vossignoria, senza interesse, pagandovi secondo il vostro merito. Capra ammutolì da prima e si strinse nelle spalle. Guarire. Certo, siamo qui per cercare di guarirvi. Il muscio, più brutale, spifferò chiaro e tondo il solo rimedio che si potesse tentare: l'estirpazione del tumore. Un bel caso, un'operazione chirurgica che avrebbe fatto onore a chiunque. Dimostrava il modo e la maniera, accalorandosi nella proposta, accompagnando la parola coi gesti, fiutando già il sangue con gli occhi accesi nel faccione che gli si imporporava tutto. Quasi stesse per imboccarsi le maniche e incominciare, tanto che il paziente spalancava gli occhi e la bocca e tiravasi indietro per istinto, e le donne, atterrite, scapparono a gemere e a singhiozzare. Madonna del pericolo! Cominciò a strillare Speranza. Vogliono ammazzarmi il fratello, squartarlo vivo come un maiale. Chetatevi, balbettò lui, passandosi un lembo del lenzuolo sulla faccia che grondava a goccioloni. Gli altri medici tacevano e approvavano più o meno la proposta del dottor Muscio per cortesia. Don Gesualdo, visto che nessuno fiatava, ripigliò a dire: chetatevi, si tratta della mia pelle. Devo dir la mia anch'io, signori miei. Sono un uomo, non sono un ragazzo. Se dite
che è necessaria questa operazione, se dite che è necessaria, sissignore, si farà. Però lasciatemi dir la mia. È giusto, parlate. Ecco, una cosa sola. Voglio saper prima se mi garantite la pelle. Siamo galantuomini. Mi fido di voi. Non è un negozio da farsi a occhi chiusi. Voglio vederci chiaro nel mio affare. Che discorsi son questi? Interruppe il muscio dimenandosi sulla seggiola. Io fo il chirurgo, amico mio. Io fo il mio mestiere e non mi impiccio a far scommesse da ciarlatano. Credete di trattare col Zanni alla fiera? Allora non ne facciamo nulla, rispose don Gesualdo e gli voltò le spalle. Andate là, bomma, che m'avete dato un bel consiglio. Speranza, premurosa, vide giunta l'ora di rivolgersi ai santi e si diede le mani attorno a procurar reliquie e immagini benedette. Neri pensò che si doveva avvertire subito la figliuola e il genero del pericolo che correva don Gesualdo. Lui non dava più retta. Diceva che di santi e di reliquie ne aveva un fascio lì nell'armadio di Bianca, insieme alle altre medicine. Non voleva veder nessuno, giacché era condannato. Voleva morire in pace, senza operazioni chirurgiche, lontano dai guai, nella sua campagna. S'attaccava alla vita mani e piedi, disperato. Ne aveva passate delle altre, s'era aiutato sempre da sé, nei mali passi. Coraggio ne aveva, e aveva il cuoio duro anche. Mangiava e beveva, si ostinava a star meglio, si alzava dal letto 2 o 3 ore al giorno, si trascinava per le stanze, da un mobile all'altro. Infine si fece portare a Mangalavite, col fiato ai denti, mastro Nardo da un lato e Masi dall'altro, che lo reggevano sul mulo. Un viaggio che durò 3 ore e gli fece dire 100 volte: buttatemi nel fosso, che è meglio. Ma laggiù, dinanzi alla sua roba, si persuase che era finita davvero, che ogni speranza per lui era perduta, al vedere che di nulla gliene importava oramai. La vigna metteva già le foglie, i seminati erano alti, gli ulivi in fiore, i sommacchi verdi, e su ogni cosa stendevasi una nebbia, una tristezza, un velo nero. La stessa casina, con le finestre chiuse, la terrazza dove Bianca e la figliuola solevano mettersi a lavorare, il viale deserto, fin la sua gente di campagna che temeva di seccarlo e se ne stava alla larga, lì nel cortile o sotto la tettoia. Ogni cosa gli stringeva il cuore, ogni cosa gli diceva: che fai? Che vuoi? La sua stessa roba, lì, i piccioni che roteavano a stormi sul suo capo, le oche e i tacchini che schiamazzavano dinanzi a lui. Si udivano delle voci e delle cantilene di villani che lavoravano. Per la viottola di Licodia, in fondo, passava della gente a piedi e a cavallo. Il mondo andava ancora per il suo verso, mentre non c'era più speranza per lui. Roso dal baco al pari di una mela fradicia, che doveva cascare dal ramo, senza forza di muovere un passo sulla sua terra, senza voglia di mandar giù un uovo. Allora, disperato di dover morire, si mise a bastonare anatre e tacchini, a strappar gemme e sementi. Avrebbe voluto distruggere d'un colpo tutto quel ben di Dio che aveva accumulato a poco. Voleva che la sua roba se ne andasse con lui, disperata come lui. Mastro Nardo e il garzone dovettero portarlo di nuovo in paese, più morto che vivo. Di lì a qualche giorno arrivò il duca di Leyra, chiamato per espresso, e si impadronì del suocero e della casa, dicendo che voleva condurselo a Palermo e farlo curare dai migliori medici. Il poveretto, che era ormai l'ombra di se stesso, lasciava fare, riapriva anzi il cuore alla speranza, intenerivasi alle premure del genero e della figliuola che l'aspettava a braccia aperte. Gli pareva che gli tornassero già le forze. Non vedeva l'ora di andarsene, quasi dovesse lasciare il suo male lì, in quella casa e in quei poderi che gli erano costati tanti sudori e che gli pesavano invece adesso sulle spalle. Il genero intanto occupavasi col suo procuratore a mettere in sesto gli affari. Appena don Gesualdo fu in stato di poter viaggiare, lo misero in lettiga e partirono per la città. Era una giornata piovosa, le case note, dei visi di conoscenti che si voltavano appena,
sfilavano attraverso gli sportelli della lettiga. Speranza e tutti i suoi, in collera da che era venuto il duca a spadroneggiare, non si erano fatti più vedere, ma Nardo aveva voluto accompagnare il padrone sino alle ultime case del paese. In via della Masera si udì gridare: fermate, fermate! E apparve Diodata che voleva salutare don Gesualdo l'ultima volta, lì davanti al suo uscio. Però, giunta vicino a lui, non seppe trovar le parole e rimaneva con le mani allo sportello, accennando col capo. Ah, Diodata, sei venuta a darmi il buon viaggio? Disse lui. Essa fece segno di sì, cercando di sorridere, e gli occhi le si riempirono di lagrime. Povera Diodata, tu sola ti rammenti del tuo padrone. Affacciò il capo allo sportello, cercando forse degli altri, ma siccome pioveva lo tirò indietro subito. Guarda che fai, sotto la pioggia, a capo scoperto. È il tuo vizio antico. Ti rammenti, ti rammenti? Sì, signore, rispose lei semplicemente, e continuava ad accompagnare le parole coi cenni del capo. Sì, signore, fate buon viaggio, vossignoria. Si staccò pian piano dalla lettiga, quasi a malincuore, e tornò a casa, fermandosi sull'uscio, umile e triste. Don Gesualdo s'accorse allora di Mastro Nardo, che l'aveva seguito sin lì, e mise mano alla tasca per regalargli qualche baiocco. Scusate, Mastro Nardo, non ne ho. Sarà per un'altra volta. Se torniamo a vederci, se torniamo a vederci. E si buttò all'indietro, col cuore gonfio di tutte quelle cose che si lasciava dietro alle spalle, la viottola fangosa per cui era passato tante volte, il campanile perduto nella nebbia, i fichi d'india rigati dalla pioggia che sfilavano di qua e di là della lettiga. Parte quarta, capitolo quinto. Parve a don Gesualdo d'entrare in un altro mondo, allorché fu in casa della figliuola. Era un palazzone così vasto che ci si smarriva dentro. Dappertutto cortinaggi e tappeti che non si sapeva dove mettere i piedi, sin dallo scalone di marmo. E il portiere, un pezzo grosso addirittura, con tanto di barba e di soprabitone, vi squadrava dall'alto al basso, accigliato, se per disgrazia avevate una faccia che non lo persuadesse, e vi gridava dietro dal suo gabbione: c'è lo stoino per pulirsi le scarpe. Un esercito di mangiapane, staffieri e camerieri, che sbadigliavano a bocca chiusa, camminavano in punta di piedi e vi servivano senza dire una parola o fare un passo di più, con tanta degnazione da farvene passar la voglia. Ogni cosa regolata a suon di campanello, con un cerimoniale di messa cantata, per avere un bicchier d'acqua o per entrare nelle stanze della figliuola. Lo stesso duca, all'ora di pranzo, si vestiva come se andasse a nozze. Il povero don Gesualdo, nei primi giorni, s'era fatto animo per contentare la figliuola e s'era messo in gala anche lui per venire a tavola, legato e impastoiato, con un ronzio nelle orecchie, le mani esitanti, l'occhio inquieto, le fauci strette da tutto quell'apparato, dal cameriere che gli contava i bocconi dietro le spalle e di cui ogni momento vedevasi il guanto di cotone allungarsi a tradimento e togliervi la roba dinanzi. L'intimidiva pure la cravatta bianca del genero, le credenze alte e scintillanti come altari, e la tovaglia finissima, che s'aveva sempre paura di lasciarvi cadere qualche cosa, tanto che macchinava di prendere a quattr'occhi la figliuola e dirle il fatto suo. Il duca, per fortuna, lo tolse d'impiccio, dicendo ad Isabella, dopo il caffè, col sigaro in bocca e il capo appoggiato alla spalliera del seggiolone: mia cara, d'oggi innanzi credo che sarebbe meglio far servire papà nelle sue stanze. Avrà le sue ore, le sue abitudini. Poi, col regime speciale
che richiede il suo stato di salute. Certo, certo, balbettò don Gesualdo. Stavo per dirvelo. Sarei più contento anch'io. Non voglio essere d'incomodo. No, non dico per questo. Voi ci fate a ogni modo piacere, caro mio. Egli si mostrava proprio un buon figliuolo col suocero. Gli riempiva il bicchierino, lo incoraggiava a fumare un sigaro, lo assicurava infine che gli trovava miglior cera da che era arrivato a Palermo, e il cambiamento d'aria e una buona cura l'avrebbero guarito del tutto. Poi gli toccò anche il tasto degli interessi. Mostravasi giudizioso, cercava il modo e la maniera d'avere il piacere di tenersi il suocero in casa un pezzo, senza timore che gli affari di lui andassero a rotta di collo. Una procura generale, una specie d'alter ego. Don Gesualdo si sentì morire il sorriso in bocca. Non c'era che fare. Il genero, nel viso, nelle parole, sì nel tono della voce, anche quando voleva fare l'amabile e pigliarvi pel bello, aveva qualcosa che vi respingeva indietro e vi faceva cascar le braccia. Uno che avesse voluto buttargliele al collo, proprio come un figlio, e dirgli: te, per la buona parola, adesso. Pazienza per il resto. Fai quello che vuoi. Talché don Gesualdo scendeva raramente dalla figliuola. Ci si sentiva a disagio col signor Genero. Temeva sempre che ripigliasse l'antifona dell'alter ego. Gli mancava l'aria, lì, fra tutti quei ninnoli. Gli toccava chiedere quasi licenza al servitore che faceva la guardia in anticamera per poter vedere la sua figliuola e scapparsene appena giungeva qualche visita. L'avevano collocato in un quartierino al piano di sopra, poche stanze che chiamavano la foresteria, dove Isabella andava a vederlo ogni mattina in veste da camera, spesso senza neppur mettersi a sedere. Amorevole e premurosa, è vero, ma in un certo modo che al pover'uomo sembrava d'esser davvero un forestiero. Essa, alcune volte, era pallida così che pareva non avesse chiuso occhio neppur lei. Aveva una certa ruga fra le ciglia, qualcosa negli occhi, che a lui, vecchio e pratico del mondo, non andavan punto a genio. Avrebbe voluto pigliarsi anche lei fra le braccia, stretta stretta, e chiederle, piano in un orecchio: cos'hai? Dimmelo, confidati a me, che dei guai ne ho passati tanti e non posso tradirti. Ma anch'essa ritirava le corna come fa la lumaca. Stava chiusa, parlava di rado anche della mamma, quasi il chiodo le fosse rimasto lì, fisso, accusando lo stomaco peloso dei Trao, che vi chiudevano il rancore e la diffidenza, implacabili. Perciò lui doveva ricacciare indietro le parole buone e anche le lagrime, che gli si gonfiavano grosse grosse dentro, e tenersi per sé i propri guai. Passava i giorni malinconici dietro l'invetriata a veder strigliare i cavalli e lavare le carrozze, nella corte vasta quanto una piazza. Degli stallieri, in manica di camicia e coi piedi nudi negli zoccoli, cantavano, vociavano, barattavano delle chiacchiere e degli strambotti coi domestici, i quali perdevano il tempo alle finestre, col grembialone sino al collo, o in panciotto rosso, strascicando svogliatamente uno strofinaccio fra le mani ruvide, con le barzellette sguaiate, dei musi beffardi di mascalzoni ben rasi e ben pettinati, che sembravano togliersi allora una maschera. I cocchieri, poi, degli altri pezzi grossi, stavano a guardare, col sigaro in bocca e le mani nelle tasche delle giacchette attillate, discorrendo di tanto in tanto col guardaportone che veniva dal suo casotto a fare una fumatina, accennando con dei segni e dei versacci alle cameriere che si vedevano passare dietro le invetriate dei balconi, oppure facevano capolino provocanti, sfacciate,
a buttar giù delle parolacce e delle risate di male femmine con certi visi da Madonna. Don Gesualdo pensava intanto quanti bei denari dovevano scorrere per quelle mani, tutta quella gente che mangiava e beveva alle spalle di sua figlia, sulla dote che egli le aveva dato, su Lalia e su Donninga, le belle terre che aveva covato con gli occhi tanto tempo, sera e mattina, e misurato col desiderio, e sognato la notte, e acquistato, palmo a palmo, giorno per giorno, togliendosi il pane di bocca, le povere terre nude che bisognava arare e seminare, i mulini, le case, i magazzini che aveva fabbricato con tanti stenti, con tanti sacrifici, un sasso dopo l'altro, la canziria, Mangalavite, la casa, tutto, tutto sarebbe passato per quelle mani. Chi avrebbe potuto difendere la sua roba dopo la sua morte? Ahimè, povera roba, chi sapeva quel che era costata? Il signor Duca, lui, quando usciva di casa a testa alta, col sigaro in bocca e il pomo del bastoncino nella tasca del pastrano, fermavasi appena a dare un'occhiata ai suoi cavalli, ossequiato come il Santissimo Sagramento. Le finestre si chiudevano in fretta, ciascuno correva al suo posto, tutti a capo scoperto, il guardaportone col berretto gallonato in mano, ritto dinanzi alla sua vetrina, gli stallieri immobili accanto alla groppa delle loro bestie, con la striglia appoggiata all'anca, il cocchiere maggiore, un signorone, piegati in due a passare la rivista e prendere gli ordini, una commedia che durava 5 minuti. Dopo, appena lui voltava le spalle, ricominciava il chiasso e la baraonda. Dalle finestre, dalle arcate del portico che metteva alle scuderie, dalla cucina che fumava e fiammeggiava sotto il tetto, piena di sguatteri vestiti di bianco, quasi il palazzo fosse abbandonato in mano a un'orda famelica, pagata apposta per scialarsela sino al tocco della campana che annunziava qualche visita. Un'altra solennità, anche quella. La duchessa, certi giorni, si metteva in pompa magna ad aspettare le visite come un'anima di purgatorio. Arrivava di tanto in tanto una carrozza fiammante, passava come un lampo dinanzi al portinaio, che aveva appena il tempo di cacciare la pipa nella falda del soprabito e di appendersi alla campana. Delle dame e degli staffieri in gala sguisciavano frettolosi sotto l'alto vestibolo e dopo 10 minuti tornavano ad uscire per correre altrove a rompicollo, proprio della gente che sembrava presa a giornata per questo. Lui, invece, passava il tempo a contare le tegole di rimpetto, a calcolare, con l'amore e la sollecitudine del suo antico mestiere, quel che erano costate le finestre scolpite, i pilastri massicci, gli scalini di marmo, quei mobili sontuosi, quelle stoffe, quella gente, quei cavalli che mangiavano e inghiottivano il denaro come la terra inghiottiva le semente, come beveva l'acqua, senza renderlo però, senza dar frutto, sempre più affamati, sempre più divoranti, simili a quel male che gli consumava le viscere. Quante cose si sarebbero potute fare con quel denaro, quanti buoni colpi di zappa, quanto sudore di villani si sarebbero pagati. Delle fattorie, dei villaggi interi da fabbricare, delle terre da seminare a perdita di vista, e un esercito di mietitori a giugno, del grano da raccogliere a montagne, del denaro a fiumi da intascare. Allora gli si gonfiava il cuore al vedere i passeri che schiamazzavano su quelle tegole, il sole che moriva sul cornicione senza scendere mai giù sino alle finestre. Pensava alle strade polverose, a bei campi dorati e verdi, al cinguettio lungo le siepi, alle belle mattinate che facevano fumare i solchi. Oramai, oramai. Adesso era chiuso fra 4 mura, col brusio incessante delle città negli orecchi, lo scampanio di tante chiese che gli martellava sul capo, consumato lentamente dalla febbre, roso dai dolori che gli facevano mordere il guanciale, a volte, per non seccare il domestico che sbadigliava nella stanza accanto. Nei primi giorni, il cambiamento, l'aria nuova, forse anche qualche medicina indovinata,
per sbaglio. Avevano fatto il miracolo, gli avevano fatto credere di potersi guarire. Dopo era ricaduto peggio di prima. Neppure i migliori medici di Palermo avevano saputo trovar rimedio a quella malattia scomunicata, tal quale come i medici ignoranti del suo paese, e costavano di più. Per giunta venivano l'uno dopo l'altro dei dottoroni che tenevano carrozza e si facevano pagare anche il servitore che lasciavano in anticamera. Lo osservavano, lo tastavano, lo interrogavano quasi avessero da fare con un ragazzo o un contadino, lo mostravano agli apprendisti come il Zanni fa vedere alla fiera il gallo con le corna, oppure la pecora con due code, facendo la spiegazione con parole misteriose. Rispondevano appena, a fior di labbra, se il povero diavolo si faceva lecito di voler sapere che malattia covava in corpo. Quasi egli non avesse che vederci con la sua pelle. Gli avevano fatto comprare anch'essi un'intera farmacia, dei rimedi che si contavano a gocce, come l'oro, degli unguenti che si spalmavano con un pennello e aprivano delle piaghe vive, dei veleni che davano delle coliche più forti e mettevano come del rame nella bocca, dei bagni e dei sudoriferi che lo lasciavano sfinito, senza forza di muovere il capo, vedendo già l'ombra della morte dappertutto. Signori miei, a che gioco giochiamo? Voleva dire. Allora, se è sempre la stessa musica, me ne torno al mio paese. Almeno laggiù lo rispettavano per i suoi denari e lo lasciavano sfogare, se pretendeva di sapere come li spendeva per la sua salute, mentre qui gli pareva d'essere all'ospedale, curato per carità. Doveva stare in suggezione anche del genero che veniva ad accompagnare i pezzi grossi chiamati a consulto. Parlavano sottovoce fra di loro, voltandogli le spalle, senza curarsi di lui, che aspettava a bocca aperta una parola di vita o di morte. Oppure gli facevano l'elemosina di una risposta che non diceva niente, di un sorrisetto che significava addirittura arrivederci in paradiso, buon uomo. C'erano persino di quelli che gli voltavano le spalle, come si tenessero offesi. Egli indovinava che doveva essere qualcosa di grave, al viso stesso che facevano i medici, alle alzate di spalle scoraggianti, alle lunghe fermate col genero e al borbottio che durava un pezzo fra di loro in anticamera. Infine non si tenne più. Un giorno che quei signori tornavano a ripetere la stessa pantomima, ne afferrò uno per la falda prima d'andarsene. Signor dottore, parlate con me. Sono io il malato, infine. Non sono un ragazzo. Voglio sapere di che si tratta, giacché si giuoca sulla mia pelle. Colui invece cominciò a fare una scenata col duca, quasi gli si fosse mancato di rispetto in casa sua. Ci vuole del bello e del buono per calmarlo, e perché non piantasse lì malato e malattia una volta per sempre. Don Gesualdo udì che gli dicevano sottovoce: compatitelo, non conosce gli usi, è un uomo primitivo, nello stato di natura. Sicché il poveraccio dovette mandar giù tutto e rivolgersi alla figliuola per sapere qualche cosa. Che hanno detto i medici? Dimmi la verità. È una malattia grave? Di. E come le vide gonfiare negli occhi le lagrime, malgrado che tentasse di cacciarle indietro, infuriò. Non voleva morire, si sentiva un'energia disperata ad alzarsi e andarsene via da quella casa maledetta. Non dico per te, hai fatto di tutto, non mi manca nulla, ma io non ci sono avvezzo, vedi? Mi par di soffocare qui dentro. Neppur lei ci stava bene in quella casa. Il cuore glielo diceva al povero padre. Sembrava che fossero in perfetto accordo, marito e moglie. Discorrevano cortesemente fra di loro, dinanzi ai domestici. Il duca passava quasi sempre una mezz'oretta nel salottino della moglie dopo pranzo. Andava a darle il buongiorno ogni mattina, prima della colazione. Per i morti, a Natale, per la festa di Santa Rosalia e nella ricorrenza del suo onomastico o dell'anniversario del loro matrimonio. Le regalava dei gioielli ch'essa aveva fatto ammirare al babbo, in prova del bene che le voleva il marito.
ah, capisco. Deve esser costata una bella somma, però non sei contenta. Si vede benissimo che non sei contenta. Leggeva in fondo agli occhi di lei un altro segreto, un'altra ansietà mortale, che non la lasciava neppure quand'era vicino a lui, che le dava dei sussulti allorché udiva un passo all'improvviso o suonava ad ora insolita la campana che annunziava il duca, e dei pallori mortali, certi sguardi rapidi in cui gli pareva di scorgere un rimprovero. Alcune volte l'aveva vista giungere correndo, pallida, tremante come una foglia, balbettando delle scuse. Una notte, tardi, mentre era in letto coi suoi guai, aveva udito un'agitazione insolita nel piano di sotto, degli usci che sbattevano, la voce della cameriera che strillava, quasi chiamasse aiuto, una voce che lo fece rizzare spaventato sul letto. Ma sua figlia il giorno dopo non gli volle dir nulla. Sembrava anzi che le sue domande l'infastidissero. Misuravano fino le parole e i sospiri in quella casa, ciascuno chiudendosi in corpo i propri guai. Il duca col sorriso freddo, Isabella con la buona grazia che le aveva fatto insegnare in collegio. Le tende e i tappeti soffocavano ogni cosa. Però quando se li vedeva dinanzi a lui, marito e moglie, così tranquilli che nessuno avrebbe sospettato quel che covava sotto, si sentiva freddo nella schiena. Del resto, che poteva farci? Ne aveva abbastanza dei suoi guai. Il peggio di tutti stava lui, che aveva la morte sul collo. Quand'egli avrebbe chiuso gli occhi, tutti gli altri si sarebbero data pace, come egli stesso s'era data pace dopo la morte di suo padre e di sua moglie. Ciascuno tira l'acqua al suo mulino. Ne aveva data tanta dell'acqua per far macinare gli altri. Speranza, Diodata, tutti gli altri. Un vero fiume. Anche lì, in quel palazzo di cuccagna, era tutto opera sua, e intanto non trovava riposo fra i lenzuoli di tela fine, sui guanciali di piume, soffocava fra i cortinaggi e le belle stoffe di seta che gli toglievano il sole. I denari che spendeva per far andare la baracca, i rumori della corte, il cameriere che gli tenevano dietro l'uscio a contargli i sospiri, insino al cuoco che gli preparava certe brode insipide che non riusciva a mandar giù. Ogni cosa la tossicava. Non digeriva più neanche i bocconi prelibati. Erano tanti chiodi nelle sue carni. Mi lasciano morir di fame, capisci? Lagnavasi con la figliuola, alle volte con gli occhi accesi dalla disperazione. Non è per risparmiare, sarà della roba buona, ma il mio stomaco non c'è avvezzo. Rimandatemi a casa mia. Voglio chiuder gli occhi dove son nato. L'idea della morte ora non lo lasciava più. Si tradiva nelle domande insidiose, nelle occhiate piene di sospetto, anche nella preoccupazione affannosa di dissimularla in vari modi. Adesso non aveva più suggezione di nessuno e afferrava chi gli capitava per domandare: voglio sapere la verità, signori cari, per regolare le mie cose, i miei interessi. E se cercavano di rassicurarlo, dicendogli che non c'era nulla di grave, di serio, per il momento, egli tornava ad insistere, ad appuntare gli occhi, furbo, per scavare terreno. È che ho tanto da fare laggiù, al mio paese, signori miei. Capite? Non posso mica darmi bel tempo io. Bisogna che pensi a tutto, se no c'è la rovina. Poi spiegava di dove gli era venuto quel male. Sono stati dispiaceri, i bocconi amari. Ne ho avuti tanti. Vedete, me n'è rimasto il lievito qui dentro. Era tornato diffidente. Temeva che non vedessero l'ora di levarselo di torno, per risparmiar la spesa e impadronirsi del fatto suo. Cercava di rassicurar tutti quanti, col sorriso affabile. Non guardate a spesa, posso pagare, mio genero lo sa, tutto ciò che occorre. Non saranno denari persi. Se campo, ne guadagna ancora tanti dei denari. Con gli occhi lucenti
cercava d'ingraziarsi la sua figliuola stessa. Sapeva che la roba, ahimè, mette l'inferno anche fra padri e figli. La pigliava in parola, balbettava, accarezzandola come quand'era bambina, spiandola di sottecchi intanto col cuore alla gola. Qui cosa mi manca? Ho tutto per guarire, tutto quello che ci vorrà spenderemo, non è vero? Ma il male lo vinceva e gli toglieva ogni illusione. In quei momenti di scoraggiamento il pover'uomo pensava a voce alta: a che mi serve? A che giova tutto ciò? Neppure a tua madre è giovato. Un giorno venne a fargli visita l'amministratore del duca, officioso, tutto gentilezze come il suo padrone quando apparecchiavasi a dare la botta. Si informò della salute, gli fece le condoglianze per la malattia che tirava in lungo. Capiva bene lui, un uomo d'affari come don Gesualdo. Che dissesto, quanti danni, le conseguenze, un'azienda così vasta, senza nessuno che potesse occuparsene sul serio. Infine offrì di incaricarsene lui, per l'interesse che portava alla casa, alla signora duchessa. Del signor duca era buon servo da tanti anni, sicché prendeva a cuore anche gli interessi di don Gesualdo. Proponeva d'alleggerirlo d'ogni carico, finché si sarebbe guarito, se credeva, investendolo per procura. A misura che colui sputava fuori il veleno, don Gesualdo andava scomponendosi in viso. Non fiatava, stava ad ascoltarlo, con gli occhi ben aperti, e intanto ruminava come trarsi d'impiccio. A un tratto si mise a urlare e ad agitarsi quasi fosse colto di nuovo dalla colica, quasi fosse giunta l'ultima sua ora, e non udisse e non potesse più parlare. Balbettò solo smaniando: chiamatemi mia figlia, voglio veder mia figlia. Ma appena accorse lei, spaventata, egli non aggiunse altro. Si chiuse in se stesso a pensare come uscire dal malo passo, torvo, diffidente, voltandosi in là per non lasciarsi scappare qualche occhiata che lo tradisse. Soltanto ne piantò una lunga lunga addosso a quel galantuomo che se ne andava rimminchionito. Infine, a poco, finse di calmarsi. Bisognava giuocar d'astuzia per uscire da quelle grinfie. Cominciò a far segno di sì e di sì col capo, fissando gli occhi amorevoli in volto alla figliuola allibita, col sorriso paterno, il fare bonario. Sì, voglio darvi in mano tutto il fatto mio, per alleggerirmi il carico. Mi farete piacere, anzi, nello stato in cui sono. Voglio spogliarmi di tutto. Già ho poco da vivere. Rimandatemi a casa mia per fare la procura, la donazione, tutto ciò che vorrete. Lì conosco il notaro, so dove metter le mani. Ma prima rimandatemi a casa mia. Tutto quello che vorrete, poi. Ah, babbo, babbo! Esclamò Isabella con le lagrime agli occhi. Ma egli sentivasi morire di giorno in giorno. Non poteva più muoversi. Sembravagli che gli mancassero le forze d'alzarsi dal letto e andarsene via perché gli toglievano il denaro, il sangue delle vene, per tenerlo sotto mano prigioniero. Sbuffava, smaniava, urlava di dolore e di collera, e poi ricadeva sfinito, minaccioso, con la schiuma alla bocca, sospettando di tutto, spiando prima le mani del cameriere se beveva un bicchier d'acqua, guardando ciascuno negli occhi per scoprire la verità, per leggervi la sua sentenza, costretto a ricorrere agli artifizi per sapere qualcosa di quel che gli premeva. Chiamatemi quell'uomo dell'altra volta, portatemi le carte da firmare. È giusto, ci ho pensato su. Bisogna incaricare qualcuno dei miei interessi, finché guarisco. Ma adesso coloro non avevano fretta. Gli promettevano sempre, dall'oggi al domani. Lo stesso duca si strinse nelle spalle, come a dire che non serviva più. Un terrore più grande, più vicino, della morte lo corse a quell'indifferenza. Insisteva, voleva disporre della sua roba come per attaccarsi alla vita, per far atto d'energia e di volontà.
voleva far testamento per dimostrare a se stesso che era tuttora il padrone. Il duca finalmente, per chetarlo, gli disse che non occorreva, poiché non c'erano altri eredi. Isabella era figlia unica. Ah, rispose lui, non occorre? È figlia unica? E tornò a ricoricarsi lugubre. Avrebbe voluto rispondergli che ce n'erano ancora degli eredi nati prima di lei, sangue suo stesso. Gli nascevano dei rimorsi, colla bile, faceva dei brutti sogni, delle brutte facce pallide e irose gli apparivano la notte, delle voci, degli scossoni lo facevano svegliare di soprassalto, in un mare di sudore, col cuore che martellava forte. Tanti pensieri gli venivano adesso, tanti ricordi, tante persone gli sfilavano dinanzi, Bianca, Diodata, degli altri ancora. Quelli non l'avrebbero lasciato morire senza aiuto. Volle un altro consulto, i migliori medici. Ci dovevano essere dei medici per suo male, a saperli trovare, a pagarli bene. Il denaro l'aveva guadagnato apposta lui. Al suo paese gli avevano fatto credere che rassegnandosi a lasciarsi aprire il ventre. Ebbene, sì, sì. Aspettava il consulto, il giorno fissato, sin dalla mattina, raso e pettinato, seduto nel letto con la faccia color di terra, ma fermo e risoluto. Ora voleva vederci chiaro nei fatti suoi. Parlate liberamente, signori miei, tutto ciò che si deve fare si farà. Gli batteva un po' il cuore, sentiva un formicolio come di spasimo anticipato tra i capelli, ma era pronto a tutto, quasi scoprivasi il ventre, perché si servissero pure. Se un albero ha la cancrena addosso, cos'è infine? Si taglia il ramo. Adesso invece i medici non volevano neppure operarlo. Avevano degli scrupoli, dei ma e dei se. Si guardavano fra di loro e biasciavano mezze parole. Uno temeva le responsabilità, un altro osservò che non era più il caso, oramai. Il più vecchio, una fascia di malaugurio che vi faceva morire prima del tempo, come vero Dio, s'era messo già a confortare la famiglia, dicendo che sarebbe stato inutile anche prima, con un male di quella sorta. Ah, rispose don Gesualdo, fattosi rauco a un tratto. Ah, ho inteso. E si lasciò scivolare pian piano giù disteso nel letto, trafelato. Non aggiunse altro, per allora. Stette zitto a lasciarli finire di discorrere. Soltanto voleva sapere se era venuto il momento di pensare ai casi suoi. Non c'era più da scherzare adesso. Aveva tanti interessi gravi da lasciare sistemati. Taci, taci, borbottò rivolto alla figliuola che gli piangeva al lato, con la faccia cadaverica, con gli occhi simili a due chiodi in fondo alle orbite livide. Aspettava la risposta che gli dovevano, infine. Non c'era da scherzare. No, no, c'è tempo. Simili malattie durano anni e anni. Però, certo, premunirsi, sistemare gli affari a tempo, non sarebbe male. Ho inteso, ripeté don Gesualdo col naso fra le coperte. Vi ringrazio, signori miei. Un nuvolo gli calò sulla faccia e vi rimase, una specie di rancore, qualcosa che gli faceva tremare le mani e la voce, e trapelava dagli occhi socchiusi. Fece segno al genero di fermarsi, lo chiamò dinanzi al letto, a quattr'occhi, da solo a solo. Finalmente, questo notaro verrà, sì o no? Devo far testamento. Ho degli scrupoli di coscienza. Signore. Sono il padrone, sì o no? Ah, ah, stai ad ascoltare anche tu? Isabella andò a buttarsi ginocchioni ai piedi del letto, col viso fra le materasse, singhiozzando e disperandosi. Il genero lo chetava dall'altra parte. Ma sì, quando vorrete, come vorrete. Non c'è bisogno di far delle scene. Ecco in che stato avete messo vostra figliuola. Va bene, seguitò a borbottare lui. Va bene, ho capito. E volse le spalle, tal quale suo padre, buon'anima. Appena fu solo, cominciò a muggire come un bue,
col naso a muro, ma poi se veniva gente stava zitto, covava dentro di sé il male e l'amarezza, lasciava passare i giorni, pensava ad allungarseli piuttosto, a guadagnare almeno quelli, uno dopo l'altro, così come venivano. Pazienza, finché c'è fiato c'è vita. A misura che il fiato gli andava mancando, a poco, acconciavasi pure ai suoi guai, ci faceva il callo. Lui aveva le spalle grosse e avrebbe tirato in lungo, mercé la sua pelle dura. Alle volte provava anche una certa soddisfazione fra sé e sé, sotto il lenzuolo, pensando al viso che avrebbero fatto il signor duca e tutti quanti al vedere che lui aveva la pelle dura. Era arrivato ad affezionarsi ai suoi malanni, li ascoltava, li carezzava, voleva sentirseli lì con lui per tirare innanzi. I parenti ci avevano fatto il callo anch'essi, avevano saputo che quella malattia durava anni ed anni e s'erano acchetati. Così va il mondo, purtroppo, che passato il primo bollore ciascuno tira innanzi per la sua via e bada agli affari propri. Non si lamentava neppure, non diceva nulla, da villano malizioso, per non sprecare il fiato, per non lasciarsi sfuggire quel che non voleva dire. Solamente gli scappavano di tanto in tanto delle occhiate che significavano assai, al veder la figliuola che gli veniva dinanzi con quella faccia desolata. E poi teneva il sacco al marito e lo incarcerava lì, sotto i suoi occhi, col pretesto dell'affezione, per covarselo, pel timore che non gli giuocasse qualche tiro nel testamento. Indovinava che teneva degli altri guai nascosti, lei, e alle volte aveva la testa altrove, mentre suo padre stava con la morte sul capo. Si rodeva dentro, a misura che peggiorava. Il sangue era diventato tutto veleno. Ostinavasi sempre più, taciturno, implacabile, col viso al muro, rispondendo solo coi grugniti come una bestia. Finalmente si persuase che era giunta l'ora e s'apparecchiò a morir da buon cristiano. Isabella era venuta subito a tenergli compagnia. Egli fece forza coi gomiti e si rizzò a sedere sul letto. Senti, le disse, ascolta. Era turbato in viso, ma parlava calmo. Teneva gli occhi fissi sulla figliuola e accennava col capo. Essa gli prese la mano e scoppiò a singhiozzare. Taci, riprese. Finiscila. Se cominciamo così non si fa nulla. Ansimava perché aveva il fiato corto ed anche per l'emozione. Guardava intorno, sospettoso, e seguitava ad accennare del capo, in silenzio, col respiro affannato. Ella pure volse verso l'uscio gli occhi pieni di lagrime. Don Gesualdo alzò la mano scarna e trinciò una croce in aria per significare che era finita e perdonava tutti prima d'andarsene. Senti, ho da parlarti, intanto che siamo soli. Ella gli si buttò addosso, disperata, piangendo, singhiozzando di no, con le mani erranti che l'accarezzavano. L'accarezzò anche lui sui capelli, lentamente, senza dire una parola. Di lì a un po' riprese. Ti dico di sì, non sono un ragazzo. Non perdiamo tempo inutilmente. Poi gli viene una tenerezza. Ti dispiace, eh? Ti dispiace a te pure? La voce gli si era intenerita anch'essa. Gli occhi tristi s'erano fatti più dolci e qualcosa gli tremava sulle labbra. Ti ho voluto bene, anch'io, quanto ho potuto, come ho potuto, quando uno fa quello che può. Allora l'attirò a sé lentamente, quasi esitando, guardandola fissa per vedere se voleva lei pure, e l'abbracciò stretta stretta, posando la guancia ispida su quei bei capelli fini. Non ti fa male, di, come quando eri bambina. Gli vennero insieme delle altre cose sulle labbra, delle ondate di amarezza e di passione, quei sospetti odiosi che dei bricconi nelle questioni di interessi avevano cercato di mettergli in capo. Si passò la mano sulla fronte per ricacciarli indietro e cambiò discorso.
parliamo dei nostri affari, non ci perdiamo in chiacchiere adesso. Essa non voleva, smaniava per la stanza, si cacciava le mani nei capelli, diceva che gli lacerava il cuore, che gli pareva un malaugurio, quasi suo padre stesse per chiudere gli occhi. Ma no, parliamone, insisteva lui. Sono discorsi serii, non ho tempo da perdere adesso. Il viso gli si andava scurando, il rancore antico gli corruscava negli occhi. Allora vuol dire che non te ne importa nulla, come a tuo marito. Vedendola poi rassegnata ad ascoltare, seduta a capo chino accanto al letto, cominciò a sfogarsi dei tanti crepacuori che gli avevano dati, lei e suo marito, con tutti quei debiti. Le raccomandava la sua roba, di proteggerla, di difenderla. Piuttosto farti tagliare la mano, vedi? Quando tuo marito torna a proporti di firmare delle carte, lui non sa cosa vuol dire. Spiegava quel che gli erano costati, quei poderi, la lia, la canziria. Li passava tutti in rassegna amorosamente. Rammentava come erano venuti a lui, uno dopo l'altro, a poco, le terre seminative, i pascoli, le vigne. Li descriveva minutamente, zolla per zolla, con le qualità buone o cattive. Gli tremava la voce, gli tremavano le mani, gli si accendeva tuttora il sangue in viso, gli spuntavano le lagrime agli occhi. Mangalavite, sai, la conosci anche tu. Ci sei stata con tua madre. 40 salme di terreni, tutti alberati. Ti rammenti? I belli aranci. Tua madre, poveretta, ci si rinfrescava la bocca negli ultimi giorni. 300 migliaia l'anno ne davano, circa 300 onze. E la Salonia? Dei seminati d'oro, della terra che fa miracoli. Benedetto sia tuo nonno che vi lasciò le ossa. Infine, per la tenerezza, si mise a piangere come un bambino. Basta, disse poi, ho da dirti un'altra cosa. Senti. La guardò fissamente negli occhi pieni di lagrime, per vedere l'effetto che avrebbe fatto la sua volontà. Le fece segno di accostarsi ancora, di chinarsi su lui supino che esitava e cercava le parole. Senti, ho degli scrupoli di coscienza. Vorrei lasciare qualche legato a delle persone verso cui ho degli obblighi. Poca cosa. Non sarà molto per te che sei ricca. Farei conto di essere una regalia che tuo padre ti domanda, in punto di morte. Se ho fatto qualcosa anch'io per te. Ah, babbo, babbo, che parole! Singhiozzava Isabella. Lo farai? Lo farai? Anche se tuo marito non volesse. Le prese le tempie fra le mani e le sollevò il viso per leggerle negli occhi se l'avrebbe ubbidito, per farle intendere che gli premeva proprio e che ci aveva quel segreto in cuore. E mentre la guardava a quel modo, gli parve di scorgere anche lui quell'altro segreto, quell'altro cruccio nascosto in fondo agli occhi della figliuola, e voleva dirle delle altre cose, voleva farle altre domande in quel punto, aprirle il cuore come al confessore e leggere nel suo. Ma ella chinava il capo, quasi avesse indovinato, con la ruga ostinata dei trao fra le ciglia, tirandosi indietro, chiudendosi in sé, superba, coi suoi guai e il suo segreto. E lui allora sentì tornare Motta. Com'essa era trao, diffidente, ostile, di un'altra pasta. Allentò le braccia e non aggiunse altro. Ora fammi chiamare un prete, terminò con un altro tono di voce. Voglio fare i miei conti con Domeneddio. Durò ancora qualche altro giorno così, fra alternative di meglio e di peggio. Sembrava anzi che cominciasse a riaversi un poco, quando a un tratto, una notte, peggiorò rapidamente. Il servitore che gli avevano messo a dormire nella stanza accanto l'udì agitarsi e smaniare prima dell'alba, ma siccome era avvezzo a quei capricci, si voltò dall'altra parte, fingendo di non udire. Infine, seccato da quella canzone che non finiva più, andò sonnacchioso a vedere che c'era.
mia figlia, borbottò don Gesualdo con una voce che non sembrava più la sua. Chiamatemi mia figlia. Ah, sissignore, ora vado a chiamarla, rispose il domestico e tornò a coricarsi. Ma non lo lasciava dormire quell'accidente. Un po' erano sibili e un po' faceva peggio di un contrabbasso nel russare. Appena il domestico chiudeva gli occhi, udiva un rumore strano che lo faceva destare di soprassalto, dei guaiti rauchi, come uno che sbuffasse ed ansimasse, una specie di rantolo che dava noia e vi accapponava la pelle, tanto che infine dovette tornare ad alzarsi, furibondo, masticando delle bestemmie e delle parolacce. Cos'è? Gli è venuto l'uzzolo adesso? Vuol passar mattana? Che cerca? Don Gesualdo non rispondeva. Continuava a sbuffare supino. Il servitore tolse il paralume per vederlo in faccia. Allora si sfragò bene gli occhi e la voglia di tornare a dormire gli andò via a un tratto. Oi oi, che facciamo adesso? Balbettò grattandosi il capo. Stette un momento a guardarlo così, col lume in mano, pensando se era meglio aspettare un po' o scendere subito a svegliare la padrona e metter la casa sottosopra. Don Gesualdo, intanto, andavasi calmando, col respiro più corto, preso da un tremito, facendo solo di tanto in tanto qualche boccaccia, con gli occhi sempre fissi e spalancati. A un tratto si irrigidì e si chetò del tutto. La finestra cominciava a imbiancare, suonavano le prime campane. Nella corte udivasi scalpitare dei cavalli e picchiare di striglie sul selciato. Il domestico andò a vestirsi e poi tornò a rassettare la camera, tirò le cortine del letto, spalancò le vetrate e s'affacciò a prendere una boccata d'aria fumando. Lo stalliere, che faceva passeggiare un cavallo malato, alzò il capo verso la finestra. Mattinata, don Leopoldo? Nottata pure, rispose il cameriere sbadigliando. M'è toccato a me questo regalo. L'altro scosse il capo, come a chiedere che c'era di nuovo, e don Leopoldo fece segno che il vecchio se n'era andato, grazie a Dio. Ah, così, alla chetichella? Osservò il portinaio che strascicava la scopa e le ciabatte per l'androne. Degli altri domestici s'erano affacciati intanto e vollero andare a vedere. Di lì a un po' la camera del morto si riempì di gente in manica di camicia e con la pipa in bocca. La guardarobiera, vedendo tutti quegli uomini alla finestra di rimpetto, venne anche lei a far capolino nella stanza accanto. Quanto onore, donna Carmelina! Entrate pure, non vi mangiamo mica, e neanche lui, non vi mette più le mani addosso di sicuro. Zitto, scomunicato! No, ho paura, poveretto. Ha cessato di penare. Ed io pure, soggiunse don Leopoldo. Così, nel crocchio, narrava le noie che gli aveva date quel cristiano, uno che faceva della notte giorno e non si sapeva come pigliarlo e non era contento mai. Pazienza, servire quelli che realmente sono nati meglio di noi. Basta, dei morti non si parla. Si vede com'era nato, osservò gravemente il cocchiere maggiore. Guardate che mani. Già, son le mani che hanno fatto la pappa. Vedete cos'è nascer fortunati. Intanto vi muore nella battista come un principe. Allora, disse il portinaio, devo andare a chiudere il portone? Sicuro, è roba di famiglia. Adesso bisogna avvertire la cameriera della signora duchessa. Così si chiude l'ultima parte della storia di Gesualdo. Tra ricchezze ormai conquistate e una solitudine che non lascia scampo. Il traguardo è raggiunto, ma il senso si dissolve e ciò che ha costruito resta come un peso senza consolazione. Se questo audiolibro ti è piaciuto, iscriviti al canale di Beneist, lascia un mi piace e attiva le notifiche per non perdere i prossimi episodi. Un caro saluto e buon ascolto.